come si fa a dimenticare gli amici di Mantova, quella buonissima tradizione che si è trasformata in una torta meravigliosa. Allora un saluto caro anche ai mantovani che hanno quella parlata, quel timbro, quella cadenza che è incline un po' come il romagnolo, come l'emiliano romagnolo, del resto, no? Che ti induce un po' all'allegria, ti induce un po' ad essere gioiosamente insieme, no? Dopo se si vuole trovare i difetti di tutti, allora li troviamo dei veronesi, li troviamo dei mantovani, li troviamo dei siciliani, ma insomma noi siamo qua perché vogliamo essere qua a far festa e quindi a stare insieme fraternamente. Queste sono le cose belle, che facciamo e noi le facciamo sempre col cuore, sentendoci fratelli con tutti gli amici che ci seguono. Intanto leggo qualche messaggio che sta arrivando. Mi scrive Lorenzo Speed, salve, sono un DJ e speaker radiofonico e volevo sapere se fosse possibile gentilmente inviarvi dei files di podcast live ed mixati da trasmettere nella vostra emittente. In attesa di una vostra gentile risposta vi auguro buona giornata. Lorenzo, grazie di questo messaggio. Ecco, per queste collaborazioni anticipo che noi in questo momento non possiamo pagare delle produzioni perché insomma facciamo fatica a pagare le nostre produzioni, ma semmai potrà essere utile iniziare qualche collaborazione, magari ci sentiamo anche con i giornalisti e con i tecnici e vediamo che cosa è possibile fare. Per intanto grazie. Qua poi un altro messaggio che viene da Quinto di Treviso, Liana e Giovanna, per Monsignor Don Bruno Fasani, tutto il nostro apprezzamento e con gli applausi anche delle manine. Grazie, grazie Liana e Giovanna e un saluto Giovanna, io penso che sia Giovanna perché qui mi mangia, se non è Giovanna è Giovanni, comunque perché nel computer mi mangia Giovanna, ecco adesso lo si vede bene, grazie. C'è sempre bisogno della regia, dell'aiuto della regia. Grazie Liana e Giovanna, mi fa piacere sapere che i nostri amici di Quinto ci stanno seguendo. Buongiorno Don Bruno, la ringrazio per l'attenzione e tutte le sue belle parole. Agnese da Castelfranco Veneto, ma che mamma mia quanti ricordi che mi vengono pensando alla vostra terra, e quindi vediamo. Ci sono altri messaggi, adesso li andiamo a cercare, poi c'è la nostra amica di Montegrotto che chiede sempre preghiere e ci saluta da Montegrotto Padova. Grazie anche a Nicoletta, che vuol dire che è fedele, che ci segue sempre, perché lei ci manda sempre questo messaggio, ma in realtà questo vuol dire che lei ci guarda costantemente. Ecco, allora parlavamo adesso della carità, abbiamo visto che la carità ha tanti volti e io però devo anche ringraziare a tutte le nostre benefattrici, di cui per alcune o per alcuni conosco il nome e il cognome, ma per tanti altri sono così anonimi, magari mandano 10-20 euro, non sappiamo il loro nome, ma li ringrazio comunque di cuore. Però pensando alla Maria di Villafranca, la Maria di Villafranca è un'icona per Telepace, perché la passione, le corse che ha fatto, la determinazione, il cuore che ci mette la Maria per Telepace davvero è qualcosa di raro. E allora lei ci porta sempre queste gocce, no, che raccoglie, lei che è più che novantenne e che ancora però è zelante, che insomma
si dà da fare. Allora qua io voglio ringraziare la Maria, ma con lei Luisa, Silvina, Maria, ecco, e poi dice: la nostra Telepace è sempre più bella, grazie a tutte voi, grazie dell'aiuto. Mi dicono che c'è una telefonata in arrivo. Pronto? Pronto, Don Guido? Sono Don Bruno, ma Erminia, buongiorno. Oh, sorry, sempre ti chiamo Don Guido, mi devi scusare. No, io sono contento, Erminia, sono contento che avete Don Guido nel cuore, io non sono geloso. Va bene, io lo voglio ringraziare per il bel programma e lo voglio ringraziare per tutte le belle cose che fa. E mi dispiace quando qualcuno non apprezza, però non va niente, preghiamo anche per loro. Ma io sono sereno, Erminia, io sono tanto sereno, guardi, io so, non dovrei dirlo, ma io so quanto corro per Telepace, perché poi non è soltanto il fatto di vedermi in televisione, no? Poi vuol dire andare in amministrazione, e allora andare in amministrazione perché c'è quella cosa da risolvere, quell'altra, quella banca bisogna mandare la carta, e allora poi c'è il consiglio di amministrazione che domanda un'altra cosa. Cioè, voglio dire, fare il direttore è avere avanti tutta la problematica. Non è facile, a fare il lavoro per Dio non è facile. Mi diceva una signora che lavorare con amore è sangue come lo è stato per Gesù. Io qualche volta quando arrivo la sera stanco che non ce la faccio più, dico: anche oggi il Signore mi ha fatto mangiare un pochino, ma non nel senso che ho mangiato io, nel senso che mi hanno mangiato il tempo, le energie, che è un modo simpatico per dire siamo qua. Quando Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo dovrebbe diventare il programma di ogni cristiano. Ecco, la mia vita è per gli altri, questo è il senso. Per dire la verità, oggi sono parlata pure con un'amica mia che abbiamo mandato assieme una goccia per Telepace. Grazie. Solo una piccola goccia, non troppo, però facciamo quello che si può. Ma la ringrazio immensamente, perché io senza Telepace non so se potrei vivere. Allora lei ringrazi prima di tutto il Signore che ha voluto Telepace, poi ringrazi Don Guido, e poi ci ringrazi tutti nel grande calderone, ci sono io, i giornalisti, i tecnici. Lo so che è un lavoro molto grande. Io sono vecchia e non ho tante cose, però vedo i miei figli quando lavorano devono fare per tante cose. Perciò un po' quello che succede dietro lo comprendo. Certo. Perciò io tenetevi in buona salute, noi possiamo solo fare preghiere, raccomandarvi al Signore che vi dà tanta forza, e lo Spirito Santo vi illumina la mente, proprio il migliore che possiamo chiedere. Erminia, è un grande regalo questo, Erminia, perché il Signore non può non ascoltare. Quando uno chiede il bene, e chiede il bene non per sé ma per gli altri, per una causa buona, il Signore non può non ascoltare, perché Lui che è amore sa che non lo facciamo per egoismo, per il nostro interesse, lo facciamo gratuitamente, quindi le sue preghiere sono, con quelle dei suoi amici, delle sue amiche, sono preghiere ascoltate dal Signore e sono la nostra forza, e non è un modo di dire. Noi non ce ne accorgiamo, ma sono realmente lo Spirito Santo che ci dà la forza per andare avanti e per essere sereni anche. Io sono assolutamente sereno, sereno. So di fare il mio dovere, lo faccio come posso, come so farlo io, e dopodiché buonanotte suonatori. Sì, io la ringrazio, e io so che anche Gesù, ringrazio il Signore che ancora a questa età mi tiene in vita e mi tiene attiva, e me la forza però bene, e la ringrazio tutti i giorni, perché se non era per la sua provvidenza, la sua grazia, io non potrei stare così. E allora io prego anche per tutti gli altri che sono nel bisogno e chiedono preghiere, sempre io rivolgo la preghiera al Signore.
Grazie Erminia, grazie di queste belle parole. Ci risentiamo. Certo, presto. e mi saluti anche tutte le sue amiche, i suoi amici, quelli che non telefonano. Sono anziani tutti quanti. Sono anziano anch'io, signora, sono anziano anch'io. Comunque il Signore ci domanda ancora di essere utili. Grazie. Un abbraccio grande, ciao, Erminia. Ciao. Grazie. Tante benedizioni dal Signore. Grazie. E intanto Gildo da Roma che scrive: un caro saluto a te Don Bruno e a tutti gli amici di Telepace sia di Verona che di Roma. L'altro giorno non si vedeva bene Telepace, per fortuna ho la Smart TV e mi sono collegato con l'applicazione. Un abbraccio a tutti dal vostro Gildo. Tu Gildo sei nostro, perché tutti noi ti vogliamo bene Gildo, quindi ti sentiamo tanto vicino. Poi dice Gildo: quando lavoro da casa tengo sempre sul sottofondo Telepace accesa sempre. Ma che bello, no? Sentire che anche lavorando il sottofondo è quello di sentire delle voci amiche, delle cose belle, delle preghiere. Ti fa tanto onore Gildo quello che dici. Ma poi Gildo, come mi piace il vostro Gildo, vuol dire che tu senti di appartenere alla grande famiglia di Telepace. E ti ripeto, e noi Gildo ti sentiamo nostro e preghiamo per te, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie Gildo per questo messaggio, grazie davvero di cuore. Ecco, allora aspettiamo le vostre telefonate e aspettiamo i vostri messaggi in questo lunedì, in questa settimana che ci porta avanti nel mese di febbraio, un mese di febbraio che è partito incerto un po' anche da un punto di vista climatico, quantomeno qui in Italia, perché poi ci ascoltano da tanti paesi del mondo. Noi qui in Italia abbiamo anche delle incertezze, giorni di acqua, giorni di neve, giorni anche di temporali, di disagio. Insomma, una volta si diceva marzo pazzerello, adesso c'è anche febbraio che è un po' pazzerello. Però stamattina pregando i salmi si diceva, no, che è il Signore che tuona sulle acque, il Signore tuona con potenza, per ricordarci che il mondo è nelle mani di Dio e non è una frase fatta, è una frase fatta. Il Signore ha messo, vedete, il Signore ha messo nel mondo le leggi della fisica, della chimica, della meccanica, cioè una volta mi era piaciuto Papa Benedetto XVI, il quale aveva detto che alla fine Dio è scienza matematica. Subito mi era sembrata quasi una cosa inopportuna, poi lui l'aveva spiegato. Aveva detto, vedete, tante volte la scienza dice non esiste Dio, perché sai, è inutile che diciamo che Dio ha creato l'acqua, se nella natura si incontra l'idrogeno e l'ossigeno viene fuori l'acqua, quindi è una legge chimica. E quindi cosa scomodiamo Dio? E Papa Benedetto spiegava poi questo concetto che Dio è scienza matematica, perché diceva, in fondo è l'idea ordinatrice che come una scienza esatta ha messo tutte le leggi, creando il mondo, ha messo dentro tutte le leggi possibili in natura, ripeto, chimiche, fisiche, eccetera, per cui tutto quello che avviene, compresa anche l'evoluzione, i cambiamenti, tutto quello che avviene sono le leggi che lui ha messo nell'universo. Allora, anche adesso di fronte ai cambiamenti climatici, se una corrente non gira più in una direzione, la corrente del Golfo che notoriamente dal sud andava verso le Indie, che era una corrente fredda, se adesso le correnti sono correnti più calde che dal sud vanno al nord verso il polo, cosa fanno? Spostano masse di aria più fredda andando verso il nord, ma queste sono le leggi che Dio ha messo nella creazione. Allora magari noi cambiamo gli equilibri, no? È come quando facciamo una torta. Il Signore ha detto, guarda che se tu metti questi ingredienti, questo, viene fuori una torta meravigliosa.
Poi uno dice, vabbè, io non ci metto più lo zucchero, io non ci metto più le mele, io non ci metto più questo, quello, ci metto un'altra cosa. La torta si modifica, ma poi le leggi della natura tendono a compensarsi e a provvedere a tamponare, a modificare, a ripristinare. E allora qua scopriamo, la scienza dovrebbe scoprire tutte queste leggi e poi però si arriva al punto in cui dice, ma chi è che ha pensato queste leggi di natura? No, non è che le leggi di natura si sono create da sole, si sono improvvisate. La mattina l'intelligenza artificiale del mondo ha deciso che le cose dovevano andare in quella maniera. No, no, no. Non c'è, ho detto questo discorso, vedete, perché io sono profondamente convinto che non c'è separazione, non c'è contrapposizione tra fede e scienza. La fede dice, Dio è la mente ordinatrice, la mente che ha pensato il mondo e ci ha messo dentro le regole. Il mondo non è altro che questa realtà che, avendo dentro le regole, cioè voglio dire, se il Signore ha messo dentro nel nostro corpo che i muscoli hanno bisogno di movimento per essere vivi, per essere tonici, ecco, non è che io posso dire se mi metto a letto che non cammino più, i miei muscoli si atrofizzano, ma non posso dire no, Dio ha messo le regole nel mio corpo, poi autonomamente io devo gestire le regole che sono nel mio corpo, io devo stare attento a quello che mangio, so che non posso prendere alcune cose perché se le prendo mi fanno male. E allora ecco che noi dobbiamo continuamente ricordarci che Dio ha messo le leggi nel mondo, e quando queste leggi vengono scompensate, come stiamo facendo per esempio con l'inquinamento, con la deforestazione, con l'uso di tanti veleni che mettiamo in circolazione, ecco che poi il mondo ripristina le sue regole facendo dei cambiamenti. E allora vi dicevo che stamattina pregando il Salmo, tuona il Signore sulle acque, tuona il Signore con potenza, era per ricordarci che tutto quello che succede intorno a noi è riconducibile a quella mente creatrice che aveva fatto le cose bene, aveva messo a posto anche con dei limiti, perché la creazione è limitata, soffre. San Paolo dice che anche la natura soffre e quindi ci sono state date delle regole e noi quando le violiamo poi la natura un po' cerca di ripristinare le cose belle. Siamo qui ancora, sono qui ad aspettare le vostre telefonate. In questo giorno, questo giorno che apre la settimana, una settimana che speriamo che serva anche per chiarire tanti possibili rischi nel mondo. Abbiamo sentito ieri per esempio che l'Iran sembra sfidare gli Stati Uniti. Ha detto noi non indietreggiamo dalla nostra ricerca per procurarci il nucleare. Sappiamo quanto sia pericoloso in questo momento, quanto la dirigenza iraniana sia pericolosa, no? Con un odio incredibile nei confronti di Israele, quanto quindi il pericolo nucleare legato all'Iran sia legato al pericolo della sopravvivenza del popolo di Israele, perché uno degli obiettivi dell'Iran è quello di distruggere Israele. Tant'è vero che anche i finanziamenti a Hezbollah, Hamas, che non sono altro che il braccio, diciamo, terroristico, il braccio terroristico che opera in Libano e in Palestina, sono finanziati dall'Iran. E allora queste affermazioni poi ci bloccano un po', perché diciamo nel momento in cui si cerca di trovare delle soluzioni pacifiche che nasce quasi una sfida.
Proprio di questa notte abbiamo sentito la notizia che il premio Nobel, l'iraniana che nel 2023 ha vinto il premio Nobel per la pace, è in carcere, arrestata. Le hanno dato altri 7 anni di carcere, più altri 2 anni di espulsione dal paese per attività sovversiva. Pensate, donne che si sono battute solo per rivendicare la libertà, un po' di libertà, sovversive. Pensate queste schiavitù politiche che ci sono nel mondo, no? E dicevo, tutto questo ci inquieta, così come ci inquieta sentire continuamente le notizie che vengono dall'Ucraina, da altre parti del mondo. Poi anche inquieta sentire tanta aggressività politica. Sto pensando anche poi, noi in Italia, adesso sono aperte le Olimpiadi, un momento bellissimo, un momento meraviglioso, le Olimpiadi, no? L'apertura delle Olimpiadi, abbiamo già vinto anche delle medaglie, e vedere che c'è qualcuno che, appellandosi non so a quali principi, si scaglia contro le Olimpiadi. Sono stati fatti degli attentati sui binari dei treni ad alta velocità, nella linea Bologna-Venezia, nella linea Bologna-Pescara, creando dei disagi enormi alla popolazione, con ritardi di ore e ore sulla percorrenza delle tratte nazionali. Abbiamo visto la violenza di questi black bloc che hanno la vocazione di spaccare tutto, no? E ti domandi, ma perché? E poi sentiamo l'animo rancoroso della politica, dove tutto diventa pretesto. Vedete, questa è una delle cose che a me fa un dispiacere enorme. Cioè, io mi domando a volte, ma quello che ci dovrebbe unire è anche la ragione. Allora, possibile che la ragione non trovi mai dei punti di incontro? Oggi, quando noi guardiamo per esempio quelli che chiamiamo i talk show, dove la dice lunga la parola talk, vuol dire parlare, no? E show vuol dire spettacolo, dove tu capisci che non è l'importanza quello che si dice, la ragione che cerca di incontrare le ragioni dell'altro e viceversa. Ma oggi tutto nasce dalla contrapposizione emotiva, darsi sul muso, farti vedere che ho ragione io. No. Magari poi faremo anche qualche puntata, il mese prossimo, a marzo, avremo il referendum sulla giustizia, e io, parlando con magistrati che lavorano insieme, uno dice bianco e l'altro dice nero, e allora io a volte dico, ma perché? E capisci che dietro c'è solo l'ideologia. Se sono da una parte dico una cosa, se sono dall'altra dico un'altra, ma non ci sono delle ragioni da spartire, da dire, da comunicarci. Tanto leggiamo un altro messaggio che è arrivato. Verina che ci scrive: buongiorno Don Bruno, oggi sono vicina con la preghiera per le necessità di Telepace e per tutti coloro che sono tristi e pensierosi per i loro familiari e amici. Oggi è il 6° anniversario della morte di mio marito. Verina. Allora, intanto, Verina, grazie della preghiera. Il giorno 9 è il giorno della morte della mia mamma. Io tutti i mesi faccio celebrare la Santa Messa, facendo l'offerta, come fanno tutti i bravi cristiani, per ricordare nei giorni il 9 che è la morte della mia mamma, il 18 che è la morte del mio papà, il 23 che è la morte di mia sorella, e quindi quei giorni per me hanno assunto un valore particolare, perché ecco, anche quando sento poi se celebro in quel giorno la messa in cui vengono ricordati questi miei cari, e allora diventano però giorni di speranza, perché allora il 9 è il giorno che ricorda la morte della mamma, allora io sento vicino la mia mamma, sento vicino il 18 il papà, mia sorella, poi c'è una messa per tutti e tre, quindi tutti e tre insieme. Mi dicono che c'è una telefonata. Pronto?
Monsignore, sono Carla. Carla, buongiorno. L'ho chiamata perché oggi le voglio chiedere le vorrei chiedere una preghiera per il mio compleanno. Ma è oggi? Sì, ma Carla, auguri Carla, ma davvero, ecco, guardi, davvero, intanto le mando un grande abbraccio da parte di tutta la famiglia di Telepace. E il contraccambio, sono tanto carini, fanno molto. Allora, tutti di Telepace abbiamo pregato per quelli che sono in difficoltà, che hanno problemi in famiglia, per quelli che ricordano i loro morti. Io stamattina vi dicevo che ho ricordato la mia mamma. Ma dobbiamo ricordarci soprattutto di quelli che sono ancora vivi, che sono con noi, perché noi siamo una grande famiglia. Mi piacerebbe, Carla, essere in questo momento un bravo cantante e idealmente farle tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri. Ma io preferisco una preghiera. Sì, certamente, ma era per dire che noi siamo felici di sapere che lei oggi compie gli anni. No, vabbè, ma guardi, è veramente una situazione molto difficoltosa, lei lo sa, non voglio aggiungere altro. Certo, i problemi di salute ci sono, i problemi. Pauca. So che ha problemi di salute, Carla, e quindi le siamo particolarmente... Ma anche altri, di conseguenza, anche altri complicatissimi. Comunque le volevo chiedere, l'emittente Telepace ha avuto problemi con questi diluvi, per cui noi qui a Roma, perlomeno io, non ho sentito la bella messa vespertina della clinica di San Giovanni Calabria, poi il giorno dopo nulla. Volevo sapere, ma avete mandato in onda quella rubrica Fatti e Volti alle 9:25, perché io non ho visto niente. Comunque, Carla, il problema, perché mi è stato segnalato anche da qualche altra persona, e adesso lo stiamo monitorando, perché questo dipende da chi ci fa il servizio dei collegamenti, perché noi dobbiamo servirci. L'ha detto. Sì, no, ma ho capito, però dico, c'è stata la rubrica con quelle persone che invitate, Fatti e Volti? No. Allora, Fatti e Volti, no? Si riferisce in quale parte della giornata? La domenica mattina l'ha mandata in onda. Ecco, adesso 2 volte mi dicono che se questo verrà mandato ancora o non. Chi ha parlato? Pronto? Chi ha parlato, Monsignore? Adesso chiedo in redazione che mi dicono con quale personaggio era. Vediamo, sento, perché in regia mi stanno sentendo, e allora chiedo a loro che mi dicano con chi sta. Ecco, mi dicono che sta parlando Rosaria Cascio, insegnante e allieva di Don Pino Puglisi. Eccolo qua. Ecco. Che lei sta guardando l'immagine. Io stavo intanto cercando sul computer, per quello, perché alla mia età non riesco più a fare 2 o 3 cose in contemporanea, e quindi... No, ma lei è bravissimo. Andiamo. Vabbè, me la sono persa, vabbè, tanto mandate le repliche continuamente. Sì, poi mandiamo ancora le repliche. Sì, mi stanno dicendo che viene fatta in replica, mi dicono dalla regia. Magari se Fabio gentilmente mi dice quando è la prossima replica, se è possibile saperlo, magari glielo comunichiamo, ecco, in diretta. Dubbi, se no non importa, tanto io faccio zapping continuamente. Comunque è bella questa rubrica, perché appunto ci ricorda Don Pino Puglisi, che questo grande uomo di Dio, poi uno spaccato straordinario di quella Sicilia, che ha tanti problemi e tante persone meravigliose. La Sicilia è una terra di luce e di ombre, ma davvero io la conosco molto bene,
e le luci sono luci molto forti e grandi personaggi. Basti pensare al nostro Presidente della Repubblica, il nostro Sergio Mattarella, un uomo che gode la stima del mondo intero. Sì, una personalità veramente. Ed è un uomo mite, profondamente cristiano, che vive sempre le cose, con semplicità. Allora mi dicono che la replica c'è lunedì alle 10, lunedì alle 10, mi scusi, è stata quindi mandata stamattina, prima, giovedì alle 11 e venerdì alle 14. Benissimo. E quindi... Giovedì alle 11, venerdì alle 14, perfetto. Benissimo. A proposito del Presidente Mattarella, sì? La signora Mattarella, mentendo la sorella del Presidente, o la figlia, era dama di San Vincenzo nella mia parrocchia. Ma allude alla figlia o alla... No, la sorella del Presidente. La sorella. Ah, è una dama di San Vincenzo. Era, adesso non c'è più. Certo. Perché vicino a casa mia, adesso non ci sono più, c'era la casa romana della famiglia Mattarella. No, comunque una famiglia davvero di grande, poi... Sì, ancora se la ricordano, sì, la nominano. certo, tutti, anche il fratello che è stato ammazzato, ma poi anche la figlia è una persona molto a modo, molto per bene. Sì, carina, garbata, riservata. Poi io, sa che io sono anche il prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica al mondo, ovviamente, come si sa, come è noto, siamo la biblioteca più antica al mondo, abbiamo più di 1600 anni ed è venuto il Presidente Mattarella, è venuto a visitarla, ma una persona con una discrezione, anche le domande sempre mirate, profonde, acute, si capisce che è un uomo molto riflessivo, è anche un mite, probabilmente c'è anche un po' di indole timida nel Presidente Mattarella, ma tutto questo lo ha trasformato in un uomo mite e molto profondo di animo. Quindi... Sì, è un uomo che fa tutto alla luce della Costituzione, certo. Però ci mette anche una sua tradizione, diciamo, sia cattolica, perché che non guasta, certo. nelle mediazioni, nelle interpretazioni, nei rapporti, è quello che... Sì, unisce la competenza giuridica e diciamo l'animo profondamente morale, umano, ecco, questo certamente. E noi ne andiamo orgogliosi, ma ovunque vada, non so se ha visto l'inaugurazione delle Olimpiadi, quando entra il Presidente Mattarella è sempre un boato di accoglienza. Sì, è vero. E quindi noi siamo orgogliosi anche perché questo è tempo di... È sempre garbato. Sì. Poi non so, per esempio alle Olimpiadi francesi, lui ha aspettato sotto il diluvio che si ricorda? La barca con gli italiani. Certo, era uno dei pochi, sono scappati tutti magari a mangiarci, a fare una pericena, e lui è rimasto lì sotto l'acqua per aspettare. Insieme alla figlia sotto l'acqua. Poi una volta ha detto: quanta acqua abbiamo preso. Acqua di sopra e acqua di sotto, l'acqua della Senna ma poi ha visto l'apertura delle nostre... È stata molto elegante la presentazione della nostra Olimpiade. Guardi che le stavo proprio dicendo questo. Io sono andato orgoglioso della presentazione che hanno fatto delle nostre Olimpiadi. E le dirò di più, signora Carla, c'è stato un momento io che mi sono profondamente commosso, ma davvero mi è venuto il groppo, ero da solo a casa mia, perché avevamo visto tutte le bellezze dell'Italia, ci hanno fatto vedere la musica, la poesia, l'arte, il Canova, eccetera, no? Tutto questo ben di Dio, la natura, perché poi abbiamo visto le Ferrari, abbiamo visto le nostre montagne, e poi a un certo momento, con un'eleganza che io raramente avevo visto, avanzano una triplice colonna di indossatrici con gli abiti bianchi, rossi e verdi, che contenevano ovviamente i colori della bandiera, con questi abiti elegantissimi firmati Armani. E questa fila silenziosa che procedeva
A me ha fatto venire la commozione, perché io in quei colori, in quel momento, ho visto tutto quello che era stato fatto vedere prima, cioè la profondità della bellezza, quello che diceva Dostoevskij, che diceva che la bellezza salva il mondo. E io pensavo, ma tu pensa, la mia patria, la mia nazione, e non lo dicevo con animo nazionalistico per dire noi per primi, lo dicevo per dire guarda che tesoro che abbiamo alle spalle, che abbiamo ancora oggi tra di noi, come dovremmo essere orgogliosi di questo. E quei 3 colori in quel momento simbolicamente mi hanno fatto rivivere dentro tutta questa bellezza, no? Perché poi la bellezza che salva il mondo è quella che risveglia i sentimenti, l'animo, quello che risveglia la coscienza, è questa la bellezza vera, no? In un tempo di grande fretta, tutti siamo velocissimi, ma lo diceva anche il sociologo Bauman quando diceva che quando il ghiaccio è sottile, cioè quando una società ha poco fondamento, quando il ghiaccio è sottile ci si salva con la velocità. Se sai che sotto il ghiaccio non tiene, scappi di qua e di là. Ma la velocità è nemica della profondità, dell'intimità, dell'interiorità. Sì, è vero. E infatti adesso non c'è più studio, non c'è più niente. Adesso appena senti una parola che non conosci, vai su Google e pensi che con quella rispostina hai studiato e sai tutto. Purtroppo non è così, Bisogna andare a studiare, fare ricerca, eccetera. Certo. Io vivo in un altro mondo ormai. No, ma guardi che la cultura... Io sto sulla Luna ormai. No, per fortuna, signora Carla, che ci sono persone ancora come lei che ci ricordano che dobbiamo metabolizzare le... Ma sa un'altra cosa, e qua gliela racconto perché lei mi stimola a dire determinate cose. Allora, le parlavo della biblioteca. Noi tutte le mattine... Mi fa piacere sentire parlare di biblioteche come quella di Verona. Tutte le mattine noi abbiamo i ragazzi delle scuole. Allora facciamo vedere la biblioteca con le sue ricchezze, l'indovinello veronese, poi le istituzioni di Gaio, l'unico diritto romano del secondo secolo, il De Civitate Dei, insomma tanti codici antichi e preziosi. Poi con i ragazzi facciamo esercizio di scrittura, tipo la scrittura paleografica, no? E non abbiamo più le penne d'oca, abbiamo il calamo, che sono queste penne di canna di bambù che sono simili a come si scriveva un tempo. E poi facciamo scrivere i ragazzi e abbiamo notato una cosa, che i ragazzi non sono solo felici di scrivere, ma sono sorpresi quando noi facciamo scrivere, per esempio, in corsivo. Perché oggi i ragazzi fanno molta fatica sia a scrivere che scrivere in corsivo. E se ci pensa bene... Sì, pensare che nella paleografia latina come greca ci sono tanti tipi di scritture, no? Ma lei pensi all'onciale, al semionciale, la scrittura carolina che era tutta molto bella, molto... Insomma, un giorno magari lo spiegheremo ai nostri ascoltatori. È difficilissimo l'onciale, per carità, quando si fa l'esame di paleografia latina. Sì, lo so. Il pezzo dell'onciale. Però perché le ho detto questo? Perché i ragazzi, io a volte dico che oggi le nuove generazioni che scrivono molto stampatello, scrivono molto al computer, se ci pensiamo bene, nella grafia, nella scrittura, noi trasferiamo l'animo interiore, tant'è vero che i grafologi vanno a studiare la pressione emotiva che c'è, la chiusura, ti dicono se sei chiuso di carattere, se sei un idealista, se sei questo, se sei quello. Cioè noi trasferiamo l'animo nella scrittura. Allora i ragazzi, per esempio, che tendono ad scrivere molto in stampatello, imparano a scrivere anche con scritture molto più eleganti, e questo vuol dire che trasferiscono nella bellezza anche del segno grafico
trasferiscono la bellezza di quello che hanno dentro, che tante volte rimane inespresso. Insomma, è una bella esperienza quella che facciamo. Certo, sicuramente mi dispiace di non aver mai avuto modo. Io sono venuta 2 volte a Verona, ma purtroppo quando sono venuta io ho visto le cose diciamo cosiddette turistiche, ma la parte più importante che era San Zeno, la sua biblioteca, molti anni fa non l'ho potuta visitare. Beh, vabbè, ci sarà un giorno in cui o in paradiso o da qualche parte vedremo anche quelle robe lì. E non lo posso più fare oramai, mi dispiace. Comunque grazie Carla. Grazie a lei, si ricordi della preghiera. Ma poi come facciamo oggi? Pregate tutti per Carla, perché Carla compie gli anni. Grazie. E deve sentire la forza del nostro affetto. Grazie. Grazie, buongiorno. Io prima di concludere, prima ho detto che devo ringraziare tante persone. Devo ringraziare Gabriella che ci ha mandato chiedo scusa, Gabriella che ci ha mandato una colomba. Devo ringraziare Eugenia di Castelnuovo, Marisa sempre di Castelnuovo, Maria Grazia di Cavaillon, Maria Luigia Bresciani, Maria Rosa Busato, insomma tante persone che con le loro gocce, con il loro aiuto ci aiutano ad andare avanti. Magari c'è ancora qualche telefonata in arrivo, allora magari prima di chiudere aspettiamo qualche telefonata. Ecco, vedete che quando si è in diretta bisogna accettare quello che passa alla diretta, che è anche quello di starnutire, il bisogno di soffiarsi il naso, come no, non ci sono alternative, ecco. E poi noi non abbiamo le grandi tecnologie, no? Per cui queste robe, io che ho fatto la RAI, che ho fatto Mediaset, queste robe, sai, succedono anche là. Anche là il presentatore gli viene da starnutire, ma basta che faccia un cenno con il dito e allora subito di là dalla regia, perché c'è sempre tanta gente lì davanti che capiscono e pronti, allora il filmato e sembra, e intanto tu fai tutte le cose. Qui noi siamo molto più ruspanti e facciamo le cose alla luce del sole come si farebbe in casa, dove in casa quello che succede davanti a tutti quelli che sono in famiglia, e anche questo allora è simpatico, no? Alla fine, per l'amor di Dio, non è simpatico starnutire, è simpatico questo spirito di semplicità e di condivisione che ci porta a fare le cose con tanta spontaneità e senza tanti infingimenti. Vediamo se c'è qualche telefonata ancora. Io dicevo che davvero voglio sempre ringraziare tutti quelli che ci aiutano ad andare avanti, perché senza di voi sapete che Telepace alla fine cammina con le vostre gambe, e allora non è che io voglio ogni volta chiedere, bussare, lo sapete benissimo che noi viviamo di carità, ma a volte magari dico a qualcuno, ma se conosci anche qualche persona che ci può aiutare, passate parola, no? E magari se hanno anche delle cose interessanti da dirci, da raccontare, li possiamo sentire, li possiamo intervistare. Ci sono tanti modi per collaborare, per aiutarci. Ecco, il compito del direttore è anche quello di motivare, cioè di portare delle convinzioni. Ma mi dicono che c'è una telefonata in arrivo. Maria da Villafranca. Pronto? Pronto? Pronto, Maria? Don Bruno. Buongiorno carissima. Niente, sono la Maria, promotrice di Villafranca. L'ho appena ringraziato, ha sentito Maria? Che ho appena ringraziato lei e le sue amiche. Non mi ha sentito perché sono da cosina a fare la origine. Ecco, finché lei faceva le frittelle io vi ho ringraziato. Grazie.
Grazie Don Bruno. No, grazie a voi. Stavo proprio dicendo che sabato è stato bello anche un momento di famiglia, quello che abbiamo passato insieme. È stato un bel momento perché c'è anche una grande schietezza nel dirci le cose, ecco. Sì, è vero, è vero. Poi Maria, lei avrà notato, Maria, che io sono uno che non nasconde niente, ma nel senso Vero e aperto, sì. che ci vuole trasparenza nelle cose, inutile che fingiamo che una cosa è, non è, quello che c'è da dire ce lo diciamo. Sì. E basta, e allora la verità non fa mai male, perché quando tu hai la verità, che conosci la verità delle cose, si può discutere, si può anche dissentire, però alla fine la verità è più grande di tutti i sospetti, perché l'alternativa alla verità è il sospetto. È vero. Però Maria, le faccio i complimenti perché l'ho vista benissimo l'ultima volta. Da benissimo. No, andà benissimo, ho visto anche lei benissimo, perché Maria, lo diciamo per chi non la conosce, ha avuto qualche problemino di salute tempo fa. Sì, il cuore, sì. Però poi, insomma, oggi Poi si sistema tutto. oggi ci sono dei meccanici meravigliosi, vero Maria? Allora, il signor San Piero, quando sono arrivato quasi alla porta, e mi ha detto via, vado e ritorno perché era a collaborare ancora con Telepace. E mi sono venuta. Certo, Maria, certo. E io sono qui. E non è dispiaciuta di lavorare per Telepace, vero? Ho le 40 anni che collaboro. Cara, sì. Sono le nostre energie storiche, quelle come quella di Maria. Grazie Maria. Allora Maria, un grande abbraccio. Buona settimana e grazie anche alle sue amiche, però ripeto, ho appena letto i nomi poco fa. Va bene, e vivo il momento, non ero lì, è un peccato. Niente paura, la ringrazio adesso e adesso dalla regia mi dicono che è arrivato il momento di dire la preghiera a Maria, stella dell'evangelizzazione. E allora mentre salutiamo Maria cominciamo la preghiera. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che docile al mandato del suo Signore si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere per recare alla mente e al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Questa preghiera bella davvero che noi chiediamo a Maria che ci soccorra e che ci aiuti davvero a fare la carità del Vangelo, Dicevo questa mattina partendo che la carità qualche volta è anche fatta coi soldi, ma pensate Gesù, la sua carità è stata sostanzialmente l'essere vicino alla gente, condivisione. Lui che era Dio non ha disdegnato farsi prossimo per spartire le nostre fatiche, anche i nostri peccati, nel senso che ci è venuto vicino per tirarci su dalle nostre miserie. E io, contando su questo aiuto del Signore, vi benedico nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, augurandovi una buona settimana e ringraziandovi ancora di essere stati con noi.
Bentrovati a tutti voi cari amici in questo nuovo appuntamento con Fatti e Prospettive in questo lunedì 9 febbraio. Ecco quali sono gli argomenti dei quali parleremo in questa puntata. La 34esima giornata mondiale del malato che si celebra tra 2 giorni, mercoledì 11 febbraio, ne parleremo tra pochissimo qui in studio. Poi la musica per tutti, un progetto dell'associazione Musica Solidale, partita da Verona, tanto aiuto in Africa e da poco attiva un progetto anche qui nella nostra città per insegnare musica gratis a persone che hanno un particolare bisogno, ma poi anche a tutti i cittadini. E infine parleremo del progetto Istruzione Tecnica e Professionale 4+2, la proposta di alcune scuole di Verona, e avremo qui in studio una docente. Ma come già anticipato parliamo della giornata mondiale del malato e anche dell'Unitalsi. Oggi lo facciamo con 2 ospiti che ci hanno raggiunto in studio: Don Flavio Bertoldi, incaricato del servizio alla pastorale della salute della diocesi di Verona, e Raffaello Ferrari, presidente dell'Unitalsi di Verona. Ben trovati. Grazie dell'invito. Che già conosciamo entrambi molto bene, noi felicemente in questa occasione a febbraio, in vista dell'11 febbraio, giornata mondiale del malato, 34esima edizione, parliamo di questo argomento. Lo facciamo perché nel Santuario Madonna di Lourdes ci sarà un evento importante, anzi numerosi eventi, e lo facciamo perché il Santo Padre vuole rimarcare l'importanza di questo momento, di questa giornata, e l'ho fatto con un messaggio. Ma intanto, Don Flavio, questa giornata che si celebra da tanti anni, perché era importante mettere il malato al centro? Ma le cose importanti nella nostra vita le festeggiamo una volta all'anno, penso al compleanno, penso all'anniversario di un matrimonio. Una volta all'anno la Chiesa mette al centro e all'attenzione delle comunità cristiane il mistero, lo chiamo così, della sofferenza, perché è un qualche cosa che prima o poi bussa alle porte delle nostre case, colpisce qualche persona che deve affrontare il dramma della sofferenza e del dolore, e assieme a queste persone attorno c'è una famiglia, non si ammala un ammalato, si ammala una famiglia. La giornata mondiale vuole avere questa attenzione nei confronti anche di tutti coloro che curano, che si prendono a cuore, quindi medici, infermieri, cappellani degli ospedali, tutti coloro che spendono la loro vita a servizio della sofferenza, perché la sofferenza non sia solo un limite, ma possa essere anche diventare un'occasione per crescere anche nella fede. Naturalmente quando una persona affronta la malattia, che a volte arriva lentamente, alle volte in modo improvviso, sconvolge una vita, e quanto diciamo, è facile parlare poi quando ci si trova dentro, e quando si trova dentro un familiare le cose cambiano. È tanto difficile, io ho a cuore una persona che sto seguendo da tanti mesi, e la sofferenza segna la vita di questa famiglia. E la fede è un grande aiuto, però devo essere anche onesto e dire che la fede non immunizza, non è un'assicurazione. Anche l'uomo di fede, per quanto grande possa essere, nel momento della prova e della sofferenza si fa tanti perché, si mette in discussione, e il primo che a volte mettiamo in discussione è Dio. Con qualcuno dobbiamo prendersela, quindi questo Dio perché, e ci sono quei perché che tutti ci poniamo che rimangono senza risposta. L'amore di Dio si capisce nel tempo, non abbiamo le risposte a tutto. E il Santo Padre, il Papa Leone XIV, cerca di dare una chiave di lettura anche per affrontare questi momenti particolari. Lo ha fatto anche quest'anno con un messaggio molto toccante che riporta la figura del Samaritano, e qui ci riporta alla compassione e anche all'incontro fatto con questa persona. Sì, Papa Leone in questo messaggio, che poi è mettere a fuoco, proprio come già hai detto, la parabola del Samaritano, e ci fa capire come Gesù non offra una teoria sull'amore, ma una scelta concreta. Un uomo ferito per strada, un altro che si china, olio, vino, una locanda dove viene accolto. E in questo intreccio di sguardi, di mani, di tempo speso, per qualcuno
malcapitato, è in questa modalità che si fa conoscere e si rivela l'amore di Dio. L'amore di Dio, quando Gesù è entrato nella storia, è venuto a avvicinare Dio all'uomo e lo ha avvicinato in tutte le sue componenti, anche nella sofferenza. Mai come nella sofferenza diventiamo cercatori di Dio. E un passaggio del Santo Padre dice questo e mi ha colpito: viviamo immersi nella cultura della rapidità, dell'immediatezza, della fretta, ma anche dello scarto e dell'indifferenza, quell'indifferenza invece che non ha utilizzato il Samaritano, ma che oggi spesso questa società, diamo colpa alla società, forse sbagliando un po', e ci porta ad essere indifferenti alle persone che hanno bisogno. La compassione è proprio l'arte di saper rallentare il tuo cammino. Noi siamo tutti sempre di corsa, passiamo oltre, no? La compassione è l'arte di chi non ha più sempre qualcosa da fare di più urgente. Viviamo questa società, come ci hai ricordato, di corsa, di fretta, distratta, e ci difendiamo pensando che sia giusto così. In realtà il dolore ci rallenta e dobbiamo avere la capacità di fermarci. L'altro non è un ostacolo, ma è un appuntamento, e solamente se noi rallentiamo. Cosa ha fatto quello che chiamiamo il buon samaritano alla fine? Prima ancora di aiutare, l'ha guardato, si è accorto, è sceso. Quindi avere il tempo di fermarci per cogliere le persone accanto a noi. In un altro passaggio parla che l'emozione profonda della compassione spinge all'azione, e questo fa la differenza. Il Santo Padre ci invita sempre a questo, che non rimanga un sentimento lì ma che possa portare frutto. Certo che non viviamo, l'amore non è fatto di buone intenzioni e di sentimenti, ma è fatto di gesti concreti. Il Samaritano è un esempio, ma anche nella nostra diocesi abbiamo tanti esempi di persone che ogni giorno in silenzio, senza finire sui giornali, dedicano e spendono la loro vita per gli altri. E Raffaello, Presidente dell'Unitalsi, quanto questo lo vedi anche nella vostra associazione, una delle realtà che si spende proprio per le persone che hanno bisogno, e quanto vedi le persone trasformarsi, i malati ma anche coloro che vivono la realtà con il volontariato? È un valore che non è quantificabile. Si vedono delle persone che vengono in pellegrinaggio, per dire, e dicono cosa avrò da fare, cosa dovrò fare, cosa saprò dare, e quando si ritorna dal pellegrinaggio spesso viene detto: è stato più quello che ho ricevuto che quello che ho dato. È un arricchimento grandissimo quello che noi riceviamo quando ci mettiamo a fianco delle persone fragili, delle persone in difficoltà. Prendiamo esempio dalla figura del buon samaritano, come si diceva prima. E una cosa che mi piacerebbe sottolineare di questo buon samaritano è che non è né un sacerdote né un prete, ma è un laico, diciamo così. È una persona come tanti volontari nostri, di noi, che si prestano e si prendono cura delle persone, che non è solo durante il pellegrinaggio, ma che poi è anche tutto l'anno, magari con familiari, però nelle comunità parrocchiali, e questo è quello che ci dà gioia, che ci dà particolarmente viva il nostro servizio, la nostra associazione. L'Unitalsi è una delle realtà, come dicevamo, a Verona, che si spendono per i malati e per le persone fragili, e tutto un po' coordinato dalla Pastorale della Salute che ti trovi a dirigere. Ecco, come funziona e quali sono i vostri servizi? Allora, e come la Pastorale della Salute l'ho presa in mano un anno fa, e ci piacerebbe tanto arrivare a creare un'aggregazione, un tavolo attorno al quale riunire tutte quelle associazioni, tutte quelle agenzie. A Verona sono tante, non le conosciamo nemmeno tutte, che si dedicano al mondo della sofferenza. Penso ai Down, penso ai ciechi, penso alla Grande Sfida, penso all'Unitalsi. Accanto a queste ce ne sono tante altre. L'idea nostra sarebbe quella di riuscire a confrontarci, più che altro ascoltarci, perché tutti abbiamo da imparare gli uni dagli altri, e riuscire a mettere una rete di solidarietà, tenendo conto che il compito non è solo è della comunità cristiana. Ogni battezzato
dovrebbe percepire quel comando di Gesù: annunciate il regno di Dio, curate gli infermi. Quindi siamo tutti come battezzati in missione e soprattutto verso le persone, chiamiamoli gli ultimi, coloro che soffrono, che spesso la società preferisce a volte non vedere. Anche il Vescovo Domenico Pompili ha sottolineato quanto a Verona siamo fortunati, per così dire, perché tanti anche istituti religiosi si occupano di assistere le persone in fragilità, quindi tante associazioni che qualcuno conosce perché le ha vissute direttamente, ma qualcun altro no, perché hanno poca pubblicità, ma diciamo, questo crea veramente un substrato importante. Verona è ricca a questa rete. Se Verona togliamo il volontariato e la solidarietà, credo che tante cose rischiano di finire. Invece l'entusiasmo delle persone, chi mosso da fede, chi mosso da tanta generosità, fa sì che si viva quel messaggio che ha portato Gesù. Dio in Gesù è sceso nel mondo ad asciugare le lacrime dell'umanità, a donare un futuro pieno di speranza. La sofferenza e il mistero del morire non è l'ultima parola sulla vita di nessuno. Una parola ancora sull'importanza e l'attenzione da avere verso i familiari e gli operatori. Sono in tanti, alle volte sono diciamo anche in pochi per i malati che avanzano come numero, e c'è una sofferenza perché una persona si fa propria, nel caso del familiare naturalmente ancora di più, ma anche nel caso degli operatori sanitari. Ecco, infatti la giornata del malato, così conosciuta come del malato, non è solo al centro il malato, che è importante, ma quando diciamo giornata del malato diciamo anche tutti coloro che ruotano attorno al malato, perché il malato c'è l'infermiere, c'è il medico, c'è il cappellano dell'ospedale, ci sono tante figure che si spendono per, e speriamo che si spendano sempre di più, non solo con la tecnica ma anche con tanta umanità. L'ammalato avverte se chi è vicino ha umanità o se chi è vicino sta facendo una prestazione. L'ammalato è una persona, la prestazione cura la malattia. Il malato è una persona e dobbiamo mettere al centro la persona, non la malattia. Tu conosci anche tanti medici, avresti voluto portare anche un medico o due? Avremo occasione di coinvolgere, magari in qualche altra occasione, come pastorale della salute, altri medici e infermieri, volentieri. L'11 febbraio, mercoledì 11 febbraio, giorno della Beata Vergine Maria di Lourdes, la diocesi di Verona propone, come in altri anni, una giornata particolare al santuario Madonna di Lourdes, e quindi Raffaello, voi come unità si sarete un po' protagonisti, nel senso che porterete i vostri malati con i volontari e sarà una giornata speciale. Ecco, raccontaci un po' come sarà, come si svolgerà. Sì, saremo presenti come tanti altri anni precedenti al santuario, e ci è dato modo dai padri Stimmatini di animare un po' quello che è la giornata che è mercoledì 11. All'inizio della giornata con la Santa Messa delle ore 8, poi ci sarà un'altra messa alle 9:30, alle 11 come si diceva prima con il nostro Vescovo Domenico, e nel pomeriggio alle ore 16 ci sarà l'esposizione del Santissimo, l'adorazione, Santo Rosario, e poi alle 17 la messa con il nostro Monsignor Zenti Giuseppe. Ecco, noi siamo presenti, come dicevo prima, da tanti anni, e i padri ci danno la possibilità di fare una raccolta particolare durante queste celebrazioni, dove noi distribuiremo delle buste, dove raccogliamo delle offerte che ci permettono di aiutare soprattutto le persone in difficoltà e che hanno il desiderio proprio di vivere questo momento. Per tanti malati, per tante persone fragili, ritornare a Lourdes è una ricarica spirituale ma umana, soprattutto perché si sentono accolti, coccolati, e questa è la cosa che a noi ci gratifica molto, e queste offerte ci permette di far questo. E poi sotto proprio raccomandati dal Vescovo Domenico di poter aiutare anche tanti giovani a partecipare, perché è importante seminare in questi giovani quello che è una sensibilità verso la fragilità, che ne avremo sempre di più perché la società invecchia, e
e c'è un cambio generazionale che viene sempre meno. Di conseguenza speriamo appunto che sappiamo seminare bene questo aspetto. E Don Flavio, volevi aggiungere qualcosa? No, invito in modo particolare i miei confratelli, se hanno questa sensibilità, se riuscissero a captare dei giovani. Io penso che se in ogni parrocchia riuscissimo ad agganciare un ammalato, ma non per far proselitismo, perché la migliore pubblicità del pellegrinaggio a Lourdes la fa chi torna a casa e l'ha vissuto. È un qualche cosa sempre di indescrivibile. Sono quelle cose belle che provi, ti fanno bene allo spirito, ma ti fanno bene anche a quella ricerca. La fede è cercare sempre, lo vediamo nei giovani che vengono, lo vediamo in chi viene per la prima volta, e la frase è sempre quella: è più quello che ricevo di quello che pensavo di dare. Visto che parlate di giovani, e fra l'altro forse la settimana prossima avremo dei giovani qui per far raccontare anche a loro la loro esperienza, e veramente queste possibilità non sono tanto pubblicizzate sui social, nel senso che i giovani vedono ben altro. Eppure qui anche voi dite una parola ciascuno su quello che i giovani qui vivono in modo profondo, hanno la possibilità di sperimentarsi su un ambiente di vita che non frequentano spesso, se non che magari hanno il nonno a casa o forse il nonno non c'è più, ma qui proprio anche persone che non sono loro familiari, che hanno una buona parola e quindi immersi in una settimana straordinaria. Tutti i giovani che sono venuti in questi anni, come diceva Raffaello, si semina, rimane qualcosa. Il viaggio a Lourdes prima o poi è quel seme che prima o poi porta frutto, non rimane mai senza. Magari non lo vediamo subito, ma i giovani che vengono sono contenti di aver avvicinato questo mondo della sofferenza e anche di riscoprire Maria. È difficile che i giovani dicano un rosario, però lì si riscopre anche la valenza di certe preghiere che le pensiamo sempre in funzione della figura anziana. Anche i giovani sanno pregare e sanno esprimere una grande generosità. Non sono tutti balordi, ce ne sono. Anzi, questo ambiente aiuta a sviluppare elementi che magari tante volte non succede. Raffaello, ma c'è bisogno anche dei giovani, cosa fanno lì? C'è bisogno di forze, di braccia forti, e giovani che spingono le carrozzine, non vengono lì solamente per meditare, ma per fare qualcosa di molto pratico. Guarda, intanto la presenza dei giovani è qualcosa di particolare quando all'interno di un pellegrinaggio c'è un bel gruppo numeroso di giovani. Anche le persone che partecipano rimangono meravigliate di questo fermento, di questa, diciamo, mettersi in gioco da parte loro, che diciamo sempre che i giovani sono scapestrati, che non hanno diciamo valori così. Invece non è vero, non è vero. E abbiamo bisogno di forze giovani, però abbiamo bisogno della presenza, non solo di forza, una presenza attiva. E anche vedo che ci sono dei giovani che assumono proprio dei cambiamenti particolari quando avvicinano un anziano, avvicinano un ammalato, avvicinano persone che e poi ricevono delle carezze, ricevono veramente dei sorrisi, dei gesti belli che rimangono nel loro cuore. Allora sì, la forza giovane, però soprattutto la presenza, non tanto sotto l'aspetto della forza, ma proprio di esserci, perché è qualcosa di vivo, di importante. Allora, stiamo parlando proprio del pellegrinaggio diocesano con l'Unitalsi, il pellegrinaggio appunto della diocesi di Verona a Lourdes la settimana dopo Pasqua. Raccontaci un po' meglio le date e come è possibile iscriversi se qualcuno fosse interessato. Beh, allora le date sono in treno dal 6 al 12 aprile, la settimana dopo Pasqua, in treno, e invece con aereo dal 7 all'11 sempre aprile, cioè un giorno in meno, perché il viaggio già in treno è già pellegrinaggio. Quando ci si ritrova al mattino presto alla stazione di Verona, già da lì iniziano intanto con i saluti, proprio persone che le rivedi dopo un po' di tempo, con tanti saluti, tanti abbracci, e si parte, e questo è già pellegrinaggio. Poi anche noi stiamo organizzando, appunto, abbiamo già riempito un aereo, siamo già verso la metà del secondo aereo. Il treno ci vuole un po' più di tempo perché abbiamo i capigruppo che si stanno
che si stanno prodigando per poter iscrivere persone e raccogliere appunto le adesioni. E poi come nostro punto forza abbiamo anche la nostra segreteria qui nella sede qui del Centro Pastorale Giovanile, dove c'è la nostra segreteria. Dunque si possono trovare un po' ovunque. I nostri capigruppo si sono impegnati a portare nelle parrocchie le locandine dove già ci sono dei riferimenti importanti per quello che riguarda le iscrizioni. Da parte mia, da parte nostra, raccomandiamo questo cammino, perché è un cammino importante che segna anche tante vite, e vediamo che anche già nelle nuove iscrizioni ci sono delle persone che hanno il desiderio di venire e persone che hanno il desiderio di ritornare dopo tanti anni. Questo è bello, questo è molto bello. Perché proprio si risveglia qualcosa di grande. Un riferimento, una mail, un numero di telefono, qualcosa? Allora, la mail è verona@unitalsitriveneta.it. Non chiedermi il numero del telefono, che non me lo ricordo. Va già bene la mail, o altrimenti cerchiamo Unitalsi Verona su internet, lì ci sono tutti i riferimenti. Don Flavio, una parola anche per te su questo, sempre il microfono vicino. Tu hai fatto tanti pellegrinaggi e vedi veramente anche tu giovani crescere grazie a questa esperienza, mantenere i contatti anche una volta tornati a casa e continuare su questo percorso. Allora, dobbiamo ringraziare, all'interno dell'Unitalsi abbiamo anche un vice assistente che è Don Matteo Selmo, che si sta spendendo e dando da fare. Lui è ben più giovane di me, ha delle bellissime iniziative e cerca di portare avanti il pellegrinaggio che non termina a Lourdes ma continua nel cammino di vita dei giovani. E i giovani in particolare, a mio modo di vedere, quando vivono questa esperienza di avvicinare un loro coetaneo o coetanea in carrozzina, di avvicinare un adulto che sta soffrendo da tempo, tornano e sanno dare proporzioni nuove al loro cammino di vita. Cioè la sofferenza ci aiuta a reimpostare la nostra esistenza su valori alti. Grazie tante. Allora io ricordo infine la giornata mondiale del malato l'11 febbraio. A Verona sarà festeggiata con una Santa Messa alle 11 al Santuario Madonna di Lourdes, presieduta dal Vescovo Domenico, poi altri momenti di preghiera alle 12 l'Angelus e la supplica alla Madonna di Lourdes, poi alle 16 adorazione e recita del Santo Rosario, alle 17 la Santa Messa presieduta dal Vescovo Emerito Monsignor Giuseppe Zenti. Io ringrazio tanto per essere stati con noi oggi a Don Flavio Bertoldi e a Raffaello Ferrari. Buon lavoro per questa giornata, buona giornata intanto mercoledì. Se posso dire, fare un annuncio per quanto riguarda il pellegrinaggio, no? Io ho un po' un mio slogan: se hai qualche sofferenza, se sei malato, vieni con noi a Lourdes che tornerai guarito, che non è la guarigione fisica solo, ma proprio una speranza in più per quanto riguarda anche tante cose che a volte, vedendo persone più in difficoltà, ci si rende conto che le nostre le difficoltà personali magari sono piccole, sono futili, ecco. Hai fatto bene a ricordarlo, grazie tante, grazie Raffaello. E allora a presto, alla prossima. Noi cambiamo argomento e parliamo adesso del progetto La musica per tutti. Imparare a suonare uno strumento o a cantare senza alcun costo, in un contesto educativo e inclusivo. L'obiettivo di questo progetto, La musica per tutti, dell'Associazione Musica Solidale. Tra qualche istante avremo con noi il presidente, un'associazione giovane nata 5-6 anni fa, e vogliamo sentire adesso due ragazzine che abbiamo incontrato i giorni scorsi, che stanno frequentando questo progetto e stanno imparando a suonare il violino. Mi chiamo Vittoria e vengo qui a Musica Solidale per suonare il violino, mi piace molto suonarlo e per me è una nuova esperienza, diciamo, perché sono appena arrivata. Mi trovo bene in compagnia dei miei compagni, sono felice, diciamo. Mi piace venire qui. Io diciamo che vengo una volta alla settimana a queste lezioni private e diciamo che io ho sempre voluto suonare il violino, ma non ho potuto trovare dei corsi che sono adatti per me, perché diciamo che avevo la voglia di suonare, ma diciamo che allo stesso tempo magari facevo qualcos'altro, per esempio facevo altri sport, eccetera. Mi sono trovata molto benissimo, molto bene, ho anche creato delle amicizie inaspettate, meravigliose, e soprattutto con la professoressa che mi insegna
io ci tengo molto a lei perché diciamo che mi ha insegnato tante cose, a parte anche il violino. L'esercito anche a casa e la musica è sempre stata una cosa che mi fa rilassare la mente, a parte di tutto, cioè ti fa concentrare su quello. Abbiamo sentito queste ragazzine che veramente erano un po' imbarazzate per la presenza delle telecamere, ma veramente contente tra di loro di suonare, imparare, conoscersi. Grazie ad Alberto Ambrosini, presidente dell'Associazione Musica Solidale, per essere con noi, ma soprattutto per aver dato vita a questo progetto, e all'associazione adesso descriveremo un po' le sue attività. Fra l'altro violinista di Virtuosi Italiani, giusto? Quindi grandi... insegnante del conservatorio, quindi grande esperto, appassionato di musica, e che ha voluto condividere con gli altri perché ha visto che ci sono, ecco, abbiamo proviamo il microfono, abbiamo visto che ci sono, diciamo, c'è una grande possibilità per la musica di imparare uno strumento, di impegnarsi, rilassarsi e fare amicizia. Sì, certamente, questo è un progetto, La Musica per Tutti, che è partito un po' l'anno scorso con una via sperimentale e quest'anno ha preso piede definitivamente. Praticamente questo progetto dà la possibilità a tutti i ragazzi, i bambini dai 6 ai 16 anni, di poter studiare musica gratuitamente e non solo, di avere anche a disposizione uno strumento incomodato d'uso gratuito. Allora, quali sono gli strumenti intanto? Allora, noi abbiamo intanto i primi strumenti che sono violino, violoncello, abbiamo pianoforte, abbiamo coro e l'ultimo nato abbiamo clarinetto, e anche adesso è partita la scuola di arpa. Okay, benissimo, quindi vediamo qua anche qualche immagine in questo momento nello schermo di Rebecca, che poi sentiremo anche una breve intervista, e sta facendo qua attività propedeutica con dei bambini. Sì, anche per quelli piccoli delle volte c'è un'iniziazione alla musica in modo da renderli subito abili per poi imparare anche a suonare uno strumento in maniera indolore, diciamo. Ecco, e quindi qua c'è un po' di ballo, un po' di clarinetto, mentre abbiamo visto nell'altro laboratorio il violino. Insomma, ci sono tante attività e la gioia veramente dei bambini. E voi vi rivolgete a tutti, in particolare è strutturato anche per famiglie con un background migratorio. Sì, esattamente, è rivolto a tutti, quindi italiani, non italiani, ma in particolare agli stranieri che magari sono qui da poco. I ragazzini hanno un po' di difficoltà nell'inserimento e venendo a studiare musica, imparando uno strumento e soprattutto confrontandosi, perché noi facciamo musica da camera, facciamo orchestra, confrontandosi con gli altri ragazzini, diventa tutto quasi un gioco, diventa tutto bello, si divertono e imparano uno strumento. I genitori ci hanno detto che i bambini tornano a casa sempre contenti e soprattutto, la cosa più importante, hanno una maggiore fiducia in se stessi, e quindi è proprio un'azione terapeutica anche della musica di imparare uno strumento. Adesso diciamo, senza allargarci troppo, ma forse la musica in Italia è un po' abbandonata come modalità di crescita, e in altri paesi all'estero mi sembra che ci sia più diciamo, favore di insegnamento della musica, più possibilità anche di sviluppare poi in contesti musicali esterni alla scuola. Forse da noi è poco considerata, dovremmo riabilitarla come state facendo voi. Sicuramente andrebbe rivalutata, anche perché siamo stati per secoli la patria della musica. Adesso attraversiamo un po', secondo me, un momento che dal punto di vista didattico siamo un po' in difficoltà. Speriamo che si riprenda, però tende un po' a diventare un po' una musica d'élite, cioè per solo persone che se lo possono un po' permettere, perché ormai le scuole, anche i conservatori, cominciano a costare, gli strumenti costano, tutto quanto. Secondo me quello che abbiamo fatto noi speriamo che sia preso anche d'esempio e che possa dare veramente la possibilità a tutti di studiare uno strumento. Alberto, questo è un progetto che hai voluto tu insieme ad altri collaboratori, tra poco parleremo ancora meglio dell'associazione e quello che fa in Africa. Tu sei anche vicino a questi ragazzini, ci siamo visti lì con loro, ti conoscono, e quanto... Ridiamo, scherziamo, a me piace anche farli divertire, perché comunque deve essere un piacere, e quando vedo che sono contenti e che suonano contenti
sono felice anch'io, insomma, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo, che è quello. Non vogliamo creare dei nuovi Paganini, non vogliamo portare l'esasperazione in livello, vogliamo che sia aperto tutto, che sia proprio di amicizia tra i vari ragazzi. Allora adesso andiamo a sentire anche quello che ci ha detto Rebecca, che è una giovane studente del conservatorio, che sta facendo queste attività con i bambini, in particolare nella parrocchia di San Pio X, e vediamo quello che ci ha detto. Sono stata a lavorare con musica solidale da qualche mese e è una bellissima esperienza per me, perché ho iniziato a lavorare con bambini un po' di varie età, un po' più piccoli, un po' più grandi, facendo un po' clarinetto, un po' propedeutica. E io studio clarinetto al conservatorio, quindi per me è una grande possibilità per insegnare e per trasmettere, insomma, questa mia passione anche a chi è più piccolo. E propedeutica mi piace molto perché ci si diverte, si fa musica senza troppi pensieri e quindi è davvero una grande opportunità. Poi musica solidale è un mondo davvero bello, con persone davvero gentili e bellissime, quindi sono molto contenta di far parte di questo progetto. Qui vediamo tante ragazzine, c'è anche un bambino molto concentrato ad imparare, e voi siete nella vostra sede in via Polonia a Verona, ma anche in altre realtà. Sì, abbiamo 4 sedi, a parte quella centrale che è via Polonia Valverde, abbiamo San Pio X nella chiesa parrocchiale, abbiamo anche Ponte Catena e anche allo stadio. Stiamo alla ricerca di altre sedi, perché secondo noi vorremmo che ogni quartiere avesse una musica solidale, in modo che tutti i quartieri di Verona avessero la possibilità di avere lo studio gratuito della musica. Tra l'altro mi dicevi che tante realtà della solidarietà di Verona stanno chiedendo un po' il vostro intervento. Sì, abbiamo fatto adesso un contratto per 3 anni con il CIR, che è il Centro Italiano Rifugiati, e facciamo anche con la Caritas veronese, e mandiamo nelle scuole i nostri insegnanti a fare coro, propedeutica, quindi diciamo che un po' sta esplodendo questa realtà. È esplosa in Italia dopo averlo fatto all'estero, in Africa. Sì. Tu sei stato per diversi anni in Africa a conoscere, a visitare ed aiutare, poi 5 anni fa hai deciso di dar vita a questa associazione che è partita con queste attività proprio in Africa. Sì, sì, sì. Io andavo già, sono 15 anni che vado in Africa, e nel mio piccolo, insomma, finanziavo qualche progettino, una scuola, dei pozzi, del microcredito femminile. 5 anni fa abbiamo fatto musica solidale, cercavo anche un po' di aiuto, quindi abbiamo fondato questa associazione, siamo in 8 soci fondatori, e abbiamo fatto l'ultima nata, è una scuola elementare a Dakar, nel sobborgo di Dakar, che ha avuto un iter un po' travagliato, ma siamo riusciti a portare a termine. Adesso ha 54 ragazzini che prima erano per strada, quindi per noi è una soddisfazione. E in Togo, specialmente a Palimè, abbiamo anche fatto una scuola di musica per ipovedenti, quindi ci stiamo muovendo in più paesi e tante cose. Come vanno questi progetti e quanto ce n'è bisogno in Africa? Perché immagino che se c'è bisogno qua, perché queste ragazzine non avrebbero dove andare, insomma, ad imparare strumenti gratuitamente, in Africa ancora di più. Sì, in Africa siamo proprio c'è bisogno, dovunque ti giri c'è bisogno, insomma, ecco, c'è una povertà estrema, e quindi c'è una povertà economica, c'è una povertà anche di cultura, perché poverini, sono andato a visitare delle scuole elementari comunali, sono in 120 per aula, quindi capisce bene che quando vanno a scuola, perché poi delle volte sono obbligati a lavorare dai genitori, capisce che in un anno praticamente imparano quello che qua si impara in una settimana, in 20 giorni, quindi c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di supporto economico, c'è bisogno di tutto, e quindi noi per forza quello che possiamo facciamo e siamo là. Cosa ti ha lasciato l'Africa, oltre a questa voglia di poter spendere quello che avete imparato anche qui, in tutti questi tuoi viaggi? Ecco, cosa ti ha lasciato? Beh, una grandissima umanità, perché là comunque ti accolgono come se ti conoscessero da sempre, e una grandissima umiltà nel capire il valore delle piccole cose, perché poi si arriva qua e si ha tutto, là si può vivere anche con niente, e quella è proprio un bagno di umiltà che si fa ogni volta che si va giù. Infatti diciamo che alla fine è più quello che si riceve, come si diceva prima, di quello che si dà, perché proprio
si impara molto andando giù. Ecco, io infatti spero di andarci sempre 2 o 3 volte, faccio sempre più fatica, ma appena posso torno. Tornando all'Italia, allora vediamo tutte queste lezioni per piccoli e grandi, i ragazzi continuano a venire a lezione, imparano e piano piano saranno anche sempre più in grado di fare qualcosa loro. So che c'è un appuntamento il sabato 6 giugno. Sì, sabato 6 giugno è una scommessa che abbiamo fatto e che avevo promesso ai nostri sponsor, tra l'Unicredit e anche il Comune di Verona, che ci aiutano economicamente, e faremo una fiaba musicale per coro, orchestra, voce narrante e cantante, e la faremo al Teatro Aurora di Borgo Venezia e saranno impegnati tutti i nostri 42 ragazzini e con gli insegnanti e il direttore, e speriamo bene perché è proprio una scommessa. Bene, allora chi volesse conoscervi meglio e magari far partecipare i propri figli a queste lezioni di musica, come fa? C'è il sito? Basta andare sul sito oppure scrivere a info@musicasolidale.com o venire in sede in via Poloni 16 lunedì, che c'è la segretaria aperto, oppure sui social seguirci, ormai è facile trovarci. Esatto. Musica Solidale, basta digitare e si trova tutto. Esatto, il titolo dell'associazione è questo, poi il progetto La Musica per Tutti. Grazie tante ad Alberto Ambrosini, grazie per essere stato con noi, e noi tra pochissimo parliamo appunto di scuola e lo facciamo dopo lo spot. Storie e volti, il nuovo ciclo di interviste del direttore di Telepace Don Bruno Fasani, in onda ogni domenica alle 9:25, 15:25, 19:15. Conosceremo tante persone e tante storie. La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Bastano 1000 euro donati da 1000 di voi per far volare più in alto la voce di Telepace. Ogni dono, piccolo o grande che sia, è un battito d'ali che porta luce e fede là dove c'è bisogno di pace. Vola insieme a noi, sostienici. Dal 22 al 28 febbraio, dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmetteremo gli esercizi spirituali intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. Parliamo di scuola, in particolare andiamo alla scuola secondaria di secondo grado e lo facciamo con Daniela Cavanna, docente di orientamento all'ITS Marco Polo di Verona. Esatto. Ben trovate, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a lei per l'invito. Porto anche saluti istituzionali della dirigente, professoressa Maiorano. Grazie mille. Allora lo facciamo perché c'è una scadenza che sarà il prossimo 14 febbraio, entro le 20 della sera, la possibilità di iscriversi per il prossimo anno scolastico. Perché è importante parlarne oggi? Perché vogliamo ricordare la nuova istruzione tecnica e professionale. Allora, un dato veloce, poi passo la palla a lei che ci racconta bene di cosa si tratta. In Italia ci sono 2.600.000 studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. La metà circa, leggermente di più, vanno ai licei e sempre la metà vanno negli istituti tecnici o professionali. In particolare quasi il 32% frequentano gli istituti tecnici e quasi il 17% gli istituti professionali. Sì. E 171 istituti tecnici e professionali sono stati scelti per far parte di questa sperimentazione. Allora, esatto, intanto tantissimi giovani vanno a scuola, vogliono imparare per poi andare preparati nel mondo del lavoro. Ecco, come era in Italia e qual è il cambiamento al quale state puntando? Sì, allora, l'istituto tecnico fino ad oggi è sempre stato visto forse come un percorso di serie B rispetto alla scelta del liceo.
Con la nuova legge fortemente voluta dal ministro Valditara, la legge 121 dell'8 agosto 2024, si cerca di attuare una vera e propria rivoluzione nei percorsi di formazione superiore tecnici e professionali, per cercare di dare un nuovo tipo di percorso molto più aderente e significativo per il mondo del lavoro, garantendo al tempo stesso però una formazione che sia altamente qualificante e che permetta un ingresso immediato ad alto livello nel mondo professionale. Diciamo che questo modello è già stato attuato con grande successo in diversi paesi dell'Unione Europea, in particolare nei paesi di lingua tedesca, dove funziona benissimo e da molti anni procede senza particolari problemi. Quindi ci sono 4 anni di scuola superiore, anziché 5. Esattamente, la rivoluzione consiste nell'abbreviazione di un anno, il percorso nuovo dura 4 anni invece che 5, garantendo però alla fine un diploma assolutamente equivalente che permette l'accesso a tutti gli studi universitari, anche se diciamo che lo sbocco naturale di un percorso di questo genere potrebbe essere proprio il proseguire con i famosi 2 anni di iscrizione in questi ITS, che sono percorsi di formazione superiore, forse non ancora tanto conosciuti, che sono creati a livello regionale e sponsorizzati dalle aziende che hanno tutto l'interesse a vedere poi formate persone che possono essere immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Il Veneto sta spingendo tanto in questo? Assolutamente, c'è un ITS Academy Veneto che può essere tra l'altro consultabile anche online, che fa vedere tutti i percorsi. Le sedi ITS sono praticamente in tutte le città del Veneto, ne ospitiamo tanti anche noi qui a Verona, in particolare nel settore della internazionalizzazione di impresa, della logistica, dell'IT, insomma ci sono tanti percorsi anche nel settore alberghiero e più tecnologico. Tra poco continuiamo a parlarne, intanto vogliamo dare anche la possibilità ad alcune scuole di far conoscere le proprie possibilità di formazione secondaria. Adesso andiamo all'Istituto Marie Curie di Garda Bussolengo. Buongiorno, sono Anastasia Zanoncelli e sono la dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Marie Curie. Il Marie Curie è presente nella sede di Garda e in merito alla filiera 4+2 abbiamo già dall'anno scorso attivato 2 indirizzi nell'istituto professionale. Uno dedicato ai servizi alla sanità e all'assistenza sociale, in collaborazione con un ITS di Bergamo che ha attivato un corso per la sponsorizzazione delle nuove tecnologie per la vita. Il corso quadriennale mira a finalizzare non solo il raggiungimento del diploma nei 4 anni, ma ad avvicinare la possibilità di operare all'interno di strutture sanitarie, RSA, consultori, asili, scuole, per dare una finalizzazione professionale ai nostri studenti e per permettere anche l'ingresso anticipato al corso OS. L'altro indirizzo dell'istituto professionale è invece ai servizi commerciali e in questo caso abbiamo la sinergia con l'ITS LAST che ha la sede a Verona e che da tempo collabora con l'istituto e promuove una formazione e una sinergia professionalizzante proprio nei servizi commerciali, quindi tutti quei servizi che sono di utilizzo alle imprese, alle industrie, ai servizi turistici del territorio, in particolare del nostro lago, del Baldo e della Valpolicella, e che forniscono le possibilità ai nostri studenti di trovare un impiego immediato appunto in studi che servono alla gestione economica, del marketing, della logistica delle nostre imprese, delle nostre realtà produttive. Per quanto riguarda invece la novità di quest'anno, riguarda la sede di Bussolengo, dove abbiamo l'Istituto Tecnico Economico. In questo istituto abbiamo attivato il percorso quadriennale per l'amministrazione, finanza e marketing, in particolare per l'indirizzo SIA, cioè sistemi informativi aziendali. Si tratta di un percorso su 4 anni dove c'è una importante presenza di ore dedicate allo studio dell'economia, del diritto, della lingua inglese e dell'informatica, quindi ne escono dei tecnici
preparati per la gestione non soltanto economica dell'azienda, ma anche dei sistemi appunto di nuova generazione, e per questo abbiamo trovato la sinergia con l'ITS Mario Volpato, che ha anche una spin-off formativa a Verona nel Fab Lab, e in questa maniera rafforziamo una sinergia che già è attiva da un paio d'anni con questa forma di precocizzazione, di inserimento nella realtà produttiva del nostro territorio, andando a creare un tecnico evoluto proprio per la gestione economica ma anche informatica, soprattutto in un'era dove l'intelligenza artificiale è molto in evoluzione. La grande possibilità anche all'Istituto Marie Curie di Garda Bussolengo, e pensando al nostro territorio molto dedito, oltre alla finanza, come è stato detto, un'economia importante, al turismo proprio, quindi non si può prescindere anche nel vostro caso, ma insomma è un territorio che chiede anche che dei giovani studenti possano poi andare nel mercato pronti e preparati. Assolutamente, Marco Polo ha sempre avuto l'indirizzo turistico tradizionale, diciamo, e questo nuovo percorso in 4 anni parte proprio dal percorso turistico, perché pensiamo che i ragazzi acquisiscano in questo modo competenze anche di conoscenza del territorio, quindi di conoscenza delle aziende che gravitano sul territorio, con le quali noi appunto stiamo attivando questa proficua collaborazione. Allora, visto che ci stai parlando del vostro istituto, quali sono le vostre proposte per il 4+2? Sì, praticamente in questo percorso di 4 anni verrà gestito un po' come un abito su misura, quindi verrà creato anche un po' sulle esigenze degli studenti da una parte e delle aziende che ci aiuteranno in questo tipo di percorso, quindi diventerà un percorso non più solo d'aula, non più solo un percorso didattico tradizionale, ma un percorso fatto anche di laboratori, di visite aziendali, di testimoni di impresa che verranno ad insegnare ai ragazzi come si vive in azienda, che cosa cerca l'azienda, di che cosa hanno bisogno le aziende, soprattutto del nostro territorio, spaziando da quella che può essere appunto la storia dell'arte, quindi la conoscenza del territorio dal punto di vista turistico, fino ad arrivare anche alle esigenze che le imprese che lavorano in questo territorio hanno bisogno, quindi per esempio una conoscenza anche dei flussi del turismo, di cosa vengono a fare i turisti in Italia, e soprattutto di dare loro anche delle competenze, per esempio IT, quindi di tecnologia digitale, in modo da far uscire un profilo che sia non solo un profilo che conosce magari le tecniche del marketing per poter dare sviluppo alle imprese del turismo, ma che è anche in grado di vendere per esempio un prodotto tecnologico o comunque di alto livello, come quello che per esempio da noi a Verona viene proposto da tantissime aziende nel settore vitivinicolo, che comunque ha bisogno poi di una grande forza di marketing e anche di conoscenza tecnica e tecnologica del prodotto e di tutto quello che sta dietro al prodotto finito, diciamo. E quindi conoscere sempre di più il mercato e il territorio. Assolutamente. Allora adesso andiamo a sentire la proposta invece scolastica dell'Istituto Minghetti. Buongiorno, sono la dirigente scolastica dell'Istituto Minghetti di Legnago, istituto che ospita l'indirizzo professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo con la filiera tecnologico-professionale 4+2. L'indirizzo offre la possibilità di conseguire un diploma in 4 anni, che è equivalente al diploma quinquennale, e poi facoltativamente di proseguire con il biennio di specializzazione presso un ITS. Più laboratori e più compresenze. Dal primo anno uniamo le tecniche di ripresa tradizionale con le potenzialità dell'intelligenza artificiale. I ragazzi hanno già sperimentato il restyling generativo, trasformando foto reali in mondi immaginari e cambiando set e abbigliamento con un click. Le visite a mostre
come quella di Rodney Smith, alimentano la creatività, mentre con l'Uda dal tappo all'otturatore scoprono le basi della fotografia, dai tempi lunghi di posa che cancellano la folla fino ai panorami digitali di oggi. Infine, stimoliamo la manualità con progetti come l'Occhio Scatolone e riviviamo la storia del cinema mettendo in scena la prima proiezione dei Fratelli Lumière. E continuiamo a parlare allora di questo progetto di nuova istruzione tecnica e professionale. Siamo qui con Daniela Cavanna, docente di orientamento all'ITS Marco Polo di Verona. Quanto i giovani vi chiedono questa svolta, diciamo, verso il pratico anche della formazione, anche grazie a laboratori e quant'altro? Esatto, i giovani oggi hanno bisogno di una didattica che non sia più solo di lezione frontale o comunque di docenza classica nel vero senso del termine. Infatti vediamo che sono sempre molto interessanti quando li portiamo per esempio in azienda a conoscere i testimoni di impresa. Da noi al Marco Polo abbiamo avuto piacere quest'anno di ospitare per dire il presidente di Confindustria Veneto, che ci ha raccontato cosa vuol dire fare impresa e diventare imprenditori oggi. E quindi questo nuovo percorso punterà tantissimo, ha proprio un focus sul fatto di abituare i ragazzi già da subito a questo tipo di esperienza. I percorsi di PCTO, forse meglio conosciuti come alternanza scuola-lavoro, prevedono nei percorsi tradizionali un inserimento in azienda alla fine del quarto anno. Qui invece inizieranno già dal secondo anno e saranno molto intensi perché dovrebbe esserci proprio un'alternanza tra il lavoro in aula e il lavoro pratico, professionale. Quello che ho imparato a scuola poi cerco di metterlo già in pratica lavorando o comunque stando vicino a colleghi più grandi, più esperti, ad imprenditori che mi spiegano che tipo di figura posso diventare e vorrei diventare. È importante perché poi questo tipo di attività, diciamo, fuori aula permette anche di implementare le cosiddette soft skills, quindi il lavoro di gruppo, il problem solving, il fatto di rapportarsi con colleghi di età e di esperienze diverse, tutte cose che anche la scuola più evoluta ovviamente non potrebbe mettere in pratica all'interno di un percorso tradizionale, mentre così riusciamo a farlo. E aggiungerei anche conoscersi meglio, perché i giovani sperimentandosi sul campo poi riescono a capire riescono anche a capire esattamente quali sono le loro attitudini, i settori in cui riescono meglio, nei quali si sentono più sicuri. Aiutiamo anche a costruire un percorso di vita, no? Cioè il fatto che un ragazzo già a scuola abbia già chiaro che cosa può diventare favorisce anche la motivazione, favorisce il fatto di non perdere tempo, evita la dispersione scolastica, evita l'abbandono prima del tempo. Insomma, ci sono tutta una serie di fattori positivi che influenzano sicuramente questo tipo di nuovo percorso. Grazie, allora noi andiamo con l'ultima scuola che ci ha proposto alcuni video, ascoltiamo quello che ci dicono dall'Istituto Carnacina. L'Istituto Luigi Carnacina presenta 3 percorsi di filiera, 3 percorsi di diploma quadriennale, servizi commerciali con particolare attenzione al turismo, al marketing e alla comunicazione, servizi per la sanità e l'assistenza sociale per acquisire specifiche competenze per la progettazione e l'attivazione di progetti legati al singolo, ai gruppi e alla comunità. Ed infine, dal prossimo anno scolastico, il diploma quadriennale in tecnico per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Questo corso prevede la formazione di tutti i settori e una specializzazione poi nel settore della cucina, dell'accoglienza, della sala bar e vendita e della pasticceria. Questo era l'Istituto Carnacina, allora parliamo anche della, diciamo, la presenza internazionale sul nostro territorio e anche il fatto che il Veneto sia comunque molto proiettato all'estero, la necessità di conoscere le lingue più di quello che sappiamo fare ora. Assolutamente, per vicinanza geografica noi chiaramente siamo il porto d'ingresso dei paesi nord europei, no? Verona in particolare ha sempre goduto, diciamo, di questa posizione favorevole, tanto che l'Interporto di Verona è uno dei più grandi a livello europeo. E al Marco Polo lo studio delle lingue è sempre stato potenziato, importante. In questo nuovo percorso ci sarà un focus dell'inglese, soprattutto tecnico-professionale. Come seconda lingua straniera abbiamo inserito il tedesco, proprio perché le aziende chiedono personale che sappia parlare questa lingua, perché la maggior parte delle aziende sui nostri territori, non solo di Verona ma di tutto il Veneto, ha rapporti commerciali come fornitori, come clienti, sicuramente con i paesi di lingua tedesca. Poi c'è lo studio di una terza lingua straniera. Insomma, cerchiamo di dare ai ragazzi una visione che sia davvero
internazionale. Lo studio del diritto, dell'economia, di come funziona un'azienda turistica, ma anche di un'azienda di altro tipo naturalmente, fanno da contorno a questo tipo di preparazione che è davvero interessante. Lo dice una docente di tedesco, sì, ma lo insegno tedesco, esattamente. Ma anche una donna che ha lavorato in azienda. Certo, io mi occupo di orientamento da tanti anni proprio perché nella mia ormai lunga carriera professionale ho lavorato oltre 20 anni in aziende del veronese anche a livello internazionale. Quindi posso ben capire che tipo di personale potrebbero volere le aziende una volta che i ragazzi escono dagli istituti tecnici e magari dall'ITS, assolutamente. Quindi questa appunto è la nuova istruzione tecnica e professionale. Il Ministero ha dato l'ok a 171 istituti tecnici e professionali in tutta Italia per 193 corsi, e quindi sono stati ammessi anche tanti in Veneto. A Verona ce ne sono tanti, non solamente quelli che abbiamo citato, ma ce ne sono altri. Ricordo la scadenza per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado è il 14 febbraio entro le ore 20. Esatto. Noi dobbiamo chiudere, qualcos'altro da sottolineare velocemente? È una sfida grande anche per i docenti, infatti tutto il corpo docenti si sta formando proprio per cercare di rimanere al passo sia con gli strumenti tecnologici che assolutamente con un nuovo modo di fare docenza. Assolutamente. Grazie tanta Gianella Cavanna per essere stata con noi e per avercene parlato. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Alla parte tecnica e Fatti e Prospettive torna mercoledì alle 16:30 con Giacomo Biancardi. A presto. Voce
Buongiorno a tutti amici di Telepace, ben trovati al nostro spazio informativo Focus Presenti. Tanti gli argomenti anche per quest'oggi. In apertura l'attività del Papa, proprio questa mattina il messaggio all'Arcidiocesi di Madrid, ai presbiteri, ai sacerdoti, poi l'Angelus di ieri, poi la celebrazione del Cardinale Parolin a Monteberico per l'apertura del Giubileo, poi ricorderemo Monsignor Gianpietro Fasani. L'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona propone un incontro oggi pomeriggio. Ricorderemo anche Don Gianni Sgreva in questo giorno, padre Gianni Sgreva, in questo giorno in cui trasmetteremo in diretta i funerali, e poi tantissime altre notizie all'interno del nostro notiziario. E come dicevo, apriamo con il messaggio che ha inviato questa mattina la lettera in spagnolo inviata al presbiterio dell'Arcidiocesi di Madrid da parte del Papa in occasione della plenaria Convivium in corso sia oggi che domani. E nell'apertura della lettera si legge: in molti ambienti constatiamo processi avanzati di secolarizzazione, una crescente polarizzazione nel discorso pubblico e la tendenza a ridurre la complessità della persona umana interpretandola attraverso ideologie o categorie parziali e insufficienti. In questo contesto la fede, scrive il Papa, corre il rischio di essere strumentalizzata, banalizzata o relegata all'ambito dell'irrilevante. Ma invece sostiene Papa Leone, nel cuore di non poche persone, specialmente dei giovani, oggi si apre un nuovo turbamento e noi dobbiamo combattere, dice, questo turbamento. Ed ora proseguiamo con le parole del Papa. Ieri ennesimo appello alla pace lanciato al termine della preghiera mariana dell'Angelus. Il pontefice indica ancora una volta la preghiera come antidoto alla guerra. Sentiamo. Esprimo la mia vicinanza orante a tutte le vittime della violenza e del terrorismo. Auspico che le autorità competenti continuino ad adoperarsi con determinazione per garantire la sicurezza e la tutela della vita di ogni cittadino. Nei pensieri del Papa tante situazioni, da quella in cui versa la Nigeria, dove in pochi giorni 2 attacchi nello stato di Benue hanno provocato la morte di 30 persone, oltre alle 50 rapite nel raid contro 4 differenti villaggi nello stato di Kaduna. E poi Papa Leone ha ribadito, ha ricordato il pensiero a quanti stanno vivendo situazioni catastrofiche a livello naturale come il Portogallo, il Marocco, la Spagna, l'Andalusia in particolare, e poi l'Italia meridionale. In apertura di Angelus, come di consueto, la riflessione del Santo Padre si è soffermata sul Vangelo della domenica. Ieri era la quinta domenica del tempo ordinario, dove si legge l'invito del Figlio di Dio ad essere sale della terra e luce del mondo. E infatti la gioia vera a dare un sapore alla vita e a far venire alla luce ciò che prima non era. Questa gioia sprigiona da uno stile di vita, da un modo di abitare la terra e di vivere insieme che va desiderato e scelto. La vita che risplende in Gesù, il sapore nuovo dei suoi gesti e delle sue parole. Dopo che lo si è incontrato, sembra insipido e opaco ciò che si allontana dalla sua povertà di spirito, dalla sua mitezza e semplicità di cuore, dalla sua fame e sete di giustizia, che attivano misericordia e pace come dinamiche di trasformazione e di riconciliazione. Lasciamoci alimentare e lasciamoci illuminare dalla comunione con Gesù. Senza alcuna esibizione saremo allora come una città sul monte, non solo visibile, ma anche invitante e accogliente.
Al termine il Papa ha ricordato poi la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. Il tema dell'edizione di quest'anno, la pace comincia con la dignità, un appello per porre fine alla tratta. Giornata che tra l'altro cade nella festa di Santa Giuseppina Bakhita, la giovane sudanese simbolo del riscatto dalla schiavitù. Il fenomeno, stando ai dati delle Nazioni Unite, interessa, pensate, circa 27 milioni di persone, in prevalenza donne, minori, migranti e persone costrette alla fuga per via dei conflitti e dei cambiamenti climatici. Da Roma spostiamoci a Vicenza, al santuario di Monteberico, perché ieri pomeriggio il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, ha presieduto la messa solenne nel santuario mariano per l'avvio dell'anno giubilare mariano e della rinascita in occasione dei 600 anni dalla prima apparizione della Madonna. Centinaia i fedeli presenti in chiesa e anche fuori davanti al maxi schermo allestito sul piazzale. 4 i vescovi a fianco del cardinale sull'altare, Monsignor Giuliano Brugnotto, pastore di Vicenza, l'emerito di Vicenza Beniamino Pizziole, poi il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo ed il vescovo Claudio Dalla Zuana della diocesi di Beira in Mozambico. Decine di sacerdoti, un centinaio di autorità e soprattutto tanta gente comune. Il cardinale, parlando proprio di Maria, la patrona del santuario, ha detto che ci invita a lasciare parlare Dio in Cristo, ci invita a un atteggiamento di silenzio interiore che si traduce in capacità di ascolto della voce del Signore. Solo così Vicenza, il Veneto e tutti coloro che qui verranno pellegrini, ha detto, in quest'anno giubilare potranno aprire molte porte chiuse e tante storie spezzate e incompiute potranno ricominciare, facendo poi spazio a quell'uguaglianza radicale che guarisce il senso di superiorità che separa gli uni dagli altri. In mattinata al santuario del Monteberico si è tenuto il congresso mariologico mariano internazionale straordinario dal titolo Maria, Madre di Misericordia tra pietà popolare e rinascita delle comunità. Ed ora proseguiamo, veniamo a Verona, dove oggi pomeriggio si ricorderà Don Giampietro Fasani. L'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona, la DOA, propone infatti l'incontro Generiamo a DOA da 25 anni, dalle radici ai frutti, per celebrare sicuramente questo traguardo, ma anche per partire nuovamente. Al nostro telefono dovrebbe esserci il presidente di ADOA, Monsignor Roberto Campostrini. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno, grazie Monsignor Campostrini per essere collegato con noi. Cosa vuol dire oggi celebrare, ricordare il lavoro di Monsignor Fasani? Allora, certamente Don Giampietro ha dedicato la sua passione, la sua competenza e anche, credo, uno sguardo profetico legato a questa capacità di saper mettere in rete le diverse realtà che servono la carità alle persone più fragili, più deboli, che sono gli anziani, ma anche i diversamente abili, i poveri che incontriamo sulle strade. Ecco, in questo modo lui ha, pensato proprio che fare le cose insieme dà non solo una maggiore qualità a quello che si vive, a quello che si propone, ma diventa davvero un motivo di crescita proprio per la Chiesa, per la comunità diocesana e anche per tutti gli enti che poi lentamente hanno iniziato a far parte e costituiscono adesso l'associazione ADOA. Che cosa succede oggi pomeriggio a Villafranca, nel Duomo di Villafranca? Allora, prima del Duomo andremo nell'auditorium comunale per fare la memoria di questi 25 anni dell'associazione, nella quale appunto Don Giampietro si è fortemente dedicato dopo il suo rientro da Roma, dove era stato economo generale nella Conferenza Episcopale Italiana, e faremo una carrellata per ricordare questi 25 anni dell'associazione, come è nata e come lentamente si è sviluppata e quali sono i progetti che ancora cerca di tenere vivo e di
di iniziare proprio per dare maggiore consistenza a questo servizio di carità. E poi nel Duomo di Villafranca ci saranno alcune voci che ricorderanno lo stile, il lavoro, la passione di Don Giampietro, prima di tutto nella chiesa diocesana, e poi anche Monsignor Rivella ricorderà il nostro Don Giampietro nel suo servizio appunto alla Chiesa italiana nei 10 anni in cui ha svolto il delicato compito di economo generale della Conferenza Episcopale Italiana. E poi un familiare aiuterà a ricordare alcuni passaggi, soprattutto omiletici, di Don Giampietro. Questo per quanto riguarda quest'oggi, ma Adoa è una forza che è all'interno, è nata all'interno della nostra diocesi, ma che poi ha portato frutti anche fuori dalla nostra diocesi. Quali sono le novità nel vostro cammino, nel cammino di Adoa? Allora, a fronte innanzitutto della crescita degli enti che hanno progressivamente aderito all'associazione nel corso del tempo, perché ricordiamo che la fondazione 25 anni fa è partita con sole 5 figure, diciamo 5 enti che hanno dato vita a questa associazione, e adesso sono più di 50 nella nostra diocesi. E poi lentamente questo stile o questo modello, chiamiamolo così, Adoa, ha cominciato a fare notizia, tra virgolette, anche in altre diocesi. Sono già 2 diocesi, Parma e Bologna, che hanno costituito la propria Adoa diocesana, e ci sono altre diocesi che sono in questo cammino di progettazione, programmazione, di costituzione dell'associazione. Questo evidentemente ha aperto una rete molto più ampia da un punto di vista della collaborazione, del confronto, del dialogo, perché mette in rete non soltanto gli enti di un territorio diocesano come sono i nostri nella nostra chiesa di Verona, ma anche con altre diocesi, quindi anche con altre caratteristiche, altre possibilità, e come si sa, quando ci si mette in rete con realtà diverse, che possono essere più piccole o più grandi, comunque c'è una ricchezza, perché c'è il bene che viene donato che diventa una ricchezza per tutti, perché la condivisione rende tutti partecipi di questo bene donato gli uni agli altri. Grazie mille Don Campostrini, grazie, buona giornata e buon proseguimento di lavoro. Grazie mille a voi, buona giornata. Arrivederci. Passiamo ad un altro argomento. Sarà celebrato sempre oggi pomeriggio alle 15 e Telepace lo trasmetterà in diretta il funerale di padre Gianni Sgreva, passionista, fondatore dell'Oasi, della comunità Oasi della Pace in molte parti, tra cui Meggiugorie e in altre parti d'Italia e non solo. Originario di Caldiero, in provincia di Verona, padre Gianni a 16 anni entrò nella casa di noviziato di San Zenone degli Ezzellini a Treviso. Poi indossò l'abito dei passionisti, lo vediamo anche in questa foto, il 21 agosto del 65. Teologo, uomo di cultura, ebbe particolare conoscenza e devozione alla Madonna e alla memoria della passione di Gesù Cristo. La sua vita sacerdotale come passionista fu segnata e caratterizzata dall'accostamento al mondo delle apparizioni di Meggiugorie. Ebbe l'intuizione quindi di creare queste oasi, spazi di preghiera che lui chiamava cliniche specializzate per malati di cuore. Fondò la prima oasi il 18 maggio del 1987 a Priabona, in provincia di Vicenza, e poi molte altre. Marina Zerman ha intervistato proprio questa mattina alcuni membri della comunità mariana Oasi della Pace che sono giunti qui a Verona per il funerale di padre Gianni. E allora andiamo ad ascoltare la testimonianza di padre Martino dell'Immacolata, il superiore generale. Sicuramente il padre era una persona energica, una persona veramente carismatica, piena di Dio, per cui anche dalle sue parole, dalle sue predicazioni, dal suo modo di essere attirava fortemente. Ma dopo questo primo incontro così forte lui comunicava tanto, un amore per la Chiesa, un amore per l'Eucaristia, un amore per la Madonna, veramente in tutto il suo linguaggio aveva sempre questo al centro: Maria,
l'Eucaristia. E poi la realtà che si è creata un po' nell'Oasi della Pace ha una bellezza del tutto particolare. Siamo una comunità di queste nuove forme di vita consacrata in cui abitano insieme consacrati e consacrate, per cui c'è una comunione fraterna molto forte dove al centro c'è Dio. In tutte le nostre case abbiamo l'adorazione eucaristica e in tutte le nostre case cerchiamo di vivere la spiritualità mariana, e questo non solo crea una bella famiglia tra di noi, ma anche è un faro di luce per quello che possiamo dire nei confronti degli altri. Come Padre Sgreva ha pensato a una comunità proprio così definita, Oasi della Pace? Beh, in realtà il padre non aveva nella sua intenzione quella di fondare una comunità. Felicemente passionista, si è messo in ascolto di quello che la provvidenza ha voluto chiedergli, nel senso che si è trovato come condotto per mano a fondare questa nuova realtà. Per cui dopo un incontro suo personale con l'evento Medjugorje, dove in un momento di preghiera è come se si fosse sentito chiamato a donarsi totalmente a Maria, avendo detto totus tuus, è come se si fosse aperto il suo cuore alla grazia di Dio, per cui si è trovato ad accompagnare ragazzi e ragazze che in realtà volevano vivere quello che la Madonna stava chiedendo a Medjugorje, una vita semplice di consacrazione, ma dove al centro ci fosse Dio. Per cui il messaggio di Medjugorje, la pace come riconciliazione con Dio, con se stessi e con gli altri, ha trovato un po' nel cuore di questi ragazzi il focus. E ricordo che il funerale di Padre Sgreva sarà trasmesso in diretto oggi pomeriggio alle 15. Ricordo inoltre che l'intervista completa a questo padre che abbiamo ascoltato insieme con altre testimonianze andranno in onda nei prossimi giorni. Proseguiamo con un altro argomento, un altro appuntamento. Sabato scorso la comunità di Sant'Egidio ha festeggiato 58 anni di fondazione e mercoledì 11 febbraio alle 18:30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura tanti amici e le delegazioni di diverse comunità europee celebreranno questa liturgia di ringraziamento che sarà presieduta dall'arcivescovo Monsignor Vincenzo Paglia. E ricordo che questa Santa Messa sarà trasmessa in diretta ancora una volta mercoledì 11 febbraio alle 18:30, sarà trasmessa in diretta da Telepace. Ed ora veniamo a noi, perché sabato pomeriggio si è svolto qui nella nostra sede, come ogni primo sabato del mese, l'incontro con le promotrici che si è aperto, lo vediamo nelle immagini, con la Santa Messa che ha presieduto il nostro direttore Monsignor Bruno Fasani, a cui poi è seguito un momento di condivisione e di incontro. Sono sempre momenti particolari quelli che si vivono in questo incontro con le promotrici, perché è l'occasione per raccontare come sta andando avanti il cammino di Telepace, per stare insieme e per confrontarsi. Ed ora spostiamoci a Padova, per la città della Fondazione Città della Speranza. Sabato all'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, ecco l'immagine con i volontari davanti alla torre, si sono ritrovati per un momento di saluto e di ringraziamento, tra loro 30 volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Maserà, e che poi nelle scorse festività si sono resi disponibili per la distribuzione dei prodotti natalizi. Anche questa è stata un'occasione da parte del Presidente di dire grazie a tutti coloro che si stanno impegnando, e anche per spiegare le novità nell'attività di ricerca, per accompagnare i presenti a visitare alcuni laboratori di oncoematologia pediatrica della Torre e spiegandone poi il funzionamento. I volontari assieme ai ricercatori rappresentano davvero il punto nodale della Fondazione Città della Speranza, permettendo la diffusione capillare sul nostro territorio del messaggio di solidarietà, aiuto e vicinanza a tutti quei bambini, a tutte quelle famiglie che vivono situazioni difficili per malattie davvero difficili da sopportare.
Ed ora proseguiamo parlando della Fondazione Arena in vista della 103esima Opera Festival che inaugurerà il prossimo 12 giugno. Fondazione Arena di Verona è alla ricerca di diverse figure professionali per rendere possibile il più grande festival lirico d'opera al mondo. 3 mesi di spettacolo dal vivo, 1200 persone impegnate in scena e dietro le quinte. È già aperta la raccolta di candidatura per le comparse che daranno vita alla nuova produzione della Traviata, la Bohème e 2 diverse produzioni di Aida oltre a Turandot. Ci cercano persone residenti e domiciliate nel veronese, nate tra il 68 e il 78 oppure tra l'86 e il 2008. Per scoprire tutti i termini e i requisiti è possibile scaricare il bando completo e candidarsi sul sito al link www.arena.it/lavora con noi ricerca personale. Le domande debbono essere inviate prestissimo, entro e non oltre il 12 febbraio, però fino al 25 marzo è possibile candidarsi anche per il personale di biglietteria, sala, sorveglianza e annunciatori. Ed ora lo spettacolo, perché a partire da domani al Teatro Nuovo arriva uno spettacolo davvero particolare e unico con Simone Cristicchi, Franciscus il folle che parlava agli uccelli, in programma sino al 15 febbraio nell'ambito della rassegna Grande Teatro realizzata dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona in collaborazione con il Comune. Da domani e sino al 14 lo spettacolo è la sera alle 20:45, mentre domenica il pomeriggio alle 16. Al centro dello spettacolo, così come dice il titolo Franciscus, c'è appunto la follia ma anche la grandezza di San Francesco d'Assisi, la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l'utopia necessaria per una nuova umanità, insomma tanti argomenti per uno spettacolo unico. Andiamo insieme a vedere questa anteprima, questo trailer. Ci sono uomini anonimi e altri eccezionali, uomini semplici eppure rivoluzionari, uomini liberi, bruciati vivi sul rogo come eretici, cancellati dal fuoco, uomini svegli ed altri addormentati, uomini spenti o troppo illuminati, uomini che non lasciano indifferenti, uomini avanti anni luce per i loro tempi. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Ci sono uomini anomali oppure straordinari, uomini fulmini, abbaglianti come fari, leggeri come il vento, ardenti come fuoco, sognatori intermediari con l'ignoto. Uomini, profeti, scienziati, sciamani, uomini sarti che cuciono i lembi più lontani, uomini lucidi, capaci di sfidare il tempo, uomini così pazzi da cambiare il mondo. Franciscus, 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 Franciscus. Uno spettacolo unico al Nuovo a partire da domani sera alle 20:45 sino a domenica 15.
Quasi in chiusura un'altra notizia, proprio oggi è morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle, a cui ha dato preziosi contributi. Lo si è appresa questa notizia proprio questa mattina dalla comunità scientifica. Zichichi ha lavorato davvero presso grandi enti, tra cui il Fermilab di Chicago, laboratorio americano di fisica che deve il nome tra l'altro a Enrico Fermi. Poi presso il CERN di Ginevra ha guidato il gruppo dell'Università di Bologna, dal 77 all'82 è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel 78 è stato eletto presidente della Società Europea di Fisica. Zichichi era amante di Archimede, di Galileo Galilei, fu sempre sostenitore della tesi che scienza e religione possono convivere e a questo tema ha dedicato davvero tanti scritti. Con la sua scomparsa l'Italia perde uno dei suoi più noti scienziati, una figura centrale nella storia della fisica italiana del Novecento. Siamo in chiusura, ma mi preme ricordare due appuntamenti, sicuramente in diretta ai funerali di padre Gianni Sgreva oggi pomeriggio alle 15 in diretta dalla cattedrale, presieduti dal vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, e poi vi ricordo alle 16:30 l'appuntamento con Fatti e Prospettive condotto oggi da Lucio Fasoli. Gli argomenti sono molti, dalle iscrizioni alla scuola, si chiuderanno il prossimo, alla scuola superiore chiuderanno il prossimo 14 febbraio e parleremo in modo particolare dell'istituzione del 4+2 per le scuole professionali. Poi parleremo della giornata del malato imminente il prossimo 11 febbraio e di Lourdes, al quale Telepace è molto legata con l'Unitalsi, e quindi l'appuntamento è alla diretta di oggi pomeriggio alle 16:30, replicata poi alle 21:30. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Focus Presente torna anche domani puntuale alle 13:30. Buon proseguimento e arrivederci.
Da lunedì al venerdì, dalla Cappellina di San Giovanni Paolo II in Roma, la Santa Messa in diretta su Telepace. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Al Signore Gesù, testimone della misericordia del Padre, chiediamo insieme al perdono la conversione e la forza per camminare con fedeltà sulla strada della santità che il Vangelo ci indica. Riconosciamoci umilmente bisognosi della misericordia del Padre. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore,
alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dei nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Nelle tue mani affido il mio spirito. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene, seminati nei solchi di questa giornata, producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Alma Redemptoris Mater, que per via celi portamanes, et stella maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore, Virgo prius apostelius, Gabrielis amore, sumes illudame, peccatorum miserere. Come qualche giorno fa, anche oggi ritorna un messaggio molto importante, molto potente. C'è una folla sconfinata di persone che cerca Gesù, che letteralmente, dice il Vangelo, desidera anche solo toccare la frangia del suo mantello. Ma perché? Per risolvere un problema, una problematica, per avere una guarigione, per avere uno sconto alle fatiche della vita. Ma il Vangelo conclude letteralmente dicendo: quanti lo toccavano venivano salvati. Quanti toccavano lui, non il mantello. E quanti toccano lui sperimentano non la guarigione, ma la salvezza. Queste persone sono persone che sono caratterizzate da una fede ancora immatura, come può essere, per carità, senza scandalizzarci, anche quella di ciascuno di noi. Ci possono essere quei momenti in cui la nostra piccola fede sta chiedendo a Gesù, appunto, la risoluzione di una problematica che ci affligge. E quindi rischiamo che, risolto il problema, non abbiamo più bisogno di Dio. Che cos'è invece la salvezza? La salvezza è far sì che dentro ogni morte della nostra vita sia invece solo e sempre la parola di Dio ad avere la meglio, una parola di amore, una parola di vita. Sia sempre la vita ad avere l'ultima parola e mai le circostanze della morte, come avverrà alla fine della nostra vita, che non sarà solo una fine, ma sarà un nuovo inizio. Ecco, oggi diventa ulteriormente l'occasione per farci la domanda: come sia la qualità della mia fede? È una fede superficiale che si accontenta di toccare il mantello, o vuole invece entrare in comunione e in relazione profonda con Gesù, che non è una soluzione, ma è invece la salvezza?
Oggi, 9 febbraio, la Chiesa ricorda San Sabino di Canosa, vescovo. È un vescovo vissuto tra la fine del V secolo e la metà del VI. Di lui, prima dell'episcopato, non si sa praticamente nulla. Sembra che sia succeduto come vescovo di Canosa di Puglia a Memore nel 514. Lo si trova con altri vescovi nel 531 accanto a Bonifacio II nel sinodo romano di quell'anno. Oltre ad essere un campione di virtù, doveva essere molto saggio e uomo di dottrina, vista la missione di grande importanza che gli aveva affidato il Papa Agapito. Dal Papa Agapito fu inviato come capo di una commissione di vescovi nel 535 a Costantinopoli per constatare l'eresia monofisita del patriarca Antimo, la sua rimozione e la sostituzione con il nuovo patriarca Mena, che convocò un sinodo nel 536. Papa Agapito, che era giunto personalmente per evitare i conflitti, morì sul luogo il 22 aprile 536. Toccò a Sabino e agli altri vescovi continuare nell'opera, affiancando il patriarca Mena nel sinodo da lui indetto nel 536, da cui scaturì la condanna definitiva di Antimo, Severo, Zoara e dei loro discepoli monofisiti. San Gregorio Magno racconta che Sabino era solito visitare San Benedetto a Montecassino, a cui portava sincera amicizia. In una di queste visite disse a San Benedetto che era preoccupato per l'ingresso di Totila, re, negli Ostrogoti in Roma, ricevendo come risposta che Roma si sarebbe disfatta da sé per altre vie. Fu con Totila che si verificò l'episodio in cui il re barbaro in giro del meridione, in una delle sue incursioni, arrivò a Canosa e, invitato a mensa dal santo vescovo, ormai vecchio e cieco, volle provarne lo spirito profetico, offrendogli lui stesso del vino al posto del servo. Sabino, chiamandolo per nome, lo ringraziò. Anche un ambizioso arcidiacono gli preparò una bevanda avvelenata, ma il vescovo lo scoprì e disse al servo che gli porgeva la coppa: «Io berrò il veleno, ma egli non sarà vescovo». Sabino rimase incolume e l'altro proprio allora si accasciò morto. Dopo circa 52 anni di episcopato, il santo vescovo morì il 9 febbraio del 566. La città di Canosa di Puglia lo venera come suo patrono, ma anche Bari gli tributa grande culto, venerandolo come compatrono insieme a San Nicola. Bari ereditò dall'XI secolo la sede episcopale, fino allora dipendente da Canosa. In questo giorno la Chiesa ricorda anche Santa Apollonia, vergine e martire. Visse nel III secolo, dedicandosi completamente all'apostolato. Durante un massacro di cristiani fu catturata. Per la sua determinazione e per il suo coraggio dimostrato, la minacciarono di bruciarla viva. San Dionigi narra che la Vergine Apollonia, temendo di non avere le forze per sopportare una simile tortura, si gettò nel fuoco di sua spontanea volontà. Dopo aver proclamato le beatitudini, Gesù si rivolge a coloro che le vivono, dicendo che grazie a loro la terra non è più la stessa e il mondo non è più nel buio.
Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. E infatti la gioia vera a dare un sapore alla vita e a far venire alla luce ciò che prima non era. Questa gioia sprigiona da uno stile di vita, da un modo di abitare la terra e di vivere insieme che va desiderato e scelto. La vita che risplende in Gesù, il sapore nuovo dei suoi gesti e delle sue parole. Dopo che lo si è incontrato, sembra insipido e opaco ciò che si allontana dalla sua povertà di spirito, dalla sua mitezza e semplicità di cuore, dalla sua fame e sete di giustizia, che attivano misericordia e pace come dinamiche di trasformazione e di riconciliazione. Il profeta Isaia elenca gesti concreti che interrompono l'ingiustizia: dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire chi vediamo nudo, senza trascurare i vicini e le persone di casa. Allora, continua il profeta, la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Da una parte la luce, quella che non si può nascondere, perché è grande come il sole, che ogni mattina scaccia le tenebre, dall'altra una ferita, che prima bruciava e ora guarisce. È doloroso infatti perdere sapore e rinunciare alla gioia, eppure è possibile avere questa ferita nel cuore. Gesù sembra mettere in guardia chi lo ascolta perché non rinunci alla gioia. Il sale che ha perso sapore, dice, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Quante persone, forse è capitato anche a noi, si tentano da buttare sbagliate. È come se la loro luce sia stata nascosta. Gesù però ci annuncia un Dio che mai ci getterà via, un Padre che custodisce il nostro nome, la nostra unicità. Ogni ferita, anche profonda, guarirà accogliendo la parola delle beatitudini e rimettendoci a camminare sulla via del Vangelo. Sono infatti gesti di apertura agli altri e di attenzione quelli che riaccendono la gioia. Certo, nella loro semplicità ci pongono controcorrente. Gesù stesso fu tentato nel deserto da altre strade. Far valere la sua identità, esibirla, avere il mondo ai propri piedi. Respinse però le vie in cui si sarebbe perso il suo vero sapore, quello che ritroviamo ogni domenica nel pane spezzato. La vita donata, l'amore che non fa rumore. Fratelli e sorelle, lasciamoci alimentare e lasciamoci illuminare dalla comunione con Gesù. Senza alcuna esibizione saremo allora come una città sul monte, non solo visibile, ma anche invitante e accogliente. La città di Dio in cui tutti in fondo desiderano abitare e trovare pace. A Maria, porta del cielo, rivolgiamo ora lo sguardo e la preghiera perché ci aiuti a diventare e rimanere discepoli del suo Figlio. Cari fratelli e sorelle, ieri a Huercal in Spagna è stato beatificato Don Salvatore Valera Parra, parroco pienamente dedito al suo popolo.
umile e premuroso nella carità pastorale. Il suo esempio di prete centrato sull'essenziale sia di stimolo ai sacerdoti di oggi ad essere fedeli nella quotidianità vissuta con semplicità e austerità. Con dolore e preoccupazione ho appreso dei recenti attacchi contro varie comunità in Nigeria che hanno causato gravi perdite di vite umane. Esprimo la mia vicinanza orante a tutte le vittime della violenza e del terrorismo. Auspico che le autorità competenti continuino ad adoperarsi con determinazione per garantire la sicurezza e la tutela della vita di ogni cittadino. Oggi, memoria di Santa Giuseppina Bakhita, si celebra la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Ringrazio le religiose e tutti coloro che si impegnano per contrastare ed eliminare le attuali forme di schiavitù. Insieme a loro dico: la pace comincia con la dignità. Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalusia e dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali con la materna protezione della Vergine Maria. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini italiani di vari paesi. Saluto i fedeli di Melilla, Murcia e Malaga in Spagna, quelli venuti dalla Bielorussia, dalla Lituania e dalla Lettonia, gli studenti di Olivenza, Spagna, e i cresimandi di Malta. Saluto anche i giovani collegati con noi da 3 oratori della diocesi di Brescia. Continuiamo a pregare per la pace. Le strategie di potenza economica e militare, ce lo insegna la storia, non danno futuro all'umanità. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli. Auguro a tutti una buona domenica. Storie e volti, il nuovo ciclo di interviste del direttore di Telepace Don Bruno Fasani, in onda ogni domenica alle 9:25, 15:25, 19:15. Conosceremo tante persone e tante storie. Dagli
Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore del Salento alla scoperta di Seclì in provincia di Lecce. Il comune si trova a 76 metri sul livello del mare e conta 1830 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Seclì. Con gioia incontriamo il sindaco Andrea Finamore. Allora, ci presenti il comune di Seclì? Intanto benvenuti e grazie per essere qui. Seclì è una cittadina viva, una cittadina che si costruisce sulle sue tradizioni, su un'identità molto forte, una cittadina che vive di buon cibo, che vive di buona musica. Abbiamo potuto oggi ammirare i nostri cantori, Sasha, Migali e Mattia De Mattese, ma è una tradizione diffusa comunemente nella nostra popolazione. La gente è abituata a fare musica e a costruire musica fin da bambina, suonano la pizzica. È un paese che ha una storia molto importante, che è anche poco nota, ma che stiamo cercando in tutti i modi di portare alla luce e di far riscoprire a tutte le persone che vogliono avventurarsi a Seclì. Molta della storia risiede proprio in questo luogo. Sì, noi siamo nel nostro palazzo ducale, il gioiellino di Seclì. Diciamo che i monumenti più importanti per Seclì sono l'ex convento dei frati minori e questo palazzo ducale. Un palazzo che è il cuore pulsante della nostra cittadina. Abbiamo pensato in questo posto di realizzare una sala convegni, una sala mostre. Qui c'è la nostra biblioteca, degli spazi di coworking, degli spazi per fare musica per i nostri ragazzi e tutta una serie di altre attività che possono ospitare questo luogo. Ai nostri piedi abbiamo la tradizione dell'olio. Ecco, qui la nostra identità si vede ad ogni passo, basta passeggiare a Seclì per rincontrare la nostra tradizione. Qui vediamo l'olio, di lì abbiamo anche le altre vasche per raccogliere l'olio che veniva utilizzato per illuminare le strade del paese. Ma passeggiare a Seclì significa passeggiare in qualche modo in un pezzo di storia. Tra l'altro un centro storico tutto in pianura. Assolutamente sì, diciamo che siamo molto vicini al mare, non abbiamo un paesaggio collinare, siamo fortunati ad essere tutto in pianura e ci permette di guardare molto più in là nell'orizzonte. E anche uscendo qui dal Palazzo Ducale poi abbiamo un giardino niente male. Sono stati portati alla luce da poco e sono un posto che tutti ammirano, insomma tutti gli amici che vengono a trovarci da paesi vicini rimangono estasiati. Un parco che abbiamo dedicato a Isabella D'Amato, la nostra serva di Dio, che è nata in questo palazzo, che è cresciuta in questo palazzo, salvo poi dedicarsi alla clausura nel convento di Nardò. Qui abbiamo un territorio molto vasto, un territorio agricolo. Un territorio sì, a forte matrice agricola. Pensi che il comune di Seclì è grande poco meno di 9 km quadrati e siamo solo meno di 2000 abitanti, quindi puoi immaginare che la nostra storia è proprio quella, è il terreno, è la cultura. Sono i nostri nonni che hanno portato avanti questi territori e che ancora oggi vengono portati avanti dai loro discendenti. Ogni famiglia qui è abituata a produrre il proprio vino, il proprio olio, a coltivare la propria verdura. Facendo tappa a Seclì poi possiamo anche visitare gli altri paesi della zona. Diciamo che noi siamo in quella che è chiamata l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine, dei paesaggi mozzafiato, principalmente rupestri, ma abbiamo vicino Gallipoli, Nardò, insomma siamo concentrati bene, siamo organizzati bene, da qui si può raggiungere qualsiasi meraviglia del Salento. Ho visto che siete anche un'amministrazione molto giovane. Sì, io personalmente ho 31 anni, la vice sindaco ne ha 26, altri assessori e consiglieri comunali sono tutti intorno ai 30. Abbiamo abbassato di gran lunga l'età media di Seclì e Seclì ci crede molto in questo, ha deciso veramente di scommettere sui giovani che stanno tornando per cercare di dedicarsi al proprio territorio. Io stesso sono stato fuori per anni, salvo poi decidere di tornare a casa e invece che aspettare che un luogo ti dia delle possibilità, costruirle per gli altri. Lei diceva dell'importanza della musica e prima abbiamo ascoltato proprio dei pezzi di Seclì. Sì, sono le nostre pizziche. La pizzica è una musica
popolare, diffusa in tutto il Salento, e qui a Seclì abbiamo delle particolarità, la pizzica di Seclì o le canzoni di Seclì, che sono note nell'Interland per essere state prodotte qui. Una tradizione che si tramanda ancora di giovane in giovane, da anziano a giovane, quindi ancora oggi si può ammirare in qualsiasi casa il nonno che insegna la pizzica ai propri nipoti. Un paese forte anche nell'associazionismo. Abbiamo molte associazioni che sono veramente attive, che rendono vivo il nostro territorio. Penso alla Proloco, che organizza la Sagra della Carne de Cavallo, che è l'evento più grande di Seclì. Penso ai vari comitati festa che si preoccupano di organizzare le feste patronali, o alle associazioni culturali, alla nostra protezione civile. Insomma, un paese che non si ferma, che è sempre in movimento. Proprio in questi giorni stiamo ragionando con altre associazioni, con Futura 21 abbiamo fatto una serie di eventi, con il Vespa Club stiamo lavorando per realizzare un posto per il Vespa Club. Insomma, un paese che si vive tanto di associazionismo. Poi incontrerò anche il parroco e gli altri protagonisti del territorio e farò questa domanda. Inizio con lei, ma che cos'è Seclì per lei? Seclì per me è un innamoramento continuo, è il bisogno di continuare ad investire e la voglia di credere in un territorio e di farlo crescere, di dedicarsi. È casa, è la nostra famiglia ed è tutto quello che racconta bellezza. Per le persone che arrivano qui sul territorio ci sono dei B&B, com'è l'offerta riguardo il turismo? L'offerta è abbastanza coperta, abbiamo delle diverse strutture ricettive, da B&B ad alberghi a case vacanza, che vengono molto riempite nel periodo estivo. Riusciamo a vivere molto, dell'aspetto turistico durante il periodo estivo. Abbiamo una serie di attività commerciali che offrono i nostri prodotti tipici, permettono a tutti i turisti di deliziarsi con le nostre tipicità. Anche perché il mare è a pochi chilometri. Assolutamente, sono 8 chilometri circa, abbiamo molto vicino Gallipoli, Santa Maria al Bagno. Qui si può raggiungere comodamente qualsiasi punto del Salento. Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco. L'invito è quello di venire a visitare Seclì. Lasciatevi trasportare, passeggiate per le strade di Seclì, scoprite le leggende che vi racconteranno i nostri anziani e vi farete assolutamente innamorare dalla bellezza. E di leggende ce ne sono tante, no? Tantissime, tantissime. Grazie sindaco, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Seclì. Con il parroco Don Simone Napoli andiamo a presentare la comunità cristiana di Seclì. Il nostro itinerario inizia proprio da qui, dalla Chiesa Madre. Bene, ci troviamo in questo luogo dove trova le origini la comunità cristiana di Seclì. Ci troviamo presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che è l'antica chiesa madre di questa piccola cittadina che si trova nel sud del Salento. Il cristianesimo qui inizia intorno al 1100, secondo le prime documentazioni che abbiamo, e questo tempio sacro che voi potete ammirare, ecco, è frutto di un'opera di ampliamento successiva. Poi abbiamo una parrocchiale più moderna. La parrocchiale è stata costruita intorno al 1968-69 perché questo luogo non era più capiente per poter contenere i fedeli che sono aumentati nel tempo, ed è stata costruita la parrocchiale, che è molto più nuova, moderna, e conserva anche lì una struttura molto semplice, però è un luogo di preghiera dove i fedeli attingono la sorgente dei sacramenti. E a Seclì c'è forte devozione per Sant'Antonio. Sì.
Seclì vanta questo patrocinio di Sant'Antonio che è dovuto alla presenza dei frati francescani intorno alla fine del 1500. Da sempre Seclì festeggia, onora in 2 date la festa di Sant'Antonio, il 13 giugno per la solennità liturgica di Sant'Antonio con una tredicina solenne alla quale partecipano anche devoti dei paesi limitrofi, e una seconda festa che è dovuta alla mietitura durante l'ultima fase di giugno e luglio, e pertanto hanno pensato i frati dell'epoca insieme al popolo di continuare con la venerazione di Sant'Antonio da giugno fino alla fine di luglio con la festa civile, che è definita la festa di Sant'Antoni Grande, perché è una festa molto bella dove c'è la musica, ci sono le bande musicali, i concerti bandistici, la processione, in cui la comunità si sente unita intorno a Sant'Antonio, perché potremmo dire che Sant'Antonio fa l'unità a Seclì. L'altro patrono poi è San Paolo Apostolo. San Paolo Apostolo è un culto, diciamo, introdotto intorno al Settecento dal vescovo dell'epoca, che noi festeggiamo qui a Seclì nella solennità della conversione di San Paolo il 25 di gennaio, con un tempo di preparazione anche a questa festa e una processione con tutte le associazioni sia parrocchiali, con la partecipazione dell'amministrazione e un cospicuo numero di fedeli che venerano anche il patrono principale di questa comunità. Però è molto forte anche la presenza di Maria, perché qui festeggiate l'Immacolata, poi abbiamo la Madonna del Rosario. Abbiamo sia la Madonna del Rosario, questa immagine del 1700 che ritrae la Madonna del Rosario, ma soprattutto la devozione dei seclioti è riservata alla Madonna degli Angeli, che si è conservata presso il Palazzo Ducale, dovuta con questa iconografia ad una visione avuta dalla serva di Dio Suor Chiara d'Amato nella cappella del Palazzo Ducale di questa Madonna con gli angeli, che poi è stata riprodotta in questa statua che potete ammirare presso il palazzo. Come va la catechesi con i giovani? I giovani qui a Seclì abbiamo da poco iniziato con una commissione giovani, perché noi preti non riusciamo ad essere in ogni luogo. Allora insieme con loro stiamo cercando di progettare una pastorale che possa essere inclusiva anche delle loro esperienze di vita, della loro vita interiore, perché i ragazzi hanno un mondo dentro che attende semplicemente di essere scoperto. E proprio in questi giorni, durante l'assemblea parrocchiale, abbiamo prospettato loro un cammino di fede, ma anche di umanità, che possa renderli sempre più il futuro delle nostre comunità. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Credo che il messaggio più bello possiamo attingerlo dal Vangelo e dalla vita dei santi di cui questa comunità si fregia di onorare e venerare con affetto e devozione. È il messaggio che può raggiungere la preghiera che Gesù fa di essere una cosa sola in Cristo, no? Seclì, il giorno della festa di Sant'Antonio, è un comune che risplende per la bellezza, l'unità, l'amicizia, la fraternità, la condivisione, che altro non sono poi ciò che Gesù ci ha insegnato a vivere nella fraternità. E allora voglia essere il nostro augurio quello di essere una comunità che attinge dal Vangelo l'amicizia, la solidarietà e l'unità che è tipica dei cristiani. Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il Palazzo Ducale per scoprire alcune tipicità di Seclì.
Seclì anche l'itinerario del gusto merita interesse e andiamo a percorrerlo con Elena Stefani dell'associazione Prologo. Qui siamo all'interno del Palazzo Ducale e abbiamo tantissimi piatti, tutti piatti tipici. Vediamo un po', presentiamoli. Ok, abbiamo il panino dei nostri nonni con le verdure selvatiche, le cosiddette paparine. Questi nostri nonni se le portavano in campagna e facevano la loro merenda, poi a tarda sera quando tornavano a casa erano ormai ben pieni. Abbiamo i pezzetti di cavallo con i vari aromi fatti con una cottura molto lenta e poi serviti o nei panini oppure mangiati in questo modo. Tra l'altro riguardo il cavallo avete anche un'importante manifestazione. Sì, noi come Prologo sono già 25 anni che facciamo la sagra della carne di cavallo che si svolge il terzo weekend di agosto. E tanti di questi piatti li presentate lì nella... Abbiamo i pezzetti, le polpette e le braciole. Sono degli involtini di carne ripiena e vengono fatti anche quelli. Le polpette fritte e non al sugo, però pensiamo di mettere anche quelle. Vediamo un pochino quest'anno come ci possiamo adeguare. Ecco, qui le abbiamo in due versioni. In due versioni, sì. Poi abbiamo le sagne torte, la tipica pasta salentina o del paese, diciamo, che si fa in questo periodo. Poi abbiamo un altro tipo di pasta. La tria con i ciceri. È sempre lo stesso impasto, solo che viene tagliata e cotta in un modo diverso. Poi abbiamo i cecamariti, che è un altro pasto dei nostri nonni, cosiddetto pasto afrodisiaco. Rape, fagioli e pane fritto e peperoncino. Qui abbiamo tantissima verdura anche nella campagna. Anche no? nelle nostre campagne, sì, le nostre campagne sono piene di verdure, tra cui abbiamo anche i lampacioni, lì abbiamo i pomodori schiattariciati che sono la vera zuppa invernale con i pomodori d'inverno, perché cambia, sono i pomodori pendolo che mettono a stare lì a sostare l'inverno e poi vengono fatti sta zuppa con gli spunzali e i pomodori secchi, le olive leccine che sono del luogo, i fichi secchi ripieni di mandorla e i pomodori secchi. E i lampacioni come li cucinate? I lampacioni vengono puliti, lessati, ci sono varie modalità, possono essere mangiati lessi con il pepe e l'olio, possono essere fatti a frittelle con le uova, possono essere fatte delle polpette nel coniglio, nell'agnello, come vuoi. E non poteva mancare la frisella. La frisella. Abbiamo il pane e le friselle che sono con il lievito madre. Abbiamo questa bella cosa, noi non può mancare perché è un pasto unico, può essere un antipasto, può essere un pasto unico, il pasto dell'estate. Ma la frisella va pure accompagnata con la paparina, che è un'altra verdura selvatica, e la quale può essere usata sulla frisella, come la zuppa di pomodori, i pomodori schiattariciati, sempre sulla frisella. Sono delle versioni di friselle fatte in un modo più, diciamo, contadino, più nonno, più nostro. Il calore di una volta. E poi vedo tanti tipi di pane. Tanti tipi di pane. Abbiamo il pane di semola, il pane di grano duro, abbiamo la palata, pane fatto con i panini messi uno a fianco all'altro. Mo' è ritornata di nuovo perché era da un po' che non si vedeva. Erano i panini dei bambini, toccavano sti panini, li riempivano e correvano a giocare. Poi abbiamo le empille e le puccette. L'olio qui lo abbiamo anche L'olio perché... è nostra produzione. In questo caso è proprio produzione bio. Come anche il vino, no? E il vino, e abbiamo le nostre cantine che sono Greco e San Trifone. Poi qui abbiamo anche altre due cose. Abbiamo le friselline alla pizzaiola che sono uno snack, possono accompagnare anche altri piatti. Abbiamo i lupini che è un altro snack. Sono essiccati questi? Questi sono essiccati, è uno snack, è un passatempo. Poi abbiamo anche il miele, vedo. Il miele, il nostro produttore è Musardo ed è un miele locale. Ci sono altre varianti con i vari gusti, questo è il classico miele, però abbiamo altri gusti anche di miele. E voi qui avete preparato da questa mattina insieme con un'altra signora, sì, no? La signora Mirella. Perché voi vi occupate anche durante le manifestazioni? Noi siamo le due, diciamo, coadiutrici della sagra della carne di cavallo e poi ci impegniamo anche su un altro settore al di là della parrocchia, siamo sempre a disposizione di tutti. Proprio per l'amore verso Per l'amore di Seclì, sì. Ecco, una domanda che io faccio un po' a tutti quanti, ma che cos'è per lei Seclì? Seclì per me è tutto, è la mia casa, la mia famiglia, i miei amici, tutto. È vita, è piccolino, è profumato, è tutto. Vogliamo fare un invito allora ai nostri telespettatori e non solo a venire a visitare Seclì. Perché venire a Seclì? Venire a Seclì perché troveranno la tranquillità, troveranno tanto amore, troveranno tanto buon cibo e tanta accoglienza.
Noi qui siamo con le braccia aperte e accogliamo tutti. Grazie alla signora Elena e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Seclì. E adesso incontriamo lo storico Antonio Epifani. Molta della storia di Seclì è racchiusa nella chiesa di Sant'Antonio. Sì, ci troviamo all'interno di quello che è l'edificio religioso più importante per noi di Seclì per via della devozione che abbiamo nei confronti di Sant'Antonio. Questa chiesa in realtà è la rettoria del convento attiguo ed è stata realizzata intorno al 1587 dai duchi Guido d'Amato e Giulia Spinelli. Infatti questa chiesa era il luogo di sepoltura della famiglia d'Amato. Tant'è vero che nella zona presbiteriale si conserva ancora il cenotafio della famiglia d'Amato, una lastra commemorativa in cui si evince l'iscrizione di Achille Papaleo, che è stato uno degli ultimi baroni in realtà di Seclì, quando poi il feudo è stato venduto e quindi poi da Papaleo passa intorno agli anni 2000 al comune che lo compra e compra anche la residenza nobiliare della famiglia. In questa chiesa si conserva la statua di Santa Maria degli Angeli, che è tardo cinquecentesca con i due serafini, ma anche il simulacro di Sant'Antonio, che in realtà è un'opera in cartapesta del Settecento ed è dono del duca Antonio Maria Severino, perché la famiglia Severino subentra poi a quella dei D'Amato. Si conserva anche un reliquiario prezioso del 1700 con un frammento osseo del santo. Sia il reliquiario che la statua vengono portati in processione il 13 giugno e il 29 luglio. Poi abbiamo anche un altro altare, no? Sì, l'altare laterale è sempre dedicato a Sant'Antonio di Padova. In realtà la statua è un dono dei reduci della Prima Guerra Mondiale, perché i seglioti affezionati al santo vollero donare alla chiesa del convento una statua in pietra di Sant'Antonio, che in realtà sostituisce quella in legno, che era sempre del Settecento. In alto si evince un'iscrizione, un epitafio, in cui si ricorda appunto la devozione nei confronti del santo di Padova, ma anche il duca che ha commissionato l'altare. E qui nel chiostro abbiamo anche degli importanti affreschi. Sì, nel chiostro si conserva l'albero della Serafica Riforma. Noi di Seclì abbiamo uno dei pochi esempi in Salento di questa, una sorta di albero genealogico della famiglia francescana, in cui compare anche l'effigie di San Francesco e di Santa Chiara, che sono i patroni dell'ordine. Nel chiostro poi si susseguono i vari episodi della vita di Sant'Antonio di Padova e di San Francesco d'Assisi. Importante è proprio l'affresco in cui si nota l'incontro tra San Francesco e Sant'Antonio, che sancisce proprio questo legame tra il Santo di Padova e l'ordine francescano. Nella storia è stato sempre un territorio importante questo. Sì, Seclì è uno dei feudi più importanti in questa zona appunto del Salento, anche perché siamo menzionati in una delle mappe delle stanze vaticane, nei musei appunto pontifici. E sì, l'importanza di Seclì è data anche dalla presenza del convento, perché nel nostro convento poi è vissuto anche il beato Francesco da Seclì, un uomo dotto che ha scritto il Viaggio a Gerusalemme, Paragone spirituale, e proprio lui è stato uno dei fautori del culto di Sant'Antonio a Seclì, tant'è vero che ha scritto l'opuscolo in lode di Sant'Antonio di Padova. Più volte oggi abbiamo parlato del Palazzo Ducale, anche con il sindaco. Qualche cenno storico, qualche data? Sì, in realtà il Palazzo Ducale è collegato al convento perché gli affreschi che si notano nel palazzo sono della stessa mano di quelli del convento di Sant'Antonio e quindi si datano intorno al 1650 sotto il ducato di Antonio, perché Antonio, oltre ad essere il primo duca di Seclì in quanto sposa Eleonora d'Odriscoll, era anche un uomo di grande cultura e quindi volle dotare sia il convento sia il palazzo di affreschi per esaltare anche la sua valenza culturale.
Ma che cos'è Seclì per lei? Per me Seclì è tutto, sì. Ho sempre fatto il bene del mio paese perché ci tengo tantissimo e Seclì è casa, famiglia, un paese accogliente, è tutto. Grazie ad Antonio Epifani e quindi Seclì vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Seclì in provincia di Lecce. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Abbiamo un sogno semplice, 1000 cuori che scelgono di donare 1.000 euro per sostenere il cammino di Telepace. Ma anche un solo gesto, piccolo o grande che sia, può aiutarci a portare la pace ancora più lontano. Vola insieme a noi, sostienici. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo Re della gloria, eterno Figlio
il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia, in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi come Drusi. Bentornati a Santa Casa News. In questa prima settimana del mese di febbraio il Santuario ha celebrato la giornata mondiale della vita consacrata. Presenti al Santuario tutti i consacrati e le consacrate della prelatura lauretana la sera del 2 febbraio. Allora ascoltiamo quelle che sono state le parole di Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dalcin, rivolte proprio a tutti coloro che hanno scelto la vita consacrata. E mi rivolgo in modo particolare a voi consacrati e consacrati. Noi siamo nella Chiesa per un solo motivo: per stringere tra le braccia Gesù, per sentire il calore del suo amore. Tutto il resto è conseguenza. Qui è il cuore di tutta la nostra chiamata alla fede. Proprio per questo mi permetto di offrirvi 3 consegne che vengono dal cuore. 3 consegne, tra l'altro, che valgono non solo per i consacrati e le consacrate, ma valgono per tutti noi. Valgono per i presbiteri, per i battezzati, per i sacerdoti, per i seminaristi, per chiunque ha deciso di spendere la vita per il Signore. La prima consegna è questa: amate, amiamo la Chiesa. Amiamo la Chiesa riconoscendo il primato del bene comune. Ricercate il bene della vostra famiglia religiosa. Potremmo dire anche del vostro movimento,
dell'associazione di cui si fa parte, ma non perdete mai di vista il bene della Chiesa diocesana e della Chiesa universale. Ogni carisma è un dono che viene da Dio per edificare la Chiesa, non è mai un fortino da difendere. Anteporre le proprie prospettive personali o quelle di un istituto religioso, di una congregazione o del proprio movimento, dell'associazione laicale, anteporle a quelle della Chiesa sarebbe una preferenza non ordinata. E la seconda consegna è questa: tornate alle sorgenti fresche dei vostri fondatori, ritrovate in quell'acqua fresca il brivido degli inizi che vi ha fatto dire di sì a Dio. Un sì che va rinnovato oggi con realismo. Non abbiate paura di dare alla carità nuove forme conformi alle esigenze della Chiesa e del mondo di oggi. Perché la fedeltà non è ripetere ossessivamente il passato. Fedeltà è tenere acceso il fuoco della missione senza perdere tempo ad adorare le ceneri. E la terza missione, la terza consegna: siate anticonformisti per amore. Il mondo ci vuole efficienti, ci vuole famosi, ci vuole visibili, ci vuole social. Noi siamo invece chiamati a scegliere prima di tutto la fede, la speranza e la croce. Perché se restiamo ancorati a Cristo, cammineremo nelle tumultuose vicende della storia senza svenderci a compromessi. Fratelli e sorelle, la Chiesa è la nostra madre, la Chiesa è la nostra casa, è la casa che ci è data per incontrare Cristo. E allora preghiamo la Madonna della Casa, qui a Loreto, nella sua santa casa. Preghiamo la Madonna della Casa perché ci aiuti ad andare avanti sempre insieme, con gioia, tenendo tra le braccia Gesù. Lui è la gloria del suo popolo. Lui è l'unico che può colmare il vuoto del cuore. È l'unico che può illuminare ogni aspetto della nostra esistenza. La prossima settimana, l'11 febbraio, la Chiesa ricorda la giornata mondiale del malato istituita da San Giovanni Paolo II. In questo servizio vogliamo raccontarvi proprio la storia di una guarigione, la storia di un malato attraverso un'opera custodita al Museo Pontificio Santa Casa che rappresenta il momento in cui San Pietro guarisce lo storpio. Guardiamo insieme. L'arazzo intitolato San Pietro guarisce lo storpio è la parte della serie realizzata su cartoni di Raffaello Sanzio, custodita al Museo Pontificio Santa Casa. Da quei cartoni sono nate opere di straordinaria bellezza, creati con trame di fili di seta policroma d'argento e d'oro, che aiutano il credente e anche il non credente a conoscere il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. L'arazzo San Pietro guarisce lo storpio narra l'episodio tratto dagli Atti degli Apostoli, dove Pietro dice: «Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Cristo, il Nazareno, cammina». E presolo per la mano destra, lo sollevò. La scena è affollata sia a destra che a sinistra dei protagonisti. Tutta l'attenzione è rivolta a San Pietro, al miracolo in atto e verso la figura dello storpio. Tutti gli sguardi dei personaggi convergono su di loro
attratti dal momento. Solo una donna, dai tratti etiopi, guarda verso chi osserva l'opera, portando sulla testa un cesto con dentro pochi pesci e con la mano sinistra stringe la mano di un bambino. Quasi correndo, un altro bambino converge verso la scena, indicando con il dito quanto sta accadendo. Rispetto all'arazzo realizzato un secolo prima sullo stesso cartone che si trova nei musei vaticani, qui la scena si svolge non all'interno di un tempio, ma all'aperto, in un florido contesto paesaggistico tipicamente fiammingo. Gli unici elementi architettonici che, seppur molto diversi, rimandano al disegno originario sono un semiarco e 2 sezioni di colonne sullo sfondo della scena. L'altro tratto caratteristico e di grande pregio dell'arte arazziera fiamminga è dato dalla ricca trama degli abiti di tutti i personaggi, in particolare di San Pietro. Questo arazzo è esposto e visibile al pubblico nella Sala degli Svizzeri del Museo Pontificio Santa Casa. Concludiamo la nostra puntata sempre invitandovi a collegarvi con il Santuario della Santa Casa dalle vostre case per le quotidiane celebrazioni. Dal lunedì al sabato alle 7:30 del mattino la Santa Messa feriale, trasmessa da Telepace per chi di voi vive in Veneto e a Roma, da TV Centro Marche per la regione delle Marche e da Canale 21 per la regione della Campania. Sempre dal lunedì al sabato l'appuntamento alle ore 12 con la recita dell'Angelus e del Santo Rosario, trasmesso da Vatican News, da Radio Vaticana, sempre da Telepace e anche dalle vostre emittenti diocesane. Ogni domenica alle ore 10 la Santa Messa festiva, trasmessa da Telepace dalle vostre emittenti diocesane, e ogni sabato sera alle ore 21 la recita del Santo Rosario con la processione con le fiaccole, sempre trasmessa da Telepace dalle vostre emittenti diocesane. Vi ricordiamo che ogni trasmissione e ogni celebrazione trasmessa dal Santuario della Santa Casa la potete seguire anche collegandovi con il canale YouTube Santa Casa Loreto. Quali sono i prossimi appuntamenti che vogliamo ricordarvi? Questa puntata ve ne ricordiamo tantissimi. Innanzitutto il 14 febbraio l'incontro mensile con le famiglie qui al Santuario a partire dalle ore 16. È un incontro aperto a tutti. A conclusione poi ci sarà la Santa Messa e la possibilità anche di partecipare al Rosario del sabato sera. Il 26 febbraio l'incontro di spiritualità per tutto il clero della Regione Marche qui al Santuario, con un tempo di spiritualità, un tempo anche di catechesi, per concludersi poi con la preghiera dell'Angelus all'interno della Santa Casa. Le informazioni le trovate nel sito del Santuario e anche le modalità di iscrizione. Vogliamo anche ricordare a tutte voi famiglie dal 6 all'8 marzo il ritiro di Quaresima, proprio a voi dedicato in questo tempo forte della nostra fede. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione le trovate sia nel sito del Santuario www.santuarioloreto.va o nel sito della pastorale familiare www.loretofamily.it. E sempre dal 6 all'8 di marzo c'è una nuova opportunità, questa volta rivolta ai giovani dai 19 anni ai 30, 3 giorni di ascolto della parola di Dio al centro Giovanni Paolo II Christus Vivit di Montorso, che sarà guidato dalle suore apostoline che in questi anni hanno accompagnato e guidato i giovani che venivano al santuario per fare un'esperienza di servizio e di spiritualità.
Tutte le informazioni di tutti gli eventi che avvengono nel santuario le trovate sempre nel sito, ma anche collegandovi con tutte le nostre pagine social e soprattutto richiedendo nelle vostre case la rivista ufficiale del santuario, il messaggio della Santa Casa. Anche per questa settimana è tutto, noi ci diamo appuntamento alla prossima per una nuova puntata di Santa Casa News. Arrivederci. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. A 70 anni dalla sua nascita, la storica colonia Eni di Borca di Cadore riapre in inverno in vista delle Olimpiadi 2026 e si trasforma in villaggio alpino. I volontari dell'ANA, dice il responsabile del coordinamento operativo Milano Cortina, protagonisti nel segno dello spirito di servizio. Tradizione alpina, identità cittadina, linguaggi artistici pienamente rappresentati nel manifesto e nella medaglia della Dunata Nazionale di Genova. A conquistare la giuria con i suoi elaborati è stato Omar Giacomelli. A Torre Vanga, a Trento, un'esposizione racconta il forte legame tra alpini e alpinismo attraverso 12 figure emblematiche, fotografie storiche, documenti e testimonianze in un percorso di valori e memoria prorogato per tutto il 2026. Ai piani di Bobbio si è disputato il primo campionato nazionale ANA 2026, titolo tricolore nello sci di fondo a Fabio Pasini, sezione ANA Bergamo. Ottima l'organizzazione del gruppo di Barzio nell'anno del suo centenario. Il grande edificio della colonia tace. I suoi vasti saloni dormono nel silenzio invernale. Si riapriranno ai primi giorni A distanza di 70 anni, quella stessa colonia, Borca di Cadore, torna a riaprire le porte nel periodo invernale e lo fa trasformandosi in occasione delle Olimpiadi 2026 in villaggio alpino. La struttura, immersa in oltre 120 ettari di bosco che durante l'estate ospita parrocchie e gruppi scout, è stata infatti messa a disposizione in forma gratuita dall'attuale proprietà per ospitare anche i volontari dell'ANA che in tempi record l'hanno ripulita e preparata all'uso. Devo dire che intimamente speravo che non andasse avanti questa cosa qui, perché è una follia, però devo dire nel giro di pochi giorni sono riusciti a mettere a posto un bene come questo che insomma in parziale disuso da tanto tempo, che veniva usato solamente in estate. Devo dire, per noi è anche motivo di orgoglio questa cosa qui, questo aspetto, insomma, che ci sia l'ANA, che ci sono gli alpini, ecco. Quindi devo dire, non c'era un motivo per dire no, ecco, questo è il fatto.
Il villaggio, oggi albergo diffuso Corte delle Dolomiti, fu costruito nel 1957 per volere di Enrico Mattei, presidente e fondatore di Eni. Quando l'architetto Gellner chiese al suo committente se il villaggio si dovesse vedere dalla strada, Mattei rispose: no, non è così che facciamo comunicazione, questo lo faccio per i miei dipendenti. Un fare senza proclami per le esigenze del momento, proprio come fanno gli alpini che anche in questa occasione hanno risposto presente. Sono ben rodati, sono persone che hanno già hanno dato tanto, quindi conoscono il loro mestiere e ancora una volta sono scesi in campo per dare, quindi posso dire che noi in questo momento con questa discesa in campo prendiamo il meglio, l'eccellenza di tutta questa esperienza sulle montagne, quindi i volontari alpini rappresentano un protagonista molto importante di tutti questi eventi, anzi grazie, e anche lì c'è un forte spirito di appartenenza alla squadra Stato e bisogna questo assolutamente riconoscerlo e tutti gli devono essere grati. È chiaro che un manifesto deve colpire ed è importante che sia ben visibile anche per tutti quanti gli alpini. Il lavoro presentato dal primo luogotenente degli alpini in riserva, Omar Giacomelli, ha sì questa caratteristica, oltre a tutte quelle richieste. Per questo è stato scelto, tra i diversi elaborati presentati al concorso per la realizzazione del manifesto e della medaglia della Dunata Nazionale, che si terrà a maggio a Genova. Sono arrivati 59 elaborati e 29 medaglie, è stato un lavoro un po' certosino, un po' lungo, comunque ce l'abbiamo fatta. La progettazione grafica e artistica ha sempre accompagnato il cammino di Giacomelli, non un semplice hobby, ma una forma di espressione parallela fatta di studio, rispetto della tradizione e attenzione alla credibilità storica e simbolica. Restituire attraverso il linguaggio dell'arte qualcosa a un mondo, quello degli alpini, che lo ha formato come uomo e come militare. Ecco la motivazione che gli ha fatto decidere di candidarsi. Un progetto unitario il suo, capace di raccontare Genova e lo spirito alpino attraverso due linguaggi diversi, ma perfettamente coerenti tra loro, essendo lo stesso Giacomelli vincitore anche del concorso per la medaglia ufficiale della Dunata. Il manifesto è caratterizzato da un'anima metà tra il classicismo illustrativo e la grafica celebrativa contemporanea. La lanterna di Genova irradia i colori della bandiera italiana sul mare e sulle montagne, a rappresentare la doppia anima della città. In primo piano il cappello alpino di un reduce di Russia, il tutto con uno stile vintage in chiave attuale, mantenendo solennità e rispetto per l'evento. La medaglia commemorativa adotta invece un linguaggio più classico e istituzionale. Il volto di Cristoforo Colombo, la lanterna di Genova, il cappello alpino. Sul retro lo stemma della città, perfettamente integrato con quello dell'Associazione Nazionale Alpini. Alpini Alpinisti è il titolo della mostra ospitata nella suggestiva cornice di Torre Vanga a Trento, promossa dalla sezione ANA di Trento in collaborazione con la SAT e il Comando Truppe Alpine. Un'esposizione dedicata al profondo legame tra il mondo dell'alpinismo e il corpo degli alpini. Un legame fatto di valori condivisi, coraggio, spirito di sacrificio e amore per la montagna, il tutto raccontato attraverso 12 alpini alpinisti. 12 personaggi, 12 cime, quindi di 12 storie di queste persone che sono riusciti attraverso imprese particolari, alcune anche veramente rimaste nella storia, negli annali della storia dell'alpinismo, quelle che sono le storie più belle delle nostre cime, non solo quelle dolomitiche. Abbiamo cominciato dall'Adamello e finiamo con l'Everest, quindi monti così lontani ma così veramente misteriosi e altrettanto belli. Abbiamo voluto anche parlare di Meteomont grazie appunto alla collaborazione del Comando Truppe Alpine che ci ha messo a disposizione molto materiale. Attraverso il Meteomont siamo arrivati così a parlare di soccorso alpino e poi per finire alla Scuola Militare Alpina a cui abbiamo dedicato una parte di questa mostra, perché è la storia di quei quadri ufficiali, sottufficiali che per anni si sono formati e che invece adesso è riuscita a mutare la propria fisionomia, la propria natura, dedicandosi al mondo dello sport. Fotografie d'epoca, documenti d'archivio, oggetti storici, testimonianze dirette. L'allestimento propone un percorso coinvolgente che racconta imprese, esperienze e storie straordinarie di uomini e montagne, in cui non poteva certo mancare il rifugio Contrin. Il Contrin è la città, la patria degli alpini, quindi Alpinopoli, quella che si chiamava Alpinopoli. Abbiamo voluto immortalarla
attraverso la ricostruzione in scala del nostro piccolo rifugio, e qui così rivedere ogni volta che vogliamo e che veniamo a visitare questa mostra, questo nostro bellissimo rifugio. L'apertura della mostra Alpini ed Alpinisti, in un primo tempo visitabile fino al 31 dicembre 2025, è stata prolungata a tutto il 2026 grazie ad un rinnovato accordo tra la provincia di Trento e la locale sezione ANA. Grazie alla collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, che è l'ente proprietario di questa bellissima struttura storica, abbiamo ottenuto il contratto di comodato con un rinnovo fino al dicembre del 2028, quindi sicuramente potrete ammirare questa nostra mostra fino a tutto il 2026. Nella splendida cornice dei Piani di Bobbio, stazione sciistica lecchese situata nell'altopiano lombardo condiviso dalle province di Bergamo e Lecco, si è svolto nel fine settimana il primo campionato nazionale del 2026 dell'Associazione Nazionale Alpini. Questa è la nostra cornice, le nostre montagne. Piani di Bobbio è una delle località che è sempre stata sede di competizione per l'Associazione Nazionale Alpini. Abbiamo una grande, forte squadra anche di allenatori a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda questa disciplina, e dunque siamo onorati e ringraziamo la sede nazionale che ci ha concesso di poter organizzare questo 89esimo campionato. Dichiaro ufficialmente aperto l'89esimo campionato nazionale di sci di fondo. Il campionato nazionale di sci di fondo, il più longevo fra i campionati sportivi dell'associazione, è giunto alla sua 89esima edizione, che ha visto organizzatore e protagonista il gruppo di Barzio, che quest'anno festeggia il suo 100° compleanno. 100 anni del gruppo di Barzio, ed è importante per loro, importante per la sezione di Lecco gratificare anche i gruppi che arrivano a questo traguardo. Oltre 250 gli atleti al via, con un'importante novità per quanto riguarda le classifiche. Quest'anno abbiamo introdotto la premiazione olimpica anche per i soci aggregati e amici. Via! Sono partiti i primi atleti del campionato italiano ANA 2026 di sci nordico. Abbiamo tanti aggregati iscritti alla protezione civile, quindi è un riconoscimento che portiamo anche a loro. Titolo di campione italiano 2026 al plurimedagliato Fabio Pasini della sezione di Bergamo, che con il tempo di 23 minuti 53 secondi e 42 centesimi ha concluso la gara di 10 km davanti a Francesco Rossi e Cristian De Lorenzi della sezione valtellinese, staccati rispettivamente di 1 minuto e 15 secondi Rossi e 1 minuto e 29 secondi De Lorenzi. Per la classifica aggregati, con il tempo di 27 primi e 35 secondi, il titolo di campione nazionale è stato assegnato a Guglielmo Giuliano della sezione Mondovì.
Bentrovati a tutti voi cari amici in questo nuovo appuntamento con fatti e prospettive in questo lunedì 9 febbraio. Ecco quali sono gli argomenti dei quali parleremo in questa puntata. La 34esima giornata mondiale del malato che si celebra tra 2 giorni, mercoledì 11 febbraio, ne parleremo tra pochissimo qui in studio. Poi la musica per tutti, un progetto dell'associazione Musica Solidale, partita da Verona, tanto aiuto in Africa e da poco attiva un progetto anche qui nella nostra città per insegnare musica gratis a persone che hanno un particolare bisogno, ma poi anche a tutti i cittadini. E infine parleremo del progetto Istruzione Tecnica e Professionale 4+2, la proposta di alcune scuole di Verona, e avremo qui in studio una docente. Ma come già anticipato parliamo della giornata mondiale del malato e anche dell'Unitalsi. Oggi lo facciamo con 2 ospiti che ci hanno raggiunto in studio: Don Flavio Bertoldi, incaricato del servizio alla pastorale della salute della diocesi di Verona, e Raffaello Ferrari, presidente dell'Unitalsi di Verona. Ben trovati. Grazie dell'invito. Che già conosciamo entrambi molto bene, noi felicemente in questa occasione a febbraio, in vista dell'11 febbraio, giornata mondiale del malato, 34esima edizione, parliamo di questo argomento. Lo facciamo perché nel Santuario Madonna di Lourdes ci sarà un evento importante, anzi numerosi eventi, e lo facciamo perché il Santo Padre vuole rimarcare l'importanza di questo momento, di questa giornata, e l'ho fatto con un messaggio. Ma intanto, Don Flavio, questa giornata che si celebra da tanti anni, perché era importante mettere il malato al centro? Ma le cose importanti nella nostra vita le festeggiamo una volta all'anno, penso al compleanno, penso all'anniversario del matrimonio. Una volta all'anno la Chiesa mette al centro e all'attenzione delle comunità cristiane il mistero, lo chiamo così, della sofferenza, perché è un qualche cosa che prima o poi bussa alle porte delle nostre case, colpisce qualche persona che deve affrontare il dramma della sofferenza e del dolore, e assieme a queste persone attorno c'è una famiglia, non si ammala un ammalato, si ammala una famiglia. La giornata mondiale vuole avere questa attenzione nei confronti anche di tutti coloro che curano, che si prendono a cuore, quindi medici, infermieri, cappellani degli ospedali, tutti coloro che spendono la loro vita a servizio della sofferenza, perché la sofferenza non sia solo un limite, ma possa essere anche diventare un'occasione per crescere anche nella fede. Naturalmente quando una persona affronta la malattia, che a volte arriva lentamente, alle volte in modo improvviso, sconvolge una vita, e quanto diciamo, è facile parlare poi quando ci si trova dentro, e quando si trova dentro un familiare le cose cambiano. È tanto difficile, io ho a cuore una persona che sto seguendo da tanti mesi, e la sofferenza segna la vita di questa famiglia. E la fede è un grande aiuto, però devo essere anche onesto e dire che la fede non immunizza, non è un'assicurazione. Anche l'uomo di fede, per quanto grande possa essere, nel momento della prova e della sofferenza si fa tanti perché, si mette in discussione, e il primo che a volte mettiamo in discussione è Dio. Con qualcuno dobbiamo prendersela, quindi questo Dio perché, e ci sono quei perché che tutti ci poniamo che rimangono senza risposta. L'amore di Dio si capisce nel tempo, non abbiamo le risposte a tutto. E il Santo Padre, il Papa Leone XIV, cerca di dare una chiave di lettura anche per affrontare questi momenti particolari. Lo ha fatto anche quest'anno con un messaggio molto toccante che riporta la figura del Samaritano, e qui ci riporta alla compassione e anche all'incontro fatto con questa persona. Sì, Papa Leone in questo messaggio, che poi è mettere a fuoco, proprio come già hai detto, la parabola del Samaritano, e ci fa capire come Gesù non offra una teoria sull'amore, ma una scelta concreta. Un uomo ferito per strada, un altro che si china, olio, vino, una locanda dove viene accolto. E in questo intreccio di sguardi, di mani, di tempo speso per qualcuno malcapitato, è in questa modalità
Un passaggio del Santo Padre dice questo e mi ha colpito: viviamo immersi nella cultura della rapidità, dell'immediatezza, della fretta, ma anche dello scarto e dell'indifferenza. Quell'indifferenza invece che non ha utilizzato il samaritano, ma che oggi spesso questa società, diamo colpa alla società, forse sbagliando un po', e ci porta ad essere indifferenti alle persone che hanno bisogno. La compassione è proprio l'arte di saper rallentare il tuo cammino. Noi siamo tutti sempre di corsa, passiamo oltre, no? La compassione è l'arte di chi non ha più sempre qualcosa da fare di più urgente. Viviamo questa società, come ci hai ricordato, di corsa, di fretta, distratta, e ci difendiamo pensando che sia giusto così. In realtà il dolore ci rallenta e dobbiamo avere la capacità di fermarci. L'altro non è un ostacolo, ma è un appuntamento, e solamente se noi rallentiamo. Cosa ha fatto quello che chiamiamo il buon samaritano alla fine? Prima ancora di aiutare, l'ha guardato, si è accorto, è sceso. Quindi avere il tempo di fermarci per cogliere le persone accanto a noi. In un altro passaggio parla che l'emozione profonda della compassione spinge all'azione, e questo fa la differenza. Il Santo Padre ci invita sempre a questo, che non rimanga un sentimento lì, ma che possa portare frutto. Certo che non viviamo, l'amore non è fatto di buone intenzioni, di sentimenti, ma è fatto di gesti concreti. Il samaritano è un esempio, ma anche nella nostra diocesi abbiamo tanti esempi di persone che ogni giorno in silenzio, senza finire sui giornali, dedicano e spendono la loro vita per gli altri. E Raffaello, Presidente dell'Unitalsi, quanto questo lo vedi anche nella vostra associazione, una delle realtà che si spende proprio per le persone che hanno bisogno, e quanto vedi le persone trasformarsi, i malati ma anche coloro che vivono la realtà con il volontariato? È un valore che non è quantificabile. Si vedono delle persone che vengono in pellegrinaggio, per dire, e dicono cosa avrò da fare, cosa dovrò fare, cosa saprò dare, e quando si ritorna dal pellegrinaggio spesso viene detto: è stato più quello che ho ricevuto che quello che ho dato. È un arricchimento grandissimo quello che noi riceviamo quando ci mettiamo a fianco delle persone fragili, delle persone in difficoltà. Prendiamo esempio dalla figura del buon samaritano, come si diceva prima. E una cosa che mi piacerebbe sottolineare di questo buon samaritano è che non è né un sacerdote né un prete, ma è un laico, diciamo così. È una persona come tanti volontari nostri, di noi, che si prestano e si prendono cura delle persone, che non è solo durante il pellegrinaggio, ma che poi è anche tutto l'anno, magari con familiari, però nelle comunità parrocchiali, e questo è quello che ci dà gioia, che ci dà particolarmente viva il nostro servizio, la nostra associazione. L'Unitalsi è una delle realtà, come dicevamo, a Verona, che si spendono per i malati e per le persone fragili, e tutto un po' coordinato dalla Pastorale della Salute che ti trovi a dirigere. Ecco, come funziona e quali sono i vostri servizi? Allora, e come la Pastorale della Salute l'ho presa in mano un anno fa, e ci piacerebbe tanto arrivare a creare un'aggregazione, un tavolo attorno al quale riunire tutte quelle associazioni, tutte quelle agenzie. A Verona sono tante, non le conosciamo nemmeno tutte, che si dedicano al mondo della sofferenza. Penso ai Down, penso ai ciechi, penso alla Grande Sfida, penso all'Unitalsi. Accanto a queste ce ne sono tante altre. L'idea nostra sarebbe quella di riuscire a confrontarci, più che altro ascoltarci, perché tutti abbiamo da imparare gli uni dagli altri, e riuscire a mettere una rete di solidarietà, tenendo conto che il compito non è solo è della comunità cristiana. Ogni battezzato dovrebbe percepire quel comando di Gesù: annunciate il regno di Dio, curate gli infermi. Quindi siamo tutti come battezzati in missione, e soprattutto verso le persone, chiamiamoli gli ultimi, coloro che soffrono, che spesso la società preferisce a volte non vedere.
Anche il vescovo Domenico Pompili ha sottolineato quanto a Verona siamo fortunati, per così dire, perché tanti anche istituti religiosi si occupano di assistere le persone in fragilità, quindi tante associazioni che qualcuno conosce perché le ha vissute direttamente, ma qualcun altro no, perché hanno poca pubblicità, ma diciamo, questo crea veramente un substrato importante. Verona è ricca, a questa rete. Se Verona togliamo il volontariato e la solidarietà, credo che tante cose rischiano di finire. Invece l'entusiasmo delle persone, chi mosso da fede, chi mosso da tanta generosità, fa sì che si viva quel messaggio che ha portato Gesù. Dio in Gesù è sceso nel mondo ad asciugare le lacrime dell'umanità, a donare un futuro pieno di speranza. La sofferenza e il mistero del morire non è l'ultima parola sulla vita di nessuno. Una parola ancora sull'importanza e l'attenzione da avere verso i familiari e gli operatori. Sono in tanti, alle volte sono diciamo anche in pochi per i malati che avanzano come numero, e c'è una sofferenza perché una persona si fa propria, nel caso del familiare naturalmente ancora di più, ma anche nel caso degli operatori sanitari. Ecco, infatti la giornata del malato, così conosciuta come del malato, non è solo al centro il malato che è importante, ma quando diciamo giornata del malato diciamo anche tutti coloro che ruotano attorno al malato, perché il malato c'è l'infermiere, c'è il medico, c'è il cappellano dell'ospedale, ci sono tante figure che si spendono e speriamo che si spendano sempre di più, non solo con la tecnica ma anche con tanta umanità. L'ammalato avverte se chi è vicino ha umanità o se chi è vicino sta facendo una prestazione. L'ammalato è una persona, la prestazione cura la malattia. Il malato è una persona e dobbiamo mettere al centro la persona, non la malattia. Tu conosci anche tanti medici, avresti voluto portare anche un medico o due? Avremo occasione di coinvolgere, magari in qualche altra occasione, come pastorale della salute, altri medici e infermieri, volentieri. E l'11 febbraio, mercoledì 11 febbraio, giorno della Beata Vergine Maria di Lourdes, e la diocesi di Verona propone, come in altri anni, una giornata particolare al santuario Madonna di Lourdes. E quindi, Raffaello, voi come unità si sarete un po' protagonisti, nel senso che porterete i vostri malati con i volontari e sarà una giornata speciale. Ecco, raccontaci un po' come sarà, come si svolgerà. Sì, saremo presenti come tanti altri anni precedenti al santuario, e ci è dato modo dai padri stimatini di animare un po' quello che è la giornata che è mercoledì 11. All'inizio della giornata con la Santa Messa delle ore 8, poi ci sarà un'altra messa alle 9:30, alle 11 come si diceva prima con il nostro vescovo Domenico, e nel pomeriggio alle ore 16 ci sarà l'esposizione del Santissimo, l'adorazione, Santo Rosario, e poi alle 17 la messa con il nostro Monsignor Zenti Giuseppe. Ecco, noi siamo presenti, come dicevo prima, da tanti anni, e i padri ci danno la possibilità di fare una raccolta particolare durante queste celebrazioni, dove noi distribuiremo delle buste, dove raccogliamo delle offerte che ci permettono di aiutare soprattutto le persone in difficoltà e che hanno il desiderio proprio di vivere questo momento. Per tanti malati, per tante persone fragili, ritornare a Lourdes è una ricarica spirituale ma umana, soprattutto perché si sentono accolti, coccolati, e questa è la cosa che a noi ci gratifica molto, e queste offerte ci permette di far questo. E poi raccomandati dal Vescovo Domenico di poter aiutare anche tanti giovani a partecipare, perché è importante seminare in questi giovani quello che è una sensibilità verso la fragilità, che ne avremo sempre di più, perché la società invecchia e c'è un cambio generazionale che viene sempre meno. Di conseguenza speriamo appunto che sappiamo seminare bene questo aspetto. E Don Flavio, volevi aggiungere qualcosa? No, invito in modo particolare i miei confratelli, se hanno questa sensibilità, se riuscissero a captare
dei giovani. Io penso che se in ogni parrocchia riuscissimo ad agganciare un ammalato, ma non per far proselitismo, perché la migliore pubblicità del pellegrinaggio a Lourdes la fa chi torna a casa e l'ha vissuto. È un qualche cosa sempre di indescrivibile. Sono quelle cose belle che provi, ti fanno bene allo spirito, ma ti fanno bene anche a quella ricerca. La fede è cercare sempre, lo vediamo nei giovani che vengono, lo vediamo in chi viene per la prima volta, e la frase è sempre quella: è più quello che ricevo di quello che pensavo di dare. Visto che parlate di giovani, e fra l'altro forse la settimana prossima avremo dei giovani qui per far raccontare anche a loro la loro esperienza, e veramente queste possibilità non sono tanto pubblicizzate sui social, nel senso che i giovani vedono ben altro. Eppure qui anche voi dite una parola ciascuno su quello che i giovani qui vivono in modo profondo e hanno la possibilità di sperimentarsi su un ambiente di vita che non frequentano spesso, se non che magari hanno il nonno a casa o forse il nonno non c'è più, ma qui proprio anche persone che non sono loro familiari, che hanno una buona parola e quindi immersi in una settimana straordinaria. Tutti i giovani che sono venuti in questi anni, e come diceva Raffaello, si semina, rimane in qualcosa. Il viaggio a Lourdes prima o poi è quel seme che prima o poi porta frutto, non rimane mai senza. Magari non lo vediamo subito, ma i giovani che vengono sono contenti di aver avvicinato questo mondo della sofferenza e anche di riscoprire Maria. È difficile che i giovani dicano un rosario, però lì si riscopre anche la valenza di certe preghiere che le pensiamo sempre in funzione della figura anziana. Anche i giovani sanno pregare e sanno esprimere una grande generosità. Non sono tutti balordi, Anzi, questo ambiente aiuta a sviluppare elementi che magari tante volte non succede. Raffaello, ma c'è bisogno anche dei giovani, cosa fanno lì? C'è bisogno di forze, di braccia forti, e giovani che spingono le carrozzine, non vengono lì solamente per meditare, ma per fare qualcosa di molto pratico. Guarda, intanto la presenza dei giovani è qualcosa di particolare quando all'interno di un pellegrinaggio c'è un bel gruppo numeroso di giovani. Anche le persone che partecipano rimangono meravigliate di questo fermento, di questa, diciamo, mettersi in gioco da parte loro, che diciamo sempre che i giovani sono scapestrati, che non hanno diciamo valori così. Invece non è vero, non è vero. E abbiamo bisogno di forze giovani, però abbiamo bisogno della presenza, non solo di forza, una presenza attiva. E anche vedo che ci sono dei giovani che assumono proprio dei cambiamenti particolari quando avvicinano un anziano, avvicinano un ammalato, avvicinano persone che e poi ricevono delle carezze, ricevono veramente dei sorrisi, dei gesti belli che rimangono nel loro cuore. Allora sì, la forza giovane, però soprattutto la presenza, non tanto sotto l'aspetto della forza, ma proprio di esserci, perché è qualcosa di vivo, di importante. Allora, stiamo parlando proprio del pellegrinaggio diocesano con l'Unità, il pellegrinaggio appunto della diocesi di Verona a Lourdes la settimana dopo Pasqua. Raccontaci un po' meglio le date e come è possibile iscriversi se qualcuno fosse interessato. Beh, allora le date sono in treno dal 6 al 12 aprile, la settimana dopo Pasqua, in treno, e invece con l'aereo dal 7 all'11 sempre aprile, cioè un giorno in meno, perché il viaggio già in treno è già pellegrinaggio. Quando ci si ritrova al mattino presto alla stazione di Verona, già da lì iniziano intanto con i saluti, proprio persone che le rivedi dopo un po' di tempo, con tanti saluti, tanti abbracci, e si parte, e questo è già pellegrinaggio. Poi anche noi stiamo organizzando, appunto, abbiamo già riempito un aereo, siamo già verso la metà del secondo aereo. Il treno ci vuole un po' più di tempo perché abbiamo i capigruppo che si stanno prodigando per poter iscrivere persone e raccogliere appunto le adesioni. E poi, come nostro punto forza, abbiamo anche la nostra segreteria qui nella sede del centro pastorale giovanile, dove c'è la nostra segreteria. Dunque si possono trovare un po' ovunque.
i nostri capigruppo si sono impegnati a portare nelle parrocchie le locandine dove già ci sono dei riferimenti importanti per quello che riguarda le iscrizioni. Da parte mia, da parte nostra, raccomandiamo questo cammino, perché è un cammino importante che segna anche tante vite, e vediamo che anche già nelle nuove iscrizioni ci sono delle persone che hanno il desiderio di venire e persone che hanno il desiderio di ritornare dopo tanti anni. Questo è bello, questo è molto bello. Perché proprio si risveglia qualcosa di grande. Un riferimento, una mail, un numero di telefono, qualcosa? Allora, la mail è verona@unitalsitriveneta.it. Non chiedermi il numero del telefono, che non me lo ricordo. Va già bene la mail, o altrimenti cerchiamo Unitalsi Verona su internet, lì ci sono tutti i riferimenti. Don Flavio, una parola anche per te su questo, sempre il microfono vicino. Tu hai fatto tanti pellegrinaggi e vedi veramente anche tu giovani crescere grazie a questa esperienza, mantenere i contatti anche una volta tornati a casa e continuare su questo percorso. Allora, dobbiamo ringraziare, all'interno dell'Unitalsi abbiamo anche un vice assistente che è Don Matteo Selmo, che si sta spendendo e dando da fare. Lui è ben più giovane di me, ha delle bellissime iniziative e cerca di portare avanti il pellegrinaggio che non termina a Lourdes ma continua nel cammino di vita dei giovani. E i giovani in particolare, a mio modo di vedere, quando vivono questa esperienza di avvicinare un loro coetaneo o coetanea in carrozzina, di avvicinare un adulto che sta soffrendo da tempo, tornano e sanno dare proporzioni nuove al loro cammino di vita. Cioè la sofferenza ci aiuta a reimpostare la nostra esistenza su valori alti. Grazie tante. Allora io ricordo infine la giornata mondiale del malato l'11 febbraio. A Verona sarà festeggiata con una Santa Messa alle 11 al Santuario Madonna di Lourdes, presieduta dal Vescovo Domenico, poi altri momenti di preghiera alle 12 l'Angelus e la supplica alla Madonna di Lourdes, poi alle 16 adorazione e recita del Santo Rosario, alle 17 la Santa Messa presieduta dal Vescovo Emerito Monsignor Giuseppe Zenti. Io ringrazio tanto per essere stati con noi oggi a Don Flavio Bertoldi e a Raffaello Ferrari. Buon lavoro per questa giornata, buona giornata intanto mercoledì. Se può dire, fare un annuncio per quanto riguarda il pellegrinaggio, no? Io ho un po' un mio slogan: se hai qualche sofferenza, se sei malato, vieni con noi a Lourdes che tornerai guarito, che non è la guarigione fisica solo, ma proprio anche una speranza in più per quanto riguarda anche tante cose che a volte, vedendo persone più in difficoltà, ci si rende conto che le nostre le difficoltà personali magari sono piccole, sono futili, ecco. Hai fatto bene a ricordarlo, grazie tante, grazie Raffaello. E allora a presto, alla prossima. Noi cambiamo argomento e parliamo adesso del progetto La musica per tutti. Imparare a suonare uno strumento o a cantare senza alcun costo, in un contesto educativo e inclusivo. È l'obiettivo di questo progetto, La musica per tutti, dell'Associazione Musica Solidale. Tra qualche istante avremo con noi il presidente, un'associazione giovane nata 5-6 anni fa, e vogliamo sentire adesso due ragazzine che abbiamo incontrato i giorni scorsi, che stanno frequentando questo progetto, stanno imparando a suonare il violino. Mi chiamo Vittoria e vengo qui a Musica Solidale per suonare il violino, mi piace molto suonarlo e per me è una nuova esperienza, diciamo, perché sono appena arrivata. Mi trovo bene in compagnia dei miei compagni, sono felice, diciamo. Mi piace venire qui. Io diciamo che vengo una volta alla settimana a queste lezioni private e diciamo che io ho sempre voluto suonare il violino, ma non ho potuto trovare dei corsi che sono adatti per me, perché diciamo che avevo la voglia di suonare, ma diciamo che allo stesso tempo magari facevo qualcos'altro, per esempio facevo altri sport, eccetera. Mi sono trovata molto benissimo, molto bene, ho anche creato delle amicizie inaspettate, meravigliose, e soprattutto con la professoressa che mi insegna. Io ci tengo molto a lei perché diciamo che mi ha insegnato tante cose, a parte anche il violino. L'esercito anche a casa, e la musica è sempre stata una cosa che mi fa rilassare la mente, a parte di tutto, ti fa concentrare su quello.
Abbiamo sentito queste ragazzine che veramente erano un po' imbarazzate per la presenza delle telecamere, ma veramente contente tra di loro di suonare, imparare, conoscersi. Grazie ad Alberto Ambrosini, presidente dell'Associazione Musica Solidale, per essere con noi, ma soprattutto per aver dato vita a questo progetto e all'associazione. Adesso descriveremo un po' le sue attività. Fra l'altro violinista di Virtuosi Italiani, giusto? Quindi grandi... È insegnante al conservatorio, quindi grande esperto, appassionato di musica e che ha voluto condividere con gli altri perché ha visto che ci sono, ecco abbiamo il microfono, abbiamo visto che ci sono, diciamo, c'è una grande possibilità per la musica di imparare uno strumento, di impegnarsi, rilassarsi e fare amicizia. Sì, certamente, questo è un progetto, La Musica per Tutti, che è partito un po' l'anno scorso con una via sperimentale e quest'anno ha preso piede definitivamente. Praticamente questo progetto dà la possibilità a tutti i ragazzi, i bambini dai 6 ai 16 anni di poter studiare musica gratuitamente e non solo, di avere anche a disposizione uno strumento in comodato d'uso gratuito. Allora, quali sono gli strumenti intanto? Allora, noi abbiamo intanto i primi strumenti che sono violino, violoncello, abbiamo pianoforte, abbiamo coro e l'ultimo nato abbiamo clarinetto e anche adesso è partita la scuola di arpa. Okay, benissimo, quindi vediamo qua anche qualche immagine in questo momento nello schermo di Rebecca che poi sentiremo anche una breve intervista e sta facendo qua attività propedeutica con dei bambini. Sì, anche per quelli piccoli delle volte c'è un'iniziazione alla musica in modo da renderli subito abili per poi imparare anche a suonare uno strumento in maniera indolore, diciamo, ecco. E quindi qua c'è un po' di ballo, un po' di clarinetto, mentre abbiamo visto nell'altro laboratorio il violino. Insomma, ci sono tante attività e la gioia veramente dei bambini. E voi vi rivolgete a tutti, in particolare è strutturato anche per famiglie con un background migratorio. Sì, esattamente, è rivolto a tutti, quindi italiani, non italiani, ma in particolare agli stranieri che magari sono qui da poco. I ragazzini hanno un po' di difficoltà nell'inserimento e venendo a studiare musica, imparando uno strumento e soprattutto confrontandosi, perché noi facciamo musica da camera, facciamo orchestra, confrontandosi con gli altri ragazzini diventa tutto quasi un gioco, diventa tutto bello, si divertono e imparano uno strumento. I genitori ci hanno detto che i bambini tornano a casa sempre contenti e soprattutto, la cosa più importante, hanno una maggiore fiducia in se stessi e quindi è proprio un'azione terapeutica anche della musica di imparare uno strumento. Adesso diciamo, senza allargarci troppo, ma forse la musica in Italia è un po' abbandonata come modalità di crescita e in altri paesi all'estero mi sembra che ci sia più diciamo, favore di insegnamento della musica, più possibilità anche di sviluppare poi in contesti musicali esterni alla scuola. Forse da noi è poco considerata, dovremmo riabilitarla come state facendo voi. Sicuramente andrebbe rivalutata, anche perché siamo stati per secoli la patria della musica. Adesso attraversiamo un po', secondo me, un momento che dal punto di vista didattico siamo un po' in difficoltà. Speriamo che si riprenda, però tende un po' a diventare un po' una musica d'élite, cioè per solo persone che se lo possono un po' permettere, perché ormai le scuole, anche i conservatori cominciano a costare, gli strumenti costano, tutto quanto. Secondo me quello che abbiamo fatto noi speriamo che sia preso anche d'esempio e che possa dare veramente la possibilità a tutti di studiare uno strumento. Alberto, questo è un progetto che hai voluto tu insieme ad altri collaboratori, tra poco parleremo ancora meglio dell'associazione e quello che fa in Africa. Tu sei anche vicino a questi ragazzini, ci siamo visti lì con loro, ti conoscono e quanto... Ridiamo, scherziamo, a me piace anche farli divertire perché comunque deve essere un piacere e quando vedo che sono contenti e che suonano contenti sono felice anch'io, insomma, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che è quello. Non vogliamo creare dei nuovi Paganini, non vogliamo portare l'esasperazione il livello, vogliamo che sia aperto tutto, che sia proprio di amicizia tra i vari ragazzi. Allora adesso andiamo a sentire anche quello che ci ha detto Rebecca, che è una giovane studente del conservatorio che sta facendo queste attività con i bambini, in particolare nella parrocchia di San Pio X, e vediamo quello che ci ha detto.
A lavorare con musica solidale da qualche mese e è una bellissima esperienza per me perché ho iniziato a lavorare con bambini un po' di varie età, un po' più piccoli, un po' più grandi, facendo un po' clarinetto, un po' propedeutica. E io studio clarinetto al conservatorio, quindi per me è una grande possibilità per insegnare e per trasmettere insomma questa mia passione anche a chi è più piccolo. E propedeutica mi piace molto perché ci si diverte, si fa musica senza troppi pensieri e quindi è davvero una grande opportunità. Poi musica solidale è un mondo davvero bello, con persone davvero gentili e bellissime, quindi sono molto contenta di far parte di questo progetto. Qui vediamo tante ragazzine, c'è anche un bambino molto concentrato ad imparare e voi siete nella vostra sede in via Polonia a Verona, sì, ma anche in altre realtà. Sì, abbiamo 4 sedi, a parte quella centrale che è via Polonia Valverde, abbiamo San Pio X nella chiesa parrocchiale, abbiamo anche Ponte Catena e anche allo stadio. Stiamo alla ricerca di altre sedi perché secondo noi vorremmo che ogni quartiere avesse una musica solidale in modo che tutti i quartieri di Verona avessero la possibilità di avere lo studio gratuito della Tra l'altro musica. mi dicevi che tante realtà della solidarietà di Verona stanno chiedendo un po' il vostro intervento. Sì, abbiamo fatto adesso un contratto per 3 anni con il CIR, che è il Centro Italiano Rifugiati, e facciamo anche con la Caritas veronese e mandiamo nelle scuole i nostri insegnanti a fare coro, propedeutica, quindi diciamo che un po' sta esplodendo questa realtà. È esplosa in Italia dopo averlo fatto all'estero, in Africa. Sì. Tu sei stato per diversi anni in Africa a conoscere, a visitare ed aiutare, poi 5 anni fa hai deciso di dar vita a questa associazione che è partita con queste attività proprio in Africa. Sì. Io andavo già, sono 15 anni che vado in Africa e nel mio piccolo insomma, finanziavo qualche progettino, una scuola, dei pozzi, del microcredito femminile. 5 anni fa abbiamo fatto musica solidale cercavo anche un po' di aiuto, quindi abbiamo fondato questa associazione, siamo in 8 soci fondatori e abbiamo fatto l'ultima nata, è una scuola elementare a Dakar, nel sobborgo di Dakar, che ha avuto un iter un po' travagliato, ma siamo riusciti a portare a termine. Adesso ha 54 ragazzini che prima erano per strada, quindi per noi è una soddisfazione. E in Togo, specialmente a Palimè, abbiamo anche fatto una scuola di musica per ipovedenti, quindi ci stiamo muovendo in più paesi e tante cose. Come vanno questi progetti e quanto ce n'è bisogno in Africa? Perché immagino che se c'è bisogno qua, perché queste ragazzine non avrebbero dove andare insomma, ad imparare strumenti gratuitamente, in Africa ancora di più. Sì, in Africa siamo proprio c'è bisogno, dovunque ti giri c'è bisogno, insomma, ecco, c'è una povertà estrema e quindi c'è una povertà economica, c'è una povertà anche di cultura, perché poverini, sono andato a visitare delle scuole elementari comunali, sono in 120 per aula, quindi capisce bene che quando vanno a scuola, perché poi delle volte sono obbligati a lavorare dai genitori, capisce che in un anno praticamente imparano quello che qua si impara in una settimana, in 20 giorni, quindi c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di supporto economico, c'è bisogno di tutto e quindi noi per forza quello che possiamo facciamo e siamo là. Cosa ti ha lasciato l'Africa, oltre a questa voglia di poter spendere quello che avete imparato anche qui, in tutti questi tuoi viaggi, ecco, cosa ti ha lasciato? Beh, una grandissima umanità, perché là comunque ti accolgono come se ti conoscessero da sempre, e una grandissima umiltà nel capire il valore delle piccole cose, perché poi si arriva qua e si ha tutto, là si può vivere anche con niente, e quella è proprio un bagno di umiltà che si fa ogni volta che si va giù. Infatti diciamo che alla fine è più quello che si riceve, come si diceva prima, di quello che si dà, perché proprio si impara molto andando giù. Ecco, io infatti spero di andarci sempre 2 o 3 volte, faccio sempre più fatica, ma appena posso torno. Tornando all'Italia, allora vediamo tutte queste lezioni per piccoli e grandi, i ragazzi continuano a venire a lezione, imparano e piano piano saranno anche sempre più in grado di fare qualcosa loro. So che c'è un appuntamento il sabato 6 giugno. Sì, sabato 6 giugno è una scommessa che abbiamo fatto e che avevo promesso ai nostri sponsor, tra l'Unicredit e anche il Comune di Verona, che ci aiutano economicamente, e faremo una fiaba musicale
per coro, orchestra, voce narrante e cantante, e la faremo al Teatro Aurora di Borgo Venezia e saranno impegnati tutti i nostri 42 ragazzini e con gli insegnanti e il direttore, e speriamo bene perché è proprio una scommessa. Bene, allora chi volesse conoscervi meglio e magari far partecipare i propri figli a queste lezioni di musica, come fa? C'è il sito? Basta andare sul sito oppure scrivere a info@musicasolidale.com o venire in sede in via Poloni 16 il lunedì, che c'è la segretaria aperto, oppure sui social seguirci, ormai è facile trovarci. Esatto. Musica Solidale, basta digitare e si trova tutto. Esatto, il titolo dell'associazione è questo, poi il progetto La Musica per Tutti. Grazie tante ad Alberto Ambrosini, grazie per essere stato con noi, e noi tra pochissimo parliamo appunto di scuola e lo facciamo dopo lo spot. Storie e volti, il nuovo ciclo di interviste del direttore di Telepace Don Bruno Fasani, in onda ogni domenica alle 9:25, 15:25, 19:15. Conosceremo tante persone e tante storie. La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Bastano 1.000 euro donati da 1.000 di voi per far volare più in alto la voce di Telepace. Ogni dono, piccolo o grande che sia, è un battito d'ali che porta luce e fede là dove c'è bisogno di pace. Vola insieme a noi, sostienici. Dal 22 al 28 febbraio, dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmetteremo gli esercizi spirituali intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. Parliamo di scuola, in particolare andiamo alla scuola secondaria di secondo grado e lo facciamo con Daniela Cavanna, docente di orientamento all'ITS Marco Polo di Verona. Esatto. Ben trovate, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a lei per l'invito. Porto anche saluti istituzionali della dirigente, professoressa Maiorano. Grazie Vi ringrazio. mille. Allora lo facciamo perché c'è una scadenza che sarà il prossimo 14 febbraio, entro le 20 della sera, la possibilità di iscriversi per il prossimo anno scolastico. Perché è importante parlarne oggi? Perché vogliamo ricordare la nuova istruzione tecnica e professionale. Allora, un dato veloce, poi passo la palla a lei che ci racconta bene di cosa si tratta. In Italia ci sono 2.600.000 studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Tecnici o professionali, in particolare quasi il 32% frequentano gli istituti tecnici e quasi il 17% gli istituti professionali. Sì. E 171 istituti tecnici e professionali sono stati scelti per far parte di questa sperimentazione. Allora, esatto. Intanto tantissimi giovani vanno a scuola, vogliono imparare per poi andare preparati nel mondo del lavoro. Ecco, come era in Italia e qual è il cambiamento al quale state puntando? Sì, allora, l'istituto tecnico fino ad oggi è sempre stato visto forse come un percorso di serie B rispetto alla scelta del liceo. Con la nuova legge fortemente voluta dal ministro Valditara, la legge 121 dell'8 agosto 2024, si cerca di attuare una vera e propria rivoluzione nei percorsi di formazione superiore tecnici e professionali, per cercare di dare un nuovo tipo di percorso molto più aderente e significativo per il mondo del lavoro, garantendo al tempo stesso però una formazione che sia altamente qualificante e che permetta un ingresso immediato ad alto livello nel mondo professionale. Diciamo che questo modello è già stato attuato con grande successo in diversi paesi dell'Unione Europea, in particolare nei paesi di lingua tedesca, dove funziona benissimo e da molti anni procede senza particolari problemi.
Quindi ci sono 4 anni di scuola superiore anziché 5. Esattamente, la rivoluzione consiste nell'abbreviazione di 1 anno, il percorso nuovo dura 4 anni invece che 5, garantendo però alla fine un diploma assolutamente equivalente che permette l'accesso a tutti gli studi universitari. Anche se diciamo che lo sbocco naturale di un percorso di questo genere potrebbe essere proprio il proseguire con i famosi 2 anni di iscrizione in questi ITS, che sono percorsi di formazione superiore, forse non ancora tanto conosciuti, che sono creati a livello regionale e sponsorizzati dalle aziende che hanno tutto l'interesse a vedere poi formate persone che possono essere immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Il Veneto sta spingendo tanto in questo? Assolutamente, c'è un ITS Academy Veneto che può essere tra l'altro consultabile anche online, che fa vedere tutti i percorsi. Le sedi ITS sono praticamente in tutte le città del Veneto, ne ospitiamo tanti anche noi qui a Verona, in particolare nel settore della internazionalizzazione di impresa, della logistica, dell'IT, insomma ci sono tanti percorsi anche nel settore alberghiero e più tecnologico. Tra poco continuiamo a parlarne, intanto vogliamo dare anche la possibilità ad alcune scuole di far conoscere le proprie possibilità di formazione secondaria. Adesso andiamo all'Istituto Marie Curie di Garda Bussolengo. Buongiorno, sono Anastasia Zanoncelli e sono la dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Marie Curie. Il Marie Curie è presente nella sede di Garda e in merito alla filiera 4+2 abbiamo già dall'anno scorso attivato 2 indirizzi nell'istituto professionale. Uno dedicato ai servizi alla sanità e all'assistenza sociale, in collaborazione con un ITS di Bergamo che ha attivato un corso per la sponsorizzazione delle nuove tecnologie per la vita. Il corso quadriennale mira a finalizzare non solo il raggiungimento del diploma nei 4 anni, ma ad avvicinare la possibilità di operare all'interno di strutture sanitarie, RSA, consultori, asili, scuole, per dare una finalizzazione professionale ai nostri studenti e per permettere anche l'ingresso anticipato al corso OS. L'altro indirizzo dell'istituto professionale è invece ai servizi commerciali e in questo caso abbiamo la sinergia con l'ITS LAST che ha la sede a Verona e che da tempo collabora con l'istituto e promuove una formazione e una sinergia professionalizzante proprio nei servizi commerciali, quindi tutti quei servizi che sono di utilizzo alle imprese, alle industrie, ai servizi turistici del territorio, in particolare del nostro lago, del Baldo e della Valpolicella, e che forniscono le possibilità ai nostri studenti di trovare un impiego immediato appunto in studi che servono alla gestione economica, del marketing, della logistica delle nostre imprese, delle nostre realtà produttive. Per quanto riguarda invece la novità di quest'anno, riguarda la sede di Bussolengo, dove abbiamo l'Istituto Tecnico Economico. In questo istituto abbiamo attivato il percorso quadriennale per l'amministrazione, finanza e marketing, in particolare per l'indirizzo SIA, cioè sistemi informativi aziendali. Si tratta di un percorso su 4 anni dove c'è una importante presenza di ore dedicate allo studio dell'economia, del diritto, della lingua inglese e dell'informatica, quindi ne escono dei tecnici preparati per la gestione non soltanto economica dell'azienda ma anche dei sistemi appunto di nuova generazione, e per questo abbiamo trovato la sinergia con l'ITS Mario Volpato, che ha anche una spin-off formativa a Verona nel Fab Lab, e in questa maniera rafforziamo una sinergia che già è attiva da un paio d'anni con questa forma di precocizzazione, di inserimento nella realtà produttiva del nostro territorio, andando a creare un tecnico evoluto proprio per la gestione economica ma anche informatica, soprattutto in un'era dove l'intelligenza artificiale è molto in evoluzione.
la grande possibilità anche all'Istituto Marie Curie di Garda Bussolengo, e pensando al nostro territorio molto dedito, oltre alla finanza, come è stato detto, un'economia importante, al turismo proprio, quindi non si può prescindere anche nel vostro caso, ma insomma è un territorio che chiede anche che dei giovani studenti possano poi andare nel mercato pronti e preparati. Assolutamente, Marco Polo ha sempre avuto l'indirizzo turistico tradizionale, diciamo, e questo nuovo percorso in 4 anni parte proprio dal percorso turistico, perché pensiamo che i ragazzi acquisiscano in questo modo competenze anche di conoscenza del territorio, quindi di conoscenza delle aziende che gravitano sul territorio, con le quali noi appunto stiamo attivando questa proficua collaborazione. Allora, visto che ci stai parlando del vostro istituto, quali sono le vostre proposte per il 4+2? Sì, praticamente in questo percorso di 4 anni verrà gestito un po' come un abito su misura, quindi verrà creato anche un po' sulle esigenze degli studenti da una parte e delle aziende che ci aiuteranno in questo tipo di percorso, quindi diventerà un percorso non più solo d'aula, non più solo un percorso didattico tradizionale, ma un percorso fatto anche di laboratori, di visite aziendali, di testimoni di impresa che verranno ad insegnare ai ragazzi come si vive in azienda, che cosa cerca l'azienda, di che cosa hanno bisogno le aziende, soprattutto del nostro territorio, spaziando da quella che può essere appunto la storia dell'arte, quindi la conoscenza del territorio dal punto di vista turistico, fino ad arrivare anche alle esigenze che le imprese che lavorano in questo territorio hanno bisogno, quindi per esempio una conoscenza anche dei flussi del turismo, di cosa vengono a fare i turisti in Italia e soprattutto di dare loro anche delle competenze, per esempio IT, quindi di tecnologia digitale, in modo da far uscire un profilo che sia non solo un profilo che conosce magari le tecniche del marketing per poter dare sviluppo alle imprese del turismo, ma che è anche in grado di vendere per esempio un prodotto tecnologico o comunque di alto livello, come quello che per esempio da noi a Verona viene proposto da tantissime aziende nel settore vitivinicolo, che comunque ha bisogno poi di una grande forza di marketing e anche di conoscenza tecnica e tecnologica del prodotto e di tutto quello che sta dietro al prodotto finito, diciamo. E quindi conoscere sempre di più il mercato e il territorio. Assolutamente. Allora, adesso andiamo a sentire la proposta invece scolastica dell'Istituto Minghetti. Buongiorno, sono la dirigente scolastica dell'Istituto Minghetti di Legnago, istituto che ospita l'indirizzo professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo con la filiera tecnologico-professionale 4+2. L'indirizzo offre la possibilità di conseguire un diploma in 4 anni che è equivalente al diploma quinquennale e poi facoltativamente di proseguire con il biennio di specializzazione presso un ITS. Più laboratori e più compresenze. Dal primo anno uniamo le tecniche di ripresa tradizionale con le potenzialità dell'intelligenza artificiale. I ragazzi hanno già sperimentato il restyling generativo trasformando foto reali in mondi immaginari e cambiando set e abbigliamento con un click. Le visite a mostre, come quella di Rodney Smith, alimentano la creatività, mentre con l'UDA dal tappo all'otturatore scoprono le basi della fotografia, dai tempi lunghi di posa che cancellano la folla fino ai panorami digitali di oggi. Infine, stimoliamo la manualità con progetti come l'Occhio Scatolone e riviviamo la storia del cinema mettendo in scena la prima proiezione dei Fratelli Lumière. E continuiamo a parlare allora di questo progetto di nuova istruzione tecnica e professionale. Siamo qui con Daniela Cavanna, docente di orientamento all'ITS Marco Polo di Verona. Quanto i giovani vi chiedono questa svolta, diciamo, verso il pratico anche della formazione, anche grazie a laboratori e quant'altro? Esatto, i giovani oggi hanno bisogno di una didattica che non sia più solo di lezione frontale o comunque di docenza classica nel vero senso del termine. Infatti vediamo che sono sempre molto interessanti
appassionati quando li portiamo per esempio in azienda a conoscere i testimoni di impresa. Da noi al Marco Polo abbiamo avuto piacere quest'anno di ospitare per dire il presidente di Confindustria Veneto, che ci ha raccontato cosa vuol dire fare impresa e diventare imprenditori oggi. E quindi questo nuovo percorso punterà tantissimo, ha proprio un focus sul fatto di abituare i ragazzi già da subito a questo tipo di esperienza. I percorsi di PCTO, forse meglio conosciuti come alternanza scuola-lavoro, prevedono nei percorsi tradizionali un inserimento in azienda alla fine del 4º anno. Qui invece inizieranno già dal 2º anno e saranno molto intensi, perché dovrebbe esserci proprio un'alternanza tra il lavoro in aula e il lavoro pratico, professionale. Quello che ho imparato a scuola poi cerco di metterlo già in pratica lavorando o comunque stando vicino a colleghi più grandi, più esperti, ad imprenditori che mi spiegano che tipo di figura posso diventare e vorrei diventare. È importante perché poi questo tipo di attività, diciamo, fuori aula permette anche di implementare le cosiddette soft skills, quindi il lavoro di gruppo, il problem solving, il fatto di rapportarsi con colleghi di età e di esperienze diverse, tutte cose che anche la scuola più evoluta ovviamente non potrebbe mettere in pratica all'interno di un percorso tradizionale, mentre così riusciamo a farlo. E aggiungerei anche conoscersi meglio, perché i giovani sperimentandosi sul campo poi riescono a capire riescono anche a capire esattamente quali sono le loro attitudini, i settori in cui riescono meglio, nei quali si sentono più sicuri. Aiutiamo anche a costruire un percorso di vita, no? Cioè il fatto che un ragazzo già a scuola abbia già chiaro che cosa può diventare favorisce anche la motivazione, favorisce il fatto di non perdere tempo, evita la dispersione scolastica, evita l'abbandono prima del tempo. Insomma, ci sono tutta una serie di fattori positivi che influenzano sicuramente questo tipo di nuovo percorso. Grazie, allora noi andiamo con l'ultima scuola che ci ha proposto alcuni video, ascoltiamo quello che ci dicono dall'Istituto Carnacina. L'Istituto Luigi Carnacina presenta 3 percorsi di filiera, 3 percorsi di diploma quadriennale. Servizi commerciali, con particolare attenzione al turismo, al marketing e alla comunicazione. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, per acquisire specifiche competenze per la progettazione e l'attivazione di progetti legati al singolo, ai gruppi e alla comunità. Ed infine, dal prossimo anno scolastico, il diploma quadriennale in tecnico per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Questo corso prevede la formazione di tutti i settori e una specializzazione poi nel settore della cucina, dell'accoglienza, della sala bar e vendita e della pasticceria. Questo era l'Istituto Carnacina, allora parliamo anche della, diciamo, la presenza internazionale sul nostro territorio e anche il fatto che il Veneto sia comunque molto proiettato all'estero, la necessità di conoscere le lingue più di quello che sappiamo fare ora. Assolutamente, per vicinanza geografica noi chiaramente siamo il porto di ingresso dei paesi nord europei, no? Verona in particolare ha sempre goduto, diciamo, di questa posizione favorevole, tanto che l'Interporto di Verona è uno dei più grandi a livello europeo. E al Marco Polo lo studio delle lingue è sempre stato potenziato, importante. In questo nuovo percorso ci sarà un focus dell'inglese, soprattutto tecnico professionale. Come seconda lingua straniera abbiamo inserito il tedesco, proprio perché le aziende chiedono personale che sappia parlare questa lingua, perché la maggior parte delle aziende sui nostri territori, non solo di Verona ma di tutto il Veneto, ha rapporti commerciali come fornitori e come clienti sicuramente con i paesi di lingua tedesca, poi c'è lo studio di una terza lingua straniera. Insomma, cerchiamo di dare ai ragazzi una visione che sia davvero internazionale, lo studio del diritto, dell'economia, di come funziona un'azienda turistica, ma anche di un'azienda di altro tipo naturalmente, fanno da contorno a questo tipo di preparazione che è davvero interessante. Diciamo, lo dice una docente di tedesco, sì, ma lo insegno tedesco, esattamente. Ma anche una donna che ha lavorato in azienda. Certo, io mi occupo di orientamento da tanti anni proprio perché nella mia ormai lunga carriera professionale ho lavorato oltre 20 anni in aziende del veronese anche a livello internazionale, quindi
posso ben capire che tipo di personale potrebbero volere le aziende una volta che i ragazzi escono dagli istituti tecnici e magari dall'ITS, assolutamente. Quindi questa appunto è la nuova istruzione tecnica e professionale. Il Ministero ha dato l'ok a 171 istituti tecnici e professionali in tutta Italia per 193 corsi, e quindi sono stati ammessi anche tanti in Veneto. A Verona ce ne sono tanti, non solamente quelli che abbiamo citato, ma ce ne sono altri. Ricordo la scadenza per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado è il 14 febbraio entro le ore 20. Esatto. Noi dobbiamo chiudere, qualcos'altro da sottolineare velocemente? È una sfida grande anche per i docenti, infatti tutto il corpo docenti si sta formando proprio per cercare di rimanere al passo sia con gli strumenti tecnologici che assolutamente con un nuovo modo di fare docenza. Assolutamente. Grazie tanta Gianella Cavanna per essere stata con noi e per avercene parlato. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Alla parte tecnica e Fatti e Prospettive torna mercoledì alle 16:30 con Giacomo Biancardi. A presto.
Ben trovate care amiche e cari amici di Telepace in questo momento di dialogo. Vi auguro una buona giornata, vi auguro anche una buona settimana. Soprattutto vi auguro di avere sempre dentro nel cuore tanta serenità. Dobbiamo proprio essere positivi, sereni, perché quando noi trasmettiamo serenità diventiamo attrattivi. E io credo che i cristiani come ci ricordava anche Papa Francesco, devono convincere per attrazione, che è una sottolineatura importante ed estremamente bella anche, no? Il cristiano che attrae, che ti viene desiderio di stare con lui. Perché tante volte, e questo lo vedo anche nei miei confratelli sacerdoti, tante volte la tentazione è quella di credere che l'attrazione avviene se noi facciamo la catechesi, mi stavo per dire il lavaggio del cervello, che era una cattiveria, ma non è che noi facciamo attrazione perché insomma abbiamo una dialettica tale che l'altro non può, deve arrendersi, dire cedo, ecco, perché sei stato talmente convincente che devo cedere. No, noi dobbiamo essere attrattivi umanamente, quindi la cordialità, quindi la capacità di creare empatia sono fondamentali. Allora vi dicevo, vi auguro tanta serenità interiore, perché anche questa si sente, anche la serenità ha un profumo, e quando noi seminiamo serenità intorno, questo è tutto molto bello e molto importante. Cominciamo come sempre però leggendo qualcosa che ci ha lasciato scritto Don Guido, e questa volta è una frase che lui prende dal Vangelo di Matteo, al capitolo 8, il versetto 3. Quando fai l'elemosina non sappi alla tua sinistra ciò che fa la tua destra. E se uno è mancino non sappi alla destra ciò che fa la sinistra. È risaputo un po' dappertutto, e ormai da tutti, che Telepace chiede sempre la carità per tutti tranne che per se stessa. Sappiamo inoltre che al Signore, che conosce problemi e difficoltà varie, piace il silenzio e il nascondimento. Ti dico questo perché la tentazione comune, cioè di tutti noi, è anche quella di far sapere quello che facciamo, e per usare un'espressione corrente, la tentazione di suonare la tromba, perché la gente sia al corrente del bene che seminiamo, e perché no, che ci dicano anche parole di adulazione e di compiacimento. Don Guido qua tocca un tasto importante, ed è un tasto che l'abbiamo sentito anche la scorsa settimana, ci pone degli interrogativi. Telepace chiede la carità, ma non per se stessa, la chiede soprattutto per gli altri. Però dobbiamo anche dire chiaramente un paio di cose. Prima di tutto, la carità che noi chiediamo e che non è per Telepace vuol dire che noi non siamo qua per fare i nostri interessi. Qui non ci sono degli amministratori, un direttore che prende uno stipendio, che quindi lavora, perché insomma diciamo, è vero che qui ci sono i tecnici, i giornalisti che giustamente vanno pagati perché hanno le famiglie, ma la carità per Telepace va intesa anche nel senso che quello che noi facciamo non è finalizzato a restare dentro di noi, quello che facciamo è un qualche cosa che noi facciamo per la Chiesa, per la comunità, per l'umanità, per portare il messaggio del Vangelo al mondo, quindi non lo facciamo per noi non siamo una ditta specializzata che fa attraverso la comunicazione un profitto perché quindi ha dei vantaggi. Tutto quello che facciamo, e Don Guido, ecco, non prendiamo poi estrapolando le frasi facendo dire quello che non voleva dire Don Guido, perché Don Guido in altri passaggi ci dirà: sapete che per fare quello che facciamo per il bene del mondo abbiamo bisogno continuamente di soldi, quindi quando Don Guido dice la carità che chiediamo non è finalizzata a fine a se stessa per noi, voleva dire semplicemente quello che vi sto dicendo, e cioè che noi tutto quello che ci arriva è finalizzato a far funzionare, mi si passi l'espressione, la macchina che annuncia il Vangelo e dà parola, che dà voce a chi non ha voce.
Una seconda cosa che mi piacerebbe, perché poi sabato scorso c'è stato l'incontro con le promotrici, con i promotori, che li ringrazio infinitamente, erano un buon numero e sono momenti di grande fraternità e anche nei quali ci scambiamo le opinioni, ci diciamo. E allora dicevamo che la carità di Telepace bisogna stare attenti che non sia confusa come se Telepace fosse una banca. Telepace non è che è il distributore automatico di soldi, per cui noi possiamo dare soldi a tutti e magari poi andiamo a chiederli in curia perché non ne abbiamo più per pagare gli stipendi. Noi dobbiamo essere molto schietti, molto chiari nel dire che la nostra carità la facciamo in tanti modi, perché raggiungiamo la solitudine, perché a volte ci telefonano per un problema, perché quando le persone a casa hanno delle situazioni tante volte drammatiche poi vengono a parlare, vengono per un consiglio. Quanti di voi hanno avuto la gioia di avere Don Guido che non vi ha portato soldi in casa, veniva quando c'era un lutto, veniva quando c'era un problema, veniva quando c'era una celebrazione importante? Anche questo è carità, perché vedete, dobbiamo proprio stare attenti nella nostra società. Se avete guardato anche la politica, quando parlano del bene sociale, non è che la politica dicano noi dobbiamo mettere in piedi questo. Tutti dicono ci vogliono più soldi, parliamo della sanità, più soldi, parliamo del trasporto, più soldi, parliamo di qualsiasi cosa, più soldi. Sta passando l'idea che la carità sia l'elargizione di denaro. È anche il denaro, ma la carità, amici cari, e lo ribadisco, è condivisione, non è l'efficientismo monetario. La carità, prima di essere efficientismo monetario, convinti che coi soldi si fa tutto, la carità è condivisione del cuore delle persone. A volte io sento, quando mi si parla di persone anziane che sono da sole, no? E la gente ti dice, ma cosa fa il comune? Ma non ci sono gli assistenti sociali? Ma non potrebbero portare attraverso la mensa del comune i pasti? E qualche volta mi verrebbe da rispondere, poi il più delle volte non si può dire, ma mi verrebbe da rispondere, ma perché non condividete un po' di tempo con queste persone sole? Perché non hanno mica solo bisogno di un pasto a mezzogiorno, all'una o alla sera quando è ora di cena, o di avere un medico se bisogna farci una visita o un infermiere per un'iniezione. Il problema degli anziani è anche quello, ma è prima di tutto un problema di solitudine, di fragilità, perché magari tante volte avrebbero bisogno di una persona che dice senti, tu non fai fatica a camminare, vado io a farti la spesa. Se poi ci accorgiamo anche che questo ha una pensione misera, quando facciamo la nostra spesa mettiamoci qualcosa anche per queste persone. Cosa ci costa, voglio dire, comprare 1 chilo di pasta in più, comprare un po' di riso? Questa mattina mi ha messo qua le robe, le apparecchiature un po' che mi scappano continuamente, ma comunque si rimedia a tutto. Ecco, stavo dicendo quindi che la carità non può essere soltanto elargizione di denaro. La carità è prima di tutto condivisione. E allora qui anche Telepace, non è che Telepace è un distributore, il bancomat non è un bancomat Telepace. Telepace è una realtà che annuncia il Vangelo, che ha bisogno di aiuto e di strumenti tecnici perché il messaggio possa passare, dopodiché stiamo attenti a non fare delle idealizzazioni, quasi che Telepace fosse così un qualche cosa dove automaticamente il miracolismo fa tutto il resto. Altro che miracolismo, il Signore dice fate tutto voi come se io non ci fosse, sapendo che sono io che dispongo. Quindi fa tutto Dio, ma si serve delle nostre tecniche, delle nostre abilità.
Volevo allora ricordarvi che sono qui per ascoltare le vostre telefonate 045 754 5051. Un saluto particolare agli amici di Roma, del Lazio, un saluto, poi fatemi fare oggi un saluto ancora particolare agli amici di Mantova, perché so che ce ne sono tanti che ci ascoltano. Poi da quando mi hanno corrotto con la torta di San Biagio, come si fa a dimenticare gli amici di Mantova, quella buonissima tradizione che si è trasformata in una torta meravigliosa. Allora un saluto caro anche ai mantovani che hanno quella parlata, quel timbro, quella cadenza che è incline un po' come il romagnolo, come l'emiliano romagnolo, del resto, no? Che ti induce un po' all'allegria, ti induce un po' ad essere gioiosamente insieme, no? Dopo se si vuole trovare i difetti di tutti, allora li troviamo dei veronesi, li troviamo dei mantovani, li troviamo dei siciliani, ma insomma noi siamo qua perché vogliamo essere qua a far festa e quindi a stare insieme fraternamente. Queste sono le cose belle, che facciamo e noi le facciamo sempre col cuore, sentendoci fratelli con tutti gli amici che ci seguono. Intanto leggo qualche messaggio che sta arrivando. Mi scrive Lorenzo Speed, salve, sono un DJ e speaker radiofonico e volevo sapere se fosse possibile gentilmente inviarvi dei files di podcast live ed mixati da trasmettere nella vostra emittente. In attesa di una vostra gentile risposta vi auguro buona giornata. Lorenzo, grazie di questo messaggio. Ecco, per queste collaborazioni anticipo che noi in questo momento non possiamo pagare delle produzioni perché insomma facciamo fatica a pagare le nostre produzioni, ma semmai potrà essere utile iniziare qualche collaborazione, magari ci sentiamo anche con i giornalisti e con i tecnici e vediamo che cosa è possibile fare. Per intanto grazie. Qua poi un altro messaggio che viene da Quinto di Treviso, Liana e Giovanna, per Monsignor Don Bruno Fasani tutto il nostro apprezzamento e con gli applausi anche delle manine. Grazie Liana e Giovanna e un saluto Giovanna, io penso che sia Giovanna perché qui mi mangia, se non è Giovanna è Giovanni, comunque perché nel computer mi mangia Giovanna, ecco adesso lo si vede bene, grazie. C'è sempre bisogno della regia, dell'aiuto della regia. Grazie Liana e Giovanna, e mi fa piacere sapere che i nostri amici di Quinto ci stanno seguendo. Buongiorno Don Bruno, la ringrazio per l'attenzione e tutte le sue belle parole. Agnese da Castelfranco Veneto, mamma mia, quanti ricordi che mi vengono pensando alla vostra terra, e quindi vediamo. Ci sono altri messaggi, adesso li andiamo a cercare, poi c'è la nostra amica di Montegrotto che chiede sempre preghiere e ci saluta da Montegrotto Padova. Grazie anche a Nicoletta, che vuol dire che è fedele, che ci segue sempre, perché lei ci manda sempre questo messaggio, ma in realtà questo vuol dire che lei ci guarda costantemente. Ecco, allora parlavamo adesso della carità, abbiamo visto che la carità ha tanti volti e io però devo anche ringraziare a tutte le nostre benefattrici, di cui per alcune o per alcuni conosco il nome e il cognome, ma per tanti altri sono così anonime, magari mandano 10-20 euro, non sappiamo il loro nome, ma li ringrazio comunque di cuore. Però pensando alla Maria di Villafranca, la Maria di Villafranca è un'icona per Telepace, perché la passione, le corse che ha fatto, la determinazione, il cuore che ci mette la Maria
per Telepace davvero è qualcosa di raro. E allora lei ci porta sempre queste gocce, no, che raccoglie, lei che è più che novantenne e che ancora però è zelante, che insomma si dà da fare. E allora qua io voglio ringraziare la Maria, ma con lei Luisa, Silvina, Maria, ecco, e poi dice: la nostra Telepace è sempre più bella, grazie a tutte voi, grazie dell'aiuto. Mi dicono che c'è una telefonata in arrivo. Pronto? Pronto, Don Guido? Sono Don Bruno, ma Erminia, buongiorno. Sempre ti chiamo Don Guido, mi devi scusare. No, io sono contento, Erminia, sono contento che avete Don Guido nel cuore, io non sono geloso. Va bene, io lo voglio ringraziare per il bel programma e lo voglio ringraziare per tutte le belle cose che fa. Mi dispiace quando qualcuno non apprezza, però non va niente, preghiamo anche per loro. Ma io sono sereno, Erminia, io sono tanto sereno, guardi, io so, non dovrei dirlo, ma io so quanto corro per Telepace, perché poi non è soltanto il fatto di vedermi in televisione, no? Poi vuol dire andare in amministrazione, e allora andare in amministrazione perché c'è quella cosa da risolvere, quell'altra, quella banca bisogna mandare la carta, e allora poi c'è il consiglio di amministrazione che domanda un'altra cosa. Cioè, voglio dire, fare il direttore è avere avanti tutta la problematica. Non è facile, a fare il lavoro per Dio non è facile. Mi diceva una signora che lavorare con amore è sangue come lo è stato per Gesù. Io qualche volta quando arrivo la sera stanco che non ce la faccio più, dico: anche oggi il Signore mi ha fatto mangiare un pochino, ma non nel senso che ho mangiato io, nel senso che mi hanno mangiato il tempo, le energie, che è un modo simpatico per dire siamo qua. Quando Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo dovrebbe diventare il programma di ogni cristiano. Ecco. La mia vita è per gli altri, questo è il senso. Per dire la verità, oggi ho parlato pure con un'amica mia che abbiamo mandato assieme una goccia per Telepace. Grazie. Solo una piccola goccia, non troppo, però facciamo quello che si può. Ma la ringrazio immensamente, perché io senza Telepace non so se potrei vivere. Allora lei ringrazi prima di tutto il Signore che ha voluto Telepace, poi ringrazi Don Guido e poi ci ringrazi tutti nel grande calderone, ci sono io, i giornalisti, i tecnici. Lo so che è un lavoro molto grande. Io sono vecchia e non ho tante cose, però vedo i miei figli quando lavorano devono fare per tante cose. Perciò un po' quello che succede dietro lo comprendo. Certo Perciò che... io tenetevi in buona salute, noi possiamo solo fare preghiere, raccomandarvi al Signore che vi dà tanta forza e lo Spirito Santo vi illumina la mente, proprio il migliore che possiamo chiedere. Erminia, è un grande regalo questo, Erminia, perché il Signore non può non ascoltare. Quando uno chiede il bene, e chiede il bene non per sé ma per gli altri, per una causa buona, il Signore non può non ascoltare, perché Lui che è amore sa che non lo facciamo per egoismo, per il nostro interesse, lo facciamo gratuitamente, quindi le sue preghiere sono, con quelle dei suoi amici, delle sue amiche, sono preghiere ascoltate dal Signore e sono la nostra forza, e non è un modo di dire. Noi non ce ne accorgiamo, ma sono realmente lo Spirito Santo che ci dà la forza per andare avanti e per essere sereni anche. Io sono assolutamente sereno, assolutamente sereno. So di fare il mio dovere, lo faccio come posso, come so farlo io, e dopodiché buonanotte suonatori. Sì, io la ringrazio e io so che anche Gesù, ringrazio il Signore che ancora a questa età mi tiene in vita e mi tiene attiva e me la forza però bene, e la ringrazio tutti i giorni perché
se non era per la sua provvidenza, la sua grazia, io non potrei stare così. E allora io prego anche per tutti gli altri che sono nel bisogno e chiedono preghiere sempre io rivolgo la preghiera al Signore. Grazie Erminia, grazie di queste belle parole. Ci risentiamo. Certo, presto. E mi saluti anche tutte le sue amiche, i suoi amici, quelli che non telefonano. Sono anziani tutti quanti. Sono anziano anch'io, signora, sono anziano anch'io. Comunque il Signore ci domanda ancora di essere utili. Grazie. Un abbraccio grande. Ciao, Erminia. Ciao. Grazie. Tante benedizioni dal Signore. Grazie. E intanto Gildo da Roma che scrive: un caro saluto a te Don Bruno e a tutti gli amici di Telepace sia di Verona che di Roma. L'altro giorno non si vedeva bene Telepace, per fortuna ho la Smart TV e mi sono collegato con l'applicazione. Un abbraccio a tutti dal vostro Gildo. Tu Gildo sei nostro, perché tutti noi ti vogliamo bene Gildo, e quindi ti sentiamo tanto vicino. Poi dice Gildo: quando lavoro da casa tengo sempre sul sottofondo Telepace accesa sempre. Ma che bello, no? Sentire che anche lavorando il sottofondo è quello di sentire delle voci amiche, delle cose belle, delle preghiere. Ti fa tanto onore Gildo quello che dici. Ma poi Gildo, come mi piace il vostro Gildo, vuol dire che tu senti di appartenere alla grande famiglia di Telepace. E ti ripeto, e noi Gildo ti sentiamo nostro e preghiamo per te, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie Gildo per questo messaggio, grazie davvero di cuore. Ecco, allora aspettiamo le vostre telefonate e aspettiamo i vostri messaggi in questo lunedì, in questa settimana che ci porta avanti nel mese di febbraio, un mese di febbraio che è partito incerto un po' anche da un punto di vista climatico, quantomeno qui in Italia, perché poi ci ascoltano da tanti paesi del mondo. Noi qui in Italia abbiamo anche delle incertezze, giorni di acqua, giorni di neve, giorni anche di temporali, di disagio. Insomma, una volta si diceva marzo pazzerello, adesso c'è anche febbraio che è un po' pazzerello. Però stamattina pregando i salmi si diceva, no, che è il Signore che tuona sulle acque, il Signore tuona con potenza, per ricordarci che il mondo è nelle mani di Dio e non è una frase fatta, è una frase fatta. Il Signore ha messo, vedete, il Signore ha messo nel mondo le leggi della fisica, della chimica, della meccanica, cioè una volta mi era piaciuto Papa Benedetto XVI, il quale aveva detto che alla fine Dio è scienza matematica. Subito mi era sembrata quasi una cosa inopportuna, poi lui l'aveva spiegato. Aveva detto, vedete, tante volte la scienza dice non esiste Dio, perché sai, è inutile che diciamo che Dio ha creato l'acqua, se nella natura si incontra l'idrogeno e l'ossigeno viene fuori l'acqua, quindi è una legge chimica. E quindi cosa scomodiamo Dio? E Papa Benedetto spiegava poi questo concetto che Dio è scienza matematica, perché diceva, in fondo è l'idea ordinatrice che come una scienza esatta ha messo tutte le leggi, creando il mondo, ha messo dentro tutte le leggi possibili in natura, ripeto, chimiche, fisiche, eccetera, per cui tutto quello che avviene, compresa anche l'evoluzione, i cambiamenti, tutto quello che avviene sono le leggi che lui ha messo nell'universo. Allora, anche adesso, di fronte ai cambiamenti climatici, se una corrente non gira più in una direzione, la corrente del Golfo che notoriamente dal sud andava verso le Indie, che era una corrente fredda, se adesso le correnti sono correnti più calde che dal sud vanno al nord verso il polo, cosa fanno?
spostano masse di aria più fredda andando verso il nord, ma queste sono le leggi che Dio ha messo nella creazione. Allora magari noi cambiamo gli equilibri, no? È come quando facciamo una torta. Il Signore ha detto: guarda che se tu metti questi ingredienti, questo, viene fuori una torta meravigliosa. Poi uno dice: vabbè, io non ci metto più lo zucchero, io non ci metto più le mele, io non ci metto più questo, quello, ci metto un'altra cosa. La torta si modifica, ma poi le leggi della natura tendono a compensarsi e a provvedere a tamponare, a modificare, a ripristinare. E allora qua scopriamo, la scienza dovrebbe scoprire tutte queste leggi. E poi però si arriva al punto in cui dice: ma chi è che ha pensato queste leggi di natura? No, non è che le leggi di natura si sono create da sole, si sono improvvisate. La mattina l'intelligenza artificiale del mondo ha deciso che le cose dovevano andare in quella maniera. No, non c'è, ho detto questo discorso, vedete, perché io sono profondamente convinto che non c'è separazione, non c'è contrapposizione tra fede e scienza. La fede dice: Dio è la mente ordinatrice, la mente che ha pensato il mondo e ci ha messo dentro le regole. Il mondo non è altro che questa realtà che, avendo dentro le regole, cioè voglio dire, se il Signore ha messo dentro nel nostro corpo che i muscoli hanno bisogno di movimento per essere vivi, per essere tonici, ecco, non è che io posso dire se mi metto a letto che non cammino più, i miei muscoli si atrofizzano, ma non posso dire Dio ha messo le regole nel mio corpo, poi autonomamente io devo gestire le regole che sono nel mio corpo. Io devo stare attento a quello che mangio, so che non posso prendere alcune cose perché se le prendo mi fanno male. E allora ecco che noi dobbiamo continuamente ricordarci che Dio ha messo le leggi nel mondo, e quando queste leggi vengono scompensate, come stiamo facendo per esempio con l'inquinamento, con la deforestazione, con l'uso di tanti veleni che mettiamo in circolazione, ecco che poi il mondo ripristina le sue regole facendo dei cambiamenti. E allora vi dicevo che stamattina pregando il Salmo, tuona il Signore sulle acque, tuona il Signore con potenza, era per ricordarci che tutto quello che succede intorno a noi è riconducibile a quella mente creatrice che aveva fatto le cose bene, aveva messo a posto anche con dei limiti, perché la creazione è limitata, soffre. San Paolo dice che anche la natura soffre e quindi ci sono state date delle regole e noi quando le violiamo poi la natura un po' cerca di ripristinare le cose belle. Siamo qui ancora, sono qui ad aspettare le vostre telefonate. In questo giorno, questo giorno che apre la settimana, una settimana che speriamo che serva anche per chiarire tanti possibili rischi nel mondo. Abbiamo sentito ieri per esempio che l'Iran sembra sfidare gli Stati Uniti. Ha detto: noi non indietreggiamo dalla nostra ricerca per procurarci il nucleare. Sappiamo quanto sia pericoloso in questo momento, quanto la dirigenza iraniana sia pericolosa, no? Con un odio incredibile nei confronti di Israele, quanto quindi il pericolo nucleare legato all'Iran sia legato al pericolo della sopravvivenza del popolo di Israele, perché uno degli obiettivi dell'Iran è quello di distruggere Israele.
Tant'è vero che anche i finanziamenti a Hezbollah, Hamas, che non sono altro che il braccio, diciamo, terroristico, il braccio terroristico che opera in Libano e in Palestina, sono finanziati dall'Iran. E allora queste affermazioni poi ci bloccano un po', perché diciamo nel momento in cui si cerca di trovare delle soluzioni pacifiche nasce quasi una sfida. Proprio di questa notte abbiamo sentito la notizia che il premio Nobel, l'iraniana che nel 2023 ha vinto il premio Nobel per la pace, è in carcere, arrestata. Le hanno dato altri 7 anni di carcere, più altri 2 anni di espulsione dal paese per attività sovversiva. Pensate, donne che si sono battute solo per rivendicare la libertà, un po' di libertà, sovversive. Pensate queste schiavitù politiche che ci sono nel mondo, no? E dicevo, tutto questo ci inquieta, così come ci inquieta sentire continuamente le notizie che vengono dall'Ucraina, da altre parti del mondo. Poi anche inquieta sentire tanta aggressività politica. Sto pensando anche poi, noi in Italia, adesso sono aperte le Olimpiadi, un momento bellissimo, un momento meraviglioso, le Olimpiadi, no? L'apertura delle Olimpiadi, abbiamo già vinto anche delle medaglie, e vedere che c'è qualcuno che, appellandosi non so a quali principi, si scaglia contro le Olimpiadi. Sono stati fatti degli attentati sui binari dei treni ad alta velocità, nella linea Bologna-Venezia, nella linea Bologna-Pescara, creando dei disagi enormi alla popolazione, con ritardi di ore e ore sulla percorrenza delle tratte nazionali. Abbiamo visto la violenza di questi black bloc che hanno la vocazione di spaccare tutto, no? E ti domandi, ma perché? E poi sentiamo l'animo rancoroso della politica, dove tutto diventa pretesto. Vedete, questa è una delle cose che a me fa un dispiacere enorme. Cioè io mi domando a volte, ma quello che ci dovrebbe unire è anche la ragione. Allora, possibile che la ragione non trovi mai dei punti di incontro? Oggi, quando noi guardiamo per esempio quelli che chiamiamo i talk show, dove la dice lunga la parola talk, vuol dire parlare, no? E show vuol dire spettacolo, dove tu capisci che non è l'importanza quello che si dice, la ragione che cerca di incontrare le ragioni dell'altro e viceversa. Ma oggi tutto nasce dalla contrapposizione emotiva, darsi sul muso, farti vedere che ho ragione io. No. Magari poi faremo anche qualche puntata, il mese prossimo, a marzo, avremo il referendum sulla giustizia, e io, parlando con magistrati che lavorano insieme, uno dice bianco e l'altro dice nero, e allora io a volte dico, ma perché? E capisci che dietro c'è solo l'ideologia. Se sono da una parte dico una cosa, se sono dall'altra dico un'altra, ma non ci sono delle ragioni da spartire, da dire, da comunicarci. Tanto leggiamo un altro messaggio che è arrivato. Verina che ci scrive: buongiorno Don Bruno, oggi sono vicina con la preghiera per le necessità di Telepace e per tutti coloro che sono tristi e pensierosi per i loro familiari e amici. Oggi è il 6° anniversario della morte di mio marito, Verina. Allora intanto Verina, grazie della preghiera. Il giorno 9 è il giorno della morte della mia mamma. Io tutti i mesi faccio celebrare la Santa Messa, facendo l'offerta, come fanno tutti i bravi cristiani,
per ricordare nei giorni il 9 che è la morte della mia mamma, il 18 che è la morte del mio papà, il 23 che è la morte di mia sorella, e quindi quei giorni per me hanno assunto un valore particolare, perché ecco, anche quando sento poi se celebro in quel giorno la messa in cui vengono ricordati questi miei cari, e allora diventano però giorni di speranza, perché allora il 9 è il giorno che ricorda la morte della mamma, allora io sento vicino la mia mamma, sento vicino il 18 il papà, mia sorella, poi c'è una messa per tutti e tre, quindi tutti e tre insieme. Mi dicono che c'è una telefonata. Pronto? Monsignore, sono Carla. Carla, buongiorno. L'ho chiamata perché oggi le voglio chiedere le vorrei chiedere una preghiera per il mio compleanno. Ma è oggi? Sì, ma Carla, auguri Carla, ma davvero, ecco, guardi, davvero, intanto le mando un grande abbraccio da parte di tutta la famiglia di Telepace. Il contraccambio, sono tanto carini, fanno molto. Allora, tutti di Telepace abbiamo pregato per quelli che sono in difficoltà, che hanno problemi in famiglia, per quelli che ricordano i loro morti. Io stamattina vi dicevo che ho ricordato la mia mamma. Ma dobbiamo ricordarci soprattutto di quelli che sono ancora vivi, che sono con noi, perché noi siamo una grande famiglia. Mi piacerebbe, Carla, essere in questo momento un bravo cantante e idealmente farle tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri. Ma io preferisco una preghiera. Sì, certamente, ma era per dire che noi siamo felici di sapere che lei oggi compie gli anni. No, vabbè, ma guardi, è veramente una situazione molto difficoltosa, lei lo sa, non voglio aggiungere altro. I problemi di salute ci sono, i problemi. Pauca. So che ha problemi di salute, Carla, e quindi le siamo particolarmente... Ma anche altri, di conseguenza, anche altri complicatissimi. Comunque le volevo chiedere, l'emittente Telepace ha avuto problemi con questi diluvi, per cui noi qui a Roma, perlomeno io, non ho sentito la bella messa vespertina della clinica di San Giovanni Calabria, poi il giorno dopo nulla. Volevo sapere, ma avete mandato in onda quella rubrica Fatti e Volti alle 9:25, perché io non ho visto niente. Comunque, Carla, il problema, perché mi è stato segnalato anche da qualche altra persona, e adesso lo stiamo monitorando, perché questo dipende da chi ci fa il servizio dei collegamenti, perché noi dobbiamo servirci. L'ha detto. Sì, non ho capito, però dico, c'è stata la rubrica con quelle persone che invitate, Fatti e Volti? No. Allora, Fatti e Volti, no? Si riferisce in quale parte della giornata? La domenica mattina l'ha mandata in onda. Ecco, adesso 2 volte mi dicono che è stata mandata in onda. Ah, ecco. 2 volte. C'era una cosa nuova che io non ho visto, mi è dispiaciuto molto. Sì, ma non so adesso, non so se riusciremo, se questo verrà mandato ancora o... ha parlato? Pronto? Chi ha parlato, Monsignore? Adesso chiedo in redazione che mi dicono con quale personaggio era. Vediamo, sento, perché in regia mi stanno sentendo, e allora chiedo a loro che mi dicano con chi è stato.
Ecco, mi dicono che sta parlando Rosaria Cascio, insegnante e allieva di Don Pino Puglisi, eccolo qua, ecco. Che lei sta guardando l'immagine. Io stavo intanto cercando sul computer, per quello, perché sa, alla mia età non riesco più a fare 2 o 3 cose in contemporanea e quindi... No, ma lei è bravissimo, andiamo. Vabbè, me la sono persa, vabbè, tanto mandate le repliche continuamente. Sì, poi mandiamo ancora le repliche. Sì, mi stanno dicendo che viene fatta in replica. Mi dicono dalla regia, magari se Fabio gentilmente mi dice quando è la prossima replica, se è possibile saperlo, magari glielo comunichiamo, ecco, in diretta. Dubbi, se no non importa, tanto io faccio zapping continuamente. Comunque è bella questa rubrica, perché appunto ci ricorda Don Pino Puglisi, che questo grande uomo di Dio, poi... uno spaccato straordinario di quella Sicilia che ha tanti problemi e tante persone meravigliose. La Sicilia è una terra di luce e di ombre, ma davvero io la conosco molto bene e le luci sono luci molto forti, grandi personaggi. Basti pensare al nostro Presidente della Repubblica, il nostro Sergio Mattarella, un uomo che gode la stima del mondo intero. Sì, una personalità veramente. Ed è un uomo mite, profondamente cristiano, che vive sempre le cose, con semplicità. Allora mi dicono che la replica c'è lunedì alle 10, lunedì alle 10, mi scusi, è stata quindi mandata stamattina, prima, giovedì alle 11 e venerdì alle 14. Benissimo. E quindi... Giovedì alle 11, venerdì alle 14, perfetto. Benissimo. A proposito del Presidente Mattarella, sì? La signora Mattarella, mentendo la sorella del Presidente, o la figlia, era dama di San Vincenzo nella mia parrocchia. Ma allude alla figlia o alla... No, la sorella del Presidente. La sorella. Ah, è una dama di San Vincenzo. Era, adesso non c'è più. Certo. Perché vicino a casa mia, adesso non ci sono più, c'era la casa romana della famiglia Mattarella. No, comunque una famiglia davvero di grande, poi... Sì, ancora se la ricordano, sì, la nominano. certo, tutti, anche il fratello che è stato ammazzato, ma poi anche la figlia è una persona molto a modo, molto per bene. Sì, carina, garbata, riservata. Poi io sa che io sono anche il prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica al mondo, ovviamente, come si sa, come è noto, siamo la biblioteca più antica al mondo, abbiamo più di 1600 anni ed è venuto il Presidente Mattarella, è venuto a visitarla, ma una persona con una discrezione, anche le domande sempre mirate, profonde, acute, si capisce che è un uomo molto riflessivo, è anche un mite, probabilmente c'è anche un po' di indole timida nel Presidente Mattarella, ma tutto questo lo ha trasformato in un uomo mite e molto profondo di animo. Quindi... Sì, è un uomo che fa tutto alla luce della Costituzione, però ci mette anche una sua tradizione, diciamo, sia cattolica, che non guasta, nelle mediazioni, nelle interpretazioni, nei rapporti, è quello che... Sì, unisce la competenza giuridica e diciamo l'animo profondamente morale, umano, ecco, questo certamente. E noi ne andiamo orgogliosi, ma ovunque vada, non so se ha visto l'inaugurazione delle Olimpiadi, quando entra il Presidente Mattarella è sempre un boato di accoglienza. Sì, è vero. E quindi noi siamo orgogliosi sempre, anche perché questo è tempo di... sempre garbato. Sì. Poi non so, per esempio alle Olimpiadi francesi
lui ha aspettato sotto il diluvio che si ricorda? La barca con gli italiani. Certo, era uno dei pochi, sono scappati tutti magari a mangiarci, a fare una pericena, e lui è rimasto lì sotto l'acqua per aspettare. Insieme alla figlia sotto l'acqua. Poi una volta ha detto: quanta acqua abbiamo preso. Acqua di sopra e acqua di sotto, l'acqua della Senna ma poi ha visto l'apertura delle nostre... È stata molto elegante la presentazione della nostra Olimpiade. Guardi che le stavo proprio dicendo questo. Io sono andato orgoglioso della presentazione che hanno fatto delle nostre Olimpiadi, e le dirò di più, signora Carla, c'è stato un momento io che mi sono profondamente commosso, ma davvero mi è venuto il groppo, ero da solo a casa mia, perché avevamo visto tutte le bellezze dell'Italia, ci hanno fatto vedere la musica, la poesia, l'arte, il Canova, eccetera, no? Tutto questo ben di Dio, la natura, perché poi abbiamo visto le Ferrari, abbiamo visto le nostre montagne, e poi a un certo momento, con un'eleganza che io raramente avevo visto, avanzano una triplice colonna di indossatrici con gli abiti bianchi, rossi e verdi, che contenevano ovviamente i colori della bandiera, con questi abiti elegantissimi firmati Armani. E questa fila silenziosa che procedeva a me ha fatto venire la commozione, perché io in quei colori, in quel momento, ho visto tutto quello che era stato fatto vedere prima, cioè la profondità della bellezza, quello che diceva Dostoevskij, che diceva che la bellezza salva il mondo. E io pensavo, ma tu pensa, la mia patria, la mia nazione, e non lo dicevo con animo nazionalistico per dire noi per primi, lo dicevo per dire: guarda che tesoro che abbiamo alle spalle, che abbiamo ancora oggi tra di noi, come dovremmo essere orgogliosi di questo. E quei tre colori in quel momento simbolicamente mi hanno fatto rivivere dentro tutta questa bellezza, no? Perché poi la bellezza che salva il mondo è quella che risveglia i sentimenti, l'animo, quello che risveglia la coscienza, e questa è la bellezza vera, no? In un tempo di grande fretta, tutti siamo velocissimi, ma lo diceva anche il sociologo Bauman, quando diceva che quando il ghiaccio è sottile, cioè quando una società ha poco fondamento, quando il ghiaccio è sottile ci si salva con la velocità. Se sai che sotto il ghiaccio non tiene, scappi di qua e di là. Ma la velocità è nemica della profondità, dell'intimità, dell'interiorità. Sì, è vero. E infatti adesso non c'è più studio, non c'è più niente. Adesso appena senti una parola che non conosci, vai su Google e pensi che con quella rispostina hai studiato e sai tutto. Purtroppo non è così, Bisogna andare a studiare, fare ricerca, eccetera. Certo. Io vivo in un altro mondo ormai. No, ma guardi che la cultura... Io sto sulla Luna ormai. No, per fortuna, signora Carla, che ci sono persone ancora come lei che ci ricordano che dobbiamo metabolizzare Ma sa un'altra cosa, e qua gliela racconto perché lei mi stimola a dire determinate cose. Allora, le parlavo della biblioteca. Noi tutte le mattine... Mi fa piacere sentire parlare di biblioteche come quella di Verona. Tutte le mattine noi abbiamo i ragazzi delle scuole. Allora facciamo vedere la biblioteca con le sue ricchezze, l'indovinello veronese, poi le istituzioni di Gaio, l'unico diritto romano del secondo secolo, il De Civitate Dei, insomma tanti codici antichi e preziosi. Poi con i ragazzi facciamo esercizio di scrittura, tipo la scrittura paleografica, no? E non abbiamo più le penne d'oca, abbiamo il calamo, che sono queste penne di canna di bambù, che sono simili a come si scriveva un tempo. E poi facciamo scrivere i ragazzi, e abbiamo notato una cosa, che i ragazzi non sono solo felici di scrivere, ma sono sorpresi quando noi facciamo scrivere, per esempio, in corsivo.
perché oggi i ragazzi fanno molta fatica sia a scrivere che scrivere in corsivo. E se ci pensa bene... sì, pensare che nella paleografia latina come greca ci sono tanti tipi di scritture, no? Ma lei pensi a Lonciale, Semionciale, la scrittura carolina che era tutta molto bella, molto... Insomma, un giorno magari lo spiegheremo ai nostri ascoltatori. È difficilissimo Lonciale, per carità, quando si fa l'esame di paleografia latina, sì, lo so. Il pezzo del Lonciale. Però perché le ho detto questo? Perché i ragazzi, io a volte dico che oggi le nuove generazioni che scrivono molto stampatello, scrivono molto al computer, se ci pensiamo bene, nella grafia, nella scrittura, noi trasferiamo l'animo interiore, tant'è vero che i grafologi vanno a studiare la pressione emotiva che c'è, la chiusura, ti dicono se sei chiuso di carattere, se sei un idealista, se sei questo, se sei quello. Cioè noi trasferiamo l'animo nella scrittura. Allora i ragazzi, per esempio, che tendono ad scrivere molto in stampatello, imparano a scrivere anche con scritture molto più eleganti, e questo vuol dire che trasferiscono nella bellezza anche del segno grafico, trasferiscono la bellezza di quello che hanno dentro, che tante volte rimane inespresso. Insomma, è una bella esperienza quella che facciamo. Certo, sicuramente mi dispiace di non aver mai avuto modo. Io sono venuta 2 volte a Verona, ma purtroppo quando sono venuta io ho visto le cose diciamo cosiddette turistiche, ma la parte più importante che era San Zeno, la sua biblioteca, molti anni fa non l'ho potuta visitare. Beh, vabbè, ci sarà un giorno in cui o in paradiso o da qualche parte vedremo anche quelle robe lì. E non lo posso più fare oramai, mi dispiace. Comunque grazie Carla. Grazie a lei, si ricordi della preghiera. Ma poi come facciamo oggi? Pregate tutti per Carla, perché Carla compie gli anni. Grazie. E deve sentire la forza del nostro affetto. Grazie. Grazie, buongiorno. Io prima di concludere, prima ho detto che devo ringraziare tante persone. Devo ringraziare Gabriella che ci ha mandato chiedo scusa, Gabriella che ci ha mandato una colomba. Devo ringraziare Eugenia di Castelnuovo, Marisa sempre di Castelnuovo, Maria Grazia di Cavaillon, Maria Luigia Bresciani, Maria Rosa Busato, insomma tante persone che con le loro gocce, con il loro aiuto ci aiutano ad andare avanti. Magari c'è ancora qualche telefonata in arrivo, allora magari prima di chiudere aspettiamo qualche telefonata. Ecco, vedete che quando si è in diretta bisogna accettare quello che passa alla diretta, che è anche quello di starnutire, il bisogno di soffiarsi il naso, come no, non ci sono alternative, ecco. E poi noi non abbiamo le grandi tecnologie, no? Per cui queste robe, io che ho fatto la RAI, che ho fatto Mediaset, queste robe sai succedono anche là. Anche là il presentatore gli viene da starnutire, ma basta che faccia un cenno con il dito e allora subito di là dalla regia, perché c'è sempre tanta gente lì davanti che capiscono e pronti, allora il filmato e sembra, e intanto tu fai tutte le cose. Qui noi siamo molto più ruspanti e facciamo le cose alla luce del sole come si farebbe in casa, dove in casa quello che succede davanti a tutti quelli che sono in famiglia, e anche questo allora è simpatico, no? Alla fine, per l'amor di Dio, non è simpatico starnutire, è simpatico questo spirito di semplicità e di condivisione che ci porta a fare le cose con tanta spontaneità e senza tanti infingimenti. Vediamo se c'è qualche telefonata ancora. Io dicevo che davvero voglio sempre ringraziare tutti quelli che ci aiutano ad andare avanti.
perché senza di voi sapete che Telepace alla fine cammina con le vostre gambe, e allora non è che io voglio ogni volta chiedere, bussare, lo sapete benissimo che noi viviamo di carità, ma a volte magari dico a qualcuno, ma se conosci anche qualche persona che ci può aiutare, passate parola, no? E magari se hanno anche delle cose interessanti da dirci, da raccontare, li possiamo sentire, li possiamo intervistare. Ci sono tanti modi per collaborare, per aiutarci. Ecco, il compito del direttore è anche quello di motivare, cioè di portare delle convinzioni. Ma ecco, mi dicono che c'è una telefonata in arrivo. Maria da Villafranca. Pronto? 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 Pronto, Maria? Don Bruno? Buongiorno carissima. Niente, sono la Maria, promotrice di Villafranca. L'ho appena ringraziato, ha sentito Maria? Che ho appena ringraziato lei e le sue amiche. Non mi sentivo perché sono da cosina a fare la oringa. Ecco, finché lei faceva le fritelle io vi ho ringraziato. Grazie Don Bruno. No, grazie a voi. Stavo proprio dicendo che sabato è stato bello anche un momento di famiglia, quello che abbiamo passato insieme. È stato un bel momento perché c'è anche una grande schietezza nel dirci le cose, ecco. Poi Maria, lei avrà notato, Maria, che io sono uno che non nasconde niente, ma nel senso che ci vuole trasparenza nelle cose, inutile che fingiamo che una cosa è, non è, quello che c'è da dire ce lo diciamo. E basta, e allora la verità non fa mai male, perché quando tu hai la verità, che conosci la verità delle cose, si può discutere, si può anche dissentire, però alla fine la verità è più grande di tutti i sospetti, perché l'alternativa alla verità è il sospetto. È vero. Però Maria, le faccio i complimenti perché l'ho vista benissimo l'ultima volta. È andata benissimo. No, è andata benissimo, ho visto anche lei benissimo, perché Maria, lo diciamo per chi non la conosce, ha avuto qualche problemino di salute tempo fa. Sì, il cuore, sì. Però poi, insomma, oggi ci sono dei meccanici meravigliosi, vero Maria? Allora, il signor San Piero, quando sono arrivato quasi alla porta, e mi ha detto via, vado e ritorno che te queda a collaborare ancora con Telepace. E mi sono venuta. Certo, Maria, certo. E io sono qui. E non è dispiaciuta di lavorare per Telepace, vero? Ho le 40 anni che collaboro. Cara, sì. Sono le nostre energie storiche, quelle come quella di Maria. Grazie Maria. Allora Maria, un grande abbraccio. Buona settimana e grazie anche alle sue amiche, però ripeto, ho appena letto i nomi poco fa. Va bene, e vivo il momento, non ero lì, è un peccato. Niente paura, la ringrazio adesso e adesso dalla regia mi dicono che è arrivato il momento di dire la preghiera a Maria, stella dell'evangelizzazione. E allora mentre salutiamo Maria cominciamo la preghiera. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che docile al mandato del suo Signore si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere per recare alla mente e al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi.
questa preghiera bella davvero che noi chiediamo a Maria, che ci soccorra e che ci aiuti davvero a fare la carità del Vangelo, a fare la carità del Vangelo. Dicevo questa mattina partendo che la carità qualche volta è anche fatta coi soldi, ma pensate Gesù, la sua carità è stata sostanzialmente l'essere vicino alla gente, condivisione. Lui che era Dio non ha disdegnato farsi prossimo per spartire le nostre fatiche, anche i nostri peccati, nel senso che ci è venuto vicino per tirarci su dalle nostre miserie. E io, contando su questo aiuto del Signore, vi benedico nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, augurandovi una buona settimana e ringraziandovi ancora di essere stati con noi. Buongiorno a tutti amici di Telepace, ben trovati al nostro spazio informativo Focus Presenti, tanti gli argomenti anche per quest'oggi. In apertura l'attività del Papa, proprio questa mattina il messaggio all'Arcidiocesi di Madrid, ai presbiteri, ai sacerdoti, poi l'Angelus di ieri, poi la celebrazione del Cardinale Parolin a Monteberico per l'apertura del Giubileo, poi ricorderemo Monsignor Gianpietro Fasani. L'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona propone un incontro oggi pomeriggio. Ricorderemo anche Don Gianni Sgreva in questo giorno, Padre Gianni Sgreva in questo giorno in cui trasmetteremo in diretta i funerali, e poi tantissime altre notizie all'interno del nostro notiziario. E come dicevo, apriamo con il messaggio che ha inviato questa mattina, la lettera in spagnolo inviata al presbiterio dell'Arcidiocesi di Madrid da parte del Papa in occasione della plenaria Convivium in corso sia oggi che domani. E nell'apertura della lettera si legge: in molti ambienti constatiamo processi avanzati di secolarizzazione, una crescente polarizzazione nel discorso pubblico e la tendenza a ridurre la complessità della persona umana interpretandola attraverso ideologie o categorie parziali e insufficienti. In questo contesto la fede, scrive il Papa, corre il rischio di essere strumentalizzata, banalizzata o relegata all'ambito dell'irrilevante, ma invece sostiene Papa Leone, nel cuore di non poche persone, specialmente dei giovani, oggi si apre un nuovo turbamento e noi dobbiamo combattere, dice, questo turbamento. Ed ora proseguiamo con le parole del Papa. Ieri ennesimo appello alla pace, lanciato al termine della preghiera mariana dell'Angelus. Il pontefice indica ancora una volta la preghiera come antidoto alla guerra. Sentiamo. Esprimo la mia vicinanza orante a tutte le vittime della violenza e del terrorismo. Auspico che le autorità competenti continuino ad adoperarsi con determinazione per garantire la sicurezza e la tutela della vita di ogni cittadino. Nei pensieri del Papa tante situazioni, da quella in cui versa la Nigeria, dove in pochi giorni 2 attacchi nello stato di Benue hanno provocato la morte di 30 persone, oltre alle 50 rapite nel raid contro 4 differenti villaggi nello stato di Kaduna. E poi Papa Leone ha ricordato il pensiero a quanti stanno vivendo situazioni
catastrofiche a livello naturale come il Portogallo, il Marocco, la Spagna, l'Andalusia in particolare e poi l'Italia meridionale. In apertura di Angelus, come di consueto, la riflessione del Santo Padre si è soffermata sul Vangelo della domenica. Ieri era la quinta domenica del tempo ordinario, dove si legge l'invito del Figlio di Dio ad essere sale della terra e luce del mondo. E infatti la gioia vera a dare un sapore alla vita e a far venire alla luce ciò che prima non era. Questa gioia sprigiona da uno stile di vita, da un modo di abitare la terra e di vivere insieme che va desiderato e scelto. La vita che risplende in Gesù, il sapore nuovo dei suoi gesti e delle sue parole. Dopo che lo si è incontrato, sembra insipido e opaco ciò che si allontana dalla sua povertà di spirito, dalla sua mitezza e semplicità di cuore, dalla sua fame e sete di giustizia, che attivano misericordia e pace come dinamiche di trasformazione e di riconciliazione. Lasciamoci alimentare e lasciamoci illuminare dalla comunione con Gesù. Senza alcuna esibizione saremo allora come una città sul monte, non solo visibile, ma anche invitante e accogliente. Al termine il Papa ha ricordato poi la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. Il tema dell'edizione di quest'anno, la pace comincia con la dignità, un appello per porre fine alla tratta. Giornata che tra l'altro cade nella festa di Santa Giuseppina Bakhita, la giovane sudanese simbolo del riscatto dalla schiavitù. Il fenomeno, stando ai dati delle Nazioni Unite, interessa, pensate, circa 27 milioni di persone, in prevalenza donne, minori, migranti e persone costrette alla fuga per via dei conflitti e dei cambiamenti climatici. Da Roma spostiamoci a Vicenza, al santuario di Monteberico, perché ieri pomeriggio il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, ha presieduto la messa solenne nel santuario mariano per l'avvio dell'anno giubilare mariano e della rinascita in occasione dei 600 anni dalla prima apparizione della Madonna. Centinaia i fedeli presenti in chiesa e anche fuori davanti al maxi schermo allestito sul piazzale. 4 i vescovi a fianco del cardinale sull'altare. Monsignor Giuliano Brugnotto, pastore di Vicenza, l'emerito di Vicenza Beniamino Pizziole, poi il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo ed il vescovo Claudio Dalla Zuana della diocesi Beira in Mozambico. Decine di sacerdoti, un centinaio di autorità e soprattutto tanta gente comune. Il cardinale, parlando proprio di Maria, la patrona del santuario, ha detto che ci invita a lasciare parlare Dio in Cristo, ci invita a un atteggiamento di silenzio interiore che si traduce in capacità di ascolto della voce del Signore. Solo così Vicenza, il Veneto e tutti coloro che qui verranno pellegrini, ha detto, in quest'anno giubilare potranno aprire molte porte chiuse e tante storie spezzate e incompiute potranno ricominciare, facendo poi spazio a quell'uguaglianza radicale che guarisce il senso di superiorità che separa gli uni dagli altri. In mattinata al santuario del Monteberico si è tenuto il congresso mariologico mariano internazionale straordinario dal titolo Maria, Madre di Misericordia tra pietà popolare e rinascita delle comunità. Ed ora proseguiamo, veniamo a Verona, dove oggi pomeriggio si ricorderà Don Giampietro Fasani. L'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona, la DOA, propone infatti l'incontro Generiamo a DOA da 25 anni, dalle radici ai frutti, per celebrare sicuramente questo traguardo, ma anche per partire nuovamente. Al nostro telefono dovrebbe esserci il presidente di ADOA,
Adoa, Monsignor Roberto Campostrini. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno, grazie Monsignor Campostrini per essere collegato con noi. Cosa vuol dire oggi celebrare, ricordare il lavoro di Monsignor Fasani? Allora, certamente Don Giampietro ha dedicato la sua passione, la sua competenza e anche, credo, uno sguardo profetico legato a questa capacità di saper mettere in rete le diverse realtà che servono la carità alle persone più fragili, più deboli, che sono gli anziani, ma anche i diversamente abili, i poveri che incontriamo sulle strade. Ecco, in questo modo lui ha, pensato proprio che fare le cose insieme dà non solo una maggiore qualità a quello che si vive, a quello che si propone, ma diventa davvero un motivo di crescita proprio per la Chiesa, per la comunità diocesana e anche per tutti gli enti che poi lentamente hanno iniziato a far parte e costituiscono adesso l'associazione Adoa. Che cosa succede oggi pomeriggio a Villafranca, nel Duomo di Villafranca? Allora, prima del Duomo andremo nell'auditorium comunale per fare la memoria di questi 25 anni dell'associazione, nella quale appunto Don Giampietro si è fortemente dedicato dopo il suo rientro da Roma, dove era stato economo generale nella Conferenza Episcopale Italiana, e faremo una carrellata per ricordare questi 25 anni dell'associazione, come è nata e come lentamente si è sviluppata e quali sono i progetti che ancora cerca di tenere vivo e di iniziare proprio per dare maggiore consistenza a questo servizio di carità. E poi nel Duomo di Villafranca ci saranno alcune voci che ricorderanno lo stile, il lavoro, la passione di Don Giampietro, prima di tutto nella Chiesa diocesana, e poi anche Monsignor Rivella ricorderà il nostro Don Giampietro nel suo servizio appunto alla Chiesa italiana nei 10 anni in cui ha svolto il delicato compito di economo generale della Conferenza Episcopale Italiana. E poi un familiare aiuterà a ricordare alcuni passaggi, soprattutto omiletici, di Don Giampietro. Questo per quanto riguarda quest'oggi, ma Adoa è una forza che è all'interno, è nata all'interno della nostra diocesi, ma che poi ha portato frutti anche fuori dalla nostra diocesi. Quali sono le novità nel vostro cammino, nel cammino di Adoa? Allora, a fronte innanzitutto della crescita degli enti che hanno progressivamente aderito all'associazione nel corso del tempo, perché ricordiamo che la fondazione 25 anni fa è partita con sole 5 figure, diciamo 5 enti che hanno dato vita a questa associazione, e adesso sono più di 50 nella nostra diocesi. E poi lentamente questo stile o questo modello, chiamiamolo così, Adoa, ha cominciato a fare notizia, tra virgolette, anche in altre diocesi. Sono già 2 diocesi, Parma e Bologna, che hanno costituito la propria Adoa diocesana, e ci sono altre diocesi che sono in questo cammino di progettazione, programmazione, di costituzione dell'associazione. Questo evidentemente ha aperto una rete molto più ampia da un punto di vista della collaborazione, del confronto, del dialogo, perché mette in rete non soltanto gli enti di un territorio diocesano come sono i nostri nella nostra Chiesa di Verona, ma anche con altre diocesi, quindi anche con altre caratteristiche, altre possibilità, e come si sa, quando ci si mette in rete con realtà diverse, che possono essere più piccole o più grandi, comunque c'è una ricchezza, perché c'è il bene che viene donato che diventa una ricchezza per tutti, perché la condivisione rende tutti partecipi di questo bene donato gli uni agli altri. Grazie mille Don Campostrini, grazie, buona giornata e buon proseguimento di lavoro.
Grazie mille a voi, buona giornata. Arrivederci. Passiamo ad un altro argomento. Sarà celebrato sempre oggi pomeriggio alle 15 e Telepace lo trasmetterà in diretta il funerale di padre Gianni Sgreva, passionista, fondatore dell'Oasi, della comunità Oasi della Pace in molte parti, tra cui Meggiugorie e in altre parti d'Italia e non solo. Originario di Caldiero, in provincia di Verona, padre Gianni a 16 anni entrò nella casa di noviziato di San Zenone degli Ezzellini a Treviso. Poi indossò l'abito dei passionisti, lo vediamo anche in questa foto, il 21 agosto del 65. Teologo, uomo di cultura, ebbe particolare conoscenza e devozione alla Madonna e alla memoria della passione di Gesù Cristo. La sua vita sacerdotale come passionista fu segnata e caratterizzata dall'accostamento al mondo delle apparizioni di Meggiugorie. Ebbe l'intuizione quindi di creare queste oasi, spazi di preghiera che lui chiamava cliniche specializzate per malati di cuore. Fondò la prima oasi il 18 maggio del 1987 a Priabona, in provincia di Vicenza, e poi molte altre. Marina Zerman ha intervistato proprio questa mattina alcuni membri della comunità mariana Oasi della Pace che sono giunti qui a Verona per il funerale di padre Gianni. E allora andiamo ad ascoltare la testimonianza di padre Martino dell'Immacolata, il superiore generale. E sicuramente il padre era una persona energica, una persona veramente carismatica, piena di Dio, per cui anche dalle sue parole, dalle sue predicazioni, dal suo modo di essere attirava fortemente. Ma dopo questo primo incontro così forte lui comunicava tanto, un amore per la Chiesa, un amore per l'Eucaristia, un amore per la Madonna. Veramente in tutto il suo linguaggio aveva sempre questo al centro: Maria, l'Eucaristia. E poi la realtà che si è creata un po' nell'Oasi della Pace ha una bellezza del tutto particolare. Siamo una comunità di queste nuove forme di vita consacrata in cui abitano insieme consacrate e consacrate, per cui c'è una comunione fraterna molto forte dove al centro c'è Dio. In tutte le nostre case abbiamo l'adorazione eucaristica e in tutte le nostre case cerchiamo di vivere la spiritualità mariana, e questo non solo crea una bella famiglia tra di noi, ma anche è un faro di luce per quello che possiamo dire nei confronti degli altri. Come padre Sgreva ha pensato a una comunità proprio così definita, Oasi della Pace? Beh, in realtà il padre non aveva nella sua intenzione quella di fondare una comunità. Felicemente passionista, si è messo in ascolto di quello che la provvidenza ha voluto chiedergli, nel senso che si è trovato come condotto per mano a fondare questa nuova realtà. Per cui dopo un incontro suo personale con l'evento Meggiugorie, dove in un momento di preghiera è come se si fosse sentito chiamato a donarsi totalmente a Maria, avendo detto totus tuus, è come se si fosse aperto il suo cuore alla grazia di Dio, per cui si è trovato ad accompagnare ragazzi e ragazze che in realtà volevano vivere quello che la Madonna stava chiedendo a Meggiugorie, una vita semplice di consacrazione, ma dove al centro ci fosse Dio. Per cui il messaggio di Meggiugorie, la pace come riconciliazione con Dio, con se stessi e con gli altri, ha trovato un po' nel cuore di questi ragazzi il focus. E ricordo che il funerale di padre Sgreva sarà trasmesso in diretto oggi pomeriggio alle 15. Ricordo inoltre che l'intervista completa a questo padre che abbiamo ascoltato insieme con altre testimonianze andranno in onda nei prossimi giorni. Proseguiamo con un altro argomento, un altro appuntamento. Sabato scorso la comunità di Sant'Egidio ha festeggiato 58 anni di fondazione e mercoledì 11 febbraio alle 18:30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura tanti amici e le delegazioni di diverse comunità europee celebreranno questa liturgia di ringraziamento che sarà presieduta dall'arcivescovo Monsignor Vincenzo Paglia. E ricordo che questa Santa Messa sarà trasmessa in diretta ancora una volta
volta mercoledì 11 febbraio alle 18:30, sarà trasmessa in diretta da Telepace. Ed ora veniamo a noi, perché sabato pomeriggio si è svolto qui nella nostra sede, come ogni primo sabato del mese, l'incontro con le promotrici, che si è aperto, lo vediamo nelle immagini, con la Santa Messa che ha presieduto il nostro direttore Monsignor Bruno Fasani, a cui poi è seguito un momento di condivisione e di incontro. Sono sempre momenti particolari quelli che si vivono in questo incontro con le promotrici, perché è l'occasione per raccontare come sta andando avanti il cammino di Telepace, per stare insieme e per confrontarsi. Ed ora spostiamoci a Padova, per la città della Fondazione Città della Speranza. Sabato all'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, ecco l'immagine con i volontari davanti alla torre, si sono ritrovati per un momento di saluto e di ringraziamento, tra loro 30 volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Maserà, e che poi nelle scorse festività si sono resi disponibili per la distribuzione dei prodotti natalizi. Anche questa è stata un'occasione da parte del Presidente di dire grazie a tutti coloro che si stanno impegnando, e anche per spiegare le novità nell'attività di ricerca e per accompagnare i presenti a visitare alcuni laboratori di oncoematologia pediatrica della Torre, e spiegandone poi il funzionamento. I volontari assieme ai ricercatori rappresentano davvero il punto nodale della Fondazione Città della Speranza, permettendo la diffusione capillare sul nostro territorio del messaggio di solidarietà, aiuto e vicinanza a tutti quei bambini, a tutte quelle famiglie che vivono situazioni difficili per malattie davvero difficili da sopportare. Ed ora proseguiamo parlando della Fondazione Arena in vista della 103esima Opera Festival che inaugurerà il prossimo 12 giugno. Fondazione Arena di Verona è alla ricerca di diverse figure professionali per rendere possibile il più grande festival lirico d'opera al mondo. 3 mesi di spettacolo dal vivo, 1200 persone impegnate in scena e dietro le quinte. È già aperta la raccolta di candidatura per le comparse che daranno vita alla nuova produzione della Traviata, la Bohème e 2 diverse produzioni di Aida, oltre a Turandot. Ci cercano persone residenti e domiciliate nel veronese, nate tra il 68 e il 78 oppure tra l'86 e il 2008. Per scoprire tutti i termini e i requisiti è possibile scaricare il bando completo e candidarsi sul sito al link www.arena.it/lavora con noi ricerca personale. Le domande debbono essere inviate prestissimo, entro e non oltre il 12 febbraio, però fino al 25 marzo è possibile candidarsi anche per il personale di biglietteria, sala, sorveglianza e annunciatori. Ed ora lo spettacolo, perché a partire da domani al Teatro Nuovo arriva uno spettacolo davvero particolare e unico con Simone Cristicchi, Franciscus il Folle che parlava agli uccelli, in programma sino al 15 febbraio nell'ambito della rassegna Grande Teatro realizzata dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona in collaborazione con il Comune. Da domani e sino al 14 lo spettacolo è la sera alle 20:45, mentre domenica il pomeriggio alle 16. Al centro dello spettacolo, così come dice il titolo Franciscus, c'è appunto la follia ma anche la grandezza di San Francesco d'Assisi, la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l'utopia necessaria per una nuova umanità, insomma tanti argomenti per uno spettacolo unico. Andiamo insieme a vedere questa anteprima, questo trailer. Ci sono uomini anonimi e altri eccezionali, uomini semplici eppure rivoluzionari, uomini liberi, bruciati vivi sul rogo come eretici, cancellati dal fuoco,
uomini svegli ed altri addormentati, uomini spenti o troppo illuminati, uomini che non lasciano indifferenti, uomini avanti anni luce per i loro tempi. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Ci sono uomini anomali oppure straordinari, uomini fulmini, abbaglianti come fari, leggeri come il vento, ardenti come fuoco, sognatori intermediari con l'ignoto. Uomini, profeti, scienziati, sciamani, uomini sarti che cuciono i lembi più lontani, uomini lucidi, capaci di sfidare il tempo, uomini così pazzi da cambiare il mondo. Franciscus, 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 Franciscus. Uno spettacolo unico al Nuovo a partire da domani sera alle 20:45 sino a domenica 15. Quasi in chiusura un'altra notizia, proprio oggi è morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. Lo si è appresa questa notizia proprio questa mattina dalla comunità scientifica. Zichichi ha lavorato davvero presso grandi enti, tra cui il Fermilab di Chicago, laboratorio americano di fisica che deve il nome tra l'altro a Enrico Fermi. Poi presso il CERN di Ginevra ha guidato il gruppo dell'Università di Bologna, dal 77 all'82 è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel 78 è stato eletto presidente della Società Europea di Fisica. Zichichi era amante di Archimede, di Galileo Galilei, fu sempre sostenitore della tesi che scienza e religione possono convivere e a questo tema ha dedicato davvero tanti scritti. Con la sua scomparsa l'Italia perde uno dei suoi più noti scienziati, una figura centrale nella storia della fisica italiana del Novecento. Siamo in chiusura, ma mi preme ricordare due appuntamenti, sicuramente in diretta ai funerali di padre Gianni Sgreva oggi pomeriggio alle 15 in diretta dalla cattedrale presieduti dal vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, e poi vi ricordo alle 16:30 l'appuntamento con Fatti e Prospettive condotto oggi da Lucio Fasoli. Gli argomenti sono molti, dalle iscrizioni alla scuola, si chiuderanno il prossimo, alla scuola superiore chiuderanno il prossimo 14 febbraio e parleremo in modo particolare dell'istituzione del 4+2 per le scuole professionali. Poi parleremo della giornata del malato imminente il prossimo 11 febbraio e de Lourdes, al quale Telepace è molto legata con l'Unitalsi, e quindi l'appuntamento è alla diretta di oggi pomeriggio alle 16:30, replicata poi alle 21:30. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Focus Presente torna anche domani puntuale alle 13:30. Buon proseguimento e arrivederci.
piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero doloroso mettiamo Gesù che suda sangue nell'orto degli ulivi. Pater nostro, qui sinceri sanctificetur nomen tuum, at veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, E al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù
chi viene incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Tamil அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero doloroso mettiamo Gesù che sale il Calvario, carico della croce, e incontra Maria, sua madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. انتجرينو سلام لعاخي ومريم تسقاز ملاكي زيابير مساخيو انكبان استباركي خينا كرس غفري يسوس استبارخيو Santa Maria, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام لعاخي ومريم تسقاز ملاكي زيابير مساخيو انكبان استباركي خينا كرس غفري يسوس استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام لعاخي ومريم تسقاز ملاكي زيابير مساخيو انكبان استباركي خينا كرس غفري يسوس استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
سلام نعخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو انكوانست استباركي خينا كرس صفر يسون استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو انكوانست استباركي خينا كرس صفر يسون استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو انكوانست استباركي خينا كرس صفر يسون استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو انكوانست استباركي خينا كرس صفر يسون استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو انكوانست استباركي خينا كرس صفر يسون استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو انكوانست استباركي خينا كرس صفر يسون استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو انكوانست استباركي خينا كرس صفر يسون استبارخيو Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o dia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre di misericordia. Prega per noi. Madre della divina grazia. Prega per noi. Madre della speranza. Prega per noi. Madre purissima. Prega per noi.
Madre sempre vergine, prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. Arca dell'Alleanza, Prega per noi. Porta del cielo, Prega per noi. Stella del mattino, Prega per noi. Salute degli infermi, Prega per noi. Rifugio dei peccatori, Prega per noi. Conforto dei migranti, Prega per noi. Consolatrice degli afflitti, Prega per noi. Aiuto dei cristiani, Prega per noi. Regina degli angeli, Prega per noi. Regina dei patriarchi, Prega per noi. Regina dei profeti, Prega per noi. Regina degli apostoli, Prega per noi. Regina dei martiri, Prega per noi. Regina dei confessori della fede, Prega per noi. Regina delle vergini, Prega per noi. Regina di tutti i santi, Prega per noi. Regina concepita senza peccato, Prega per noi. Regina assunta in cielo, Prega per noi. Regina del Rosario, Prega per noi. Regina della famiglia, Prega per noi. Regina della pace, Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplicrevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, quel potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Sotto la tua protezione Cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, Che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. l'eterno riposo Dona loro, Signore, e spenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Per Amen. intercessione a Beatissima Sempre Vergine Maria, scende su di voi la benedizione del Signore sulle vostre case, sulle vostre famiglie, in modo particolare sui sofferenti. Il Signore sia con voi. E con il tuo Vi spirito. benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Madre in cammino sei con noi, Maria, donna beata, canta il mondo in te. Ave fanciulla di Dio, splendida agli occhi del Padre, l'angelo annuncia il mistero, doni alla terra il tuo sì. Madre in cammino sei con noi, Maria, donna beata, canta il mondo in te. Salve Regina del cielo, sei mediatrice di amore, vita, dolcezza, speranza, mostraci il Figlio tuo Gesù. Madre in cammino sei con noi, Maria, donna beata,
te. Tu pellegrina nel tempo, Signore splendi per via, piena di Spirito Santo, veglia la Chiesa con te. Madre in cammino sei con noi, Maria, donna beata, canta il mondo in te. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore del Salento alla scoperta di Seclì in provincia di Lecce. Il comune si trova a 76 metri sul livello del mare e conta 1830 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Seclì. Con gioia incontriamo il sindaco Andrea Finamore. Allora, ci presenti il comune di Seclì. Intanto benvenuti e grazie per essere qui.
Seclì è una cittadina viva, una cittadina che si costruisce sulle sue tradizioni, su un'identità molto forte, una cittadina che vive di buon cibo, che vive di buona musica. Abbiamo potuto oggi ammirare i nostri cantori, Sasha, Migali e Mattia De Mattese, ma è una tradizione diffusa comunemente nella nostra popolazione. La gente è abituata a fare musica e a costruire musica fin da bambina, suonano la pizzica. È un paese che ha una storia molto importante, che è anche poco nota, ma che stiamo cercando in tutti i modi di portare alla luce e di far riscoprire a tutte le persone che vogliono avventurarsi a Seclì. Molta della storia risiede proprio in questo luogo. Sì, noi siamo nel nostro palazzo ducale, il gioiellino di Seclì. Diciamo che i monumenti più importanti per Seclì sono l'ex convento dei frati minori e questo palazzo ducale. Un palazzo che è il cuore pulsante della nostra cittadina. Abbiamo pensato in questo posto di realizzare una sala convegni, una sala mostre. Qui c'è la nostra biblioteca, degli spazi di coworking, degli spazi per fare musica per i nostri ragazzi e tutta una serie di altre attività che possono ospitare questo luogo. Ai nostri piedi abbiamo la tradizione dell'olio. Ecco, qui la nostra identità si vede ad ogni passo, basta passeggiare a Seclì per rincontrare la nostra tradizione. Qui vediamo l'olio, di lì abbiamo anche le altre vasche per raccogliere l'olio che veniva utilizzato per illuminare le strade del paese. Ma passeggiare a Seclì significa passeggiare in qualche modo in un pezzo di storia. Tra l'altro un centro storico tutto in pianura. Assolutamente sì, diciamo che siamo molto vicini al mare, non abbiamo un paesaggio collinare, siamo fortunati ad essere tutto in pianura e ci permette di guardare molto più in là nell'orizzonte. E anche uscendo qui dal Palazzo Ducale poi abbiamo un giardino niente male. Sono stati portati alla luce da poco e sono un posto che tutti ammirano, insomma tutti gli amici che vengono a trovarci da paesi vicini rimangono estasiati. Un parco che abbiamo dedicato a Isabella D'Amato, la nostra serva di Dio, che è nata in questo palazzo, che è cresciuta in questo palazzo, salvo poi dedicarsi alla clausura nel convento di Nardò. Qui abbiamo un territorio molto vasto, un territorio agricolo. Un territorio sì, a forte matrice agricola. Pensi che il comune di Seclì è grande poco meno di 9 km quadrati e siamo solo meno di 2000 abitanti, quindi puoi immaginare che la nostra storia è proprio quella, è il terreno, è la cultura. Sono i nostri nonni che hanno portato avanti questi territori e che ancora oggi vengono portati avanti dai loro discendenti. Ogni famiglia qui è abituata a produrre il proprio vino, il proprio olio, a coltivare la propria verdura. Facendo tappa a Seclì poi possiamo anche visitare gli altri paesi della zona. Diciamo che noi siamo in quella che è chiamata l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine, dei paesaggi mozzafiato, principalmente rupestri, ma abbiamo vicino Gallipoli, Nardò, insomma siamo concentrati bene, siamo organizzati bene, da qui si può raggiungere qualsiasi meraviglia del Salento. Ho visto che siete anche un'amministrazione molto giovane. Sì, io personalmente ho 31 anni, la vice sindaco ne ha 26, altri assessori e consiglieri comunali sono tutti intorno ai 30. Abbiamo abbassato di gran lunga l'età media di Seclì e Seclì ci crede molto in questo, ha deciso veramente di scommettere sui giovani che stanno tornando per cercare di dedicarsi al proprio territorio. Io stesso sono stato fuori per anni, salvo poi decidere di tornare a casa e invece che aspettare che un luogo ti dia delle possibilità, costruirle per gli altri. Lei diceva dell'importanza della musica e prima abbiamo ascoltato proprio dei pezzi di Seclì. Sì, sono le nostre pizziche. La pizzica è una musica popolare, diffusa in tutto il Salento e qui a Seclì abbiamo delle particolarità, la pizzica di Seclì o le canzoni di Seclì che sono note nell'Interland per essere state prodotte qui. Una tradizione che si tramanda ancora di giovane in giovane, da anziano a giovane, quindi ancora oggi si può ammirare in qualsiasi casa il nonno che insegna la pizzica ai propri nipoti. Un paese forte anche nell'associazionismo. Abbiamo molte associazioni che sono veramente attive, che rendono vivo il nostro territorio. Penso alla Proloco, che organizza la Sagra della Carne de Cavallo, che è l'evento più grande di Seclì. Penso ai vari comitati festa che si preoccupano di organizzare le feste patronali, o alle associazioni culturali, alla nostra protezione civile. Insomma, un paese che non si ferma, che è sempre in movimento. Proprio in questi giorni stiamo ragionando con altre associazioni, con Futura 21 abbiamo fatto una serie di eventi, con il Vespa Club stiamo lavorando per realizzare un posto per il Vespa Club. Insomma, un paese che si vive tanto di associazionismo. Poi incontrerò anche il parroco, gli altri protagonisti del territorio e farò questa domanda. Inizio con lei, ma che cos'è Seclì per lei? Seclì per me è un innamoramento continuo, è il bisogno di continuare ad investire e la voglia di credere in un territorio e di farlo crescere, di dedicarsi. È casa, è la nostra famiglia ed è
tutto quello che racconta bellezza. Per le persone che arrivano qui sul territorio ci sono dei B&B, com'è l'offerta riguardo il turismo? L'offerta è abbastanza coperta, abbiamo delle diverse strutture ricettive, da B&B ad alberghi a case vacanza, che vengono molto riempite nel periodo estivo. Riusciamo a vivere molto, dell'aspetto turistico durante il periodo estivo. Abbiamo una serie di attività commerciali che offrono i nostri prodotti tipici, permettono a tutti i turisti di deliziarsi con le nostre tipicità. Anche perché il mare è a pochi chilometri. Assolutamente, sono 8 chilometri circa, abbiamo molto vicino Gallipoli, Santa Maria al Bagno. Qui si può raggiungere comodamente qualsiasi punto del Salento. Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco. L'invito è quello di venire a visitare Seclì. Lasciatevi trasportare, passeggiate per le strade di Seclì, scoprite le leggende che vi racconteranno i nostri anziani e vi farete assolutamente innamorare dalla bellezza. E di leggende ce ne sono tante, no? Tantissime, tantissime. Grazie sindaco, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Seclì. Parroco Don Simone Napoli andiamo a presentare la comunità cristiana di Seclì. Il nostro itinerario inizia proprio da qui, dalla Chiesa Madre. Bene, ci troviamo in questo luogo dove trova le origini la comunità cristiana di Seclì. Ci troviamo presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che è l'antica chiesa madre di questa piccola cittadina che si trova nel sud del Salento. Il cristianesimo qui inizia intorno al 1100, secondo le prime documentazioni che abbiamo, e questo tempio sacro che voi potete ammirare, è frutto di un'opera di ampliamento successiva. Abbiamo una parrocchiale più moderna. La parrocchiale è stata costruita intorno al 1968-69 perché questo luogo non era più capiente per poter contenere i fedeli che sono aumentati nel tempo, ed è stata costruita la parrocchiale, che è molto più nuova, moderna, e conserva anche lì una struttura molto semplice, però è un luogo di preghiera dove i fedeli attingono la sorgente dei sacramenti. E a Seclì c'è forte devozione per Sant'Antonio. Eh sì. Seclì vanta questo patrocinio di Sant'Antonio, che è dovuto alla presenza dei frati francescani intorno alla fine del 1500. Da sempre Seclì festeggia, onora in 2 date la festa di Sant'Antonio: il 13 giugno per la solennità liturgica di Sant'Antonio, con una tredicina solenne alla quale partecipano anche devoti dei paesi limitrofi, e una seconda festa che è dovuta alla mietitura durante l'ultima fase di giugno e luglio, e pertanto hanno pensato i frati dell'epoca insieme al popolo di continuare con la venerazione di Sant'Antonio da giugno fino alla fine di luglio con la festa civile, che è definita la festa di Sant'Antoni Grande, perché è una festa molto bella dove c'è la musica, ci sono le bande musicali, i concerti bandistici, la processione, in cui la comunità si sente unita intorno a Sant'Antonio, perché potremmo dire che Sant'Antonio fa l'unità a Seclì. E
l'altro patrono poi è San Paolo Apostolo. San Paolo Apostolo è un culto, diciamo, introdotto intorno al Settecento dal vescovo dell'epoca, che noi festeggiamo qui a Seclì nella solennità della conversione di San Paolo il 25 di gennaio, con un tempo di preparazione anche a questa festa e una processione con tutte le associazioni sia parrocchiali, con la partecipazione dell'amministrazione e un cospicuo numero di fedeli, ecco, che venerano anche il patrono principale di questa comunità. Però è molto forte anche la presenza di Maria, perché qui festeggiate l'Immacolata, poi abbiamo la Madonna del Rosario. Abbiamo sia la Madonna del Rosario, questa immagine del 1700 che ritrae la Madonna del Rosario, ma soprattutto la devozione dei seclioti è riservata alla Madonna degli Angeli, che si è conservata presso il Palazzo Ducale, dovuta, con questa iconografia, ad una visione avuta dalla serva di Dio Suor Chiara D'Amato nella cappella del Palazzo Ducale di questa Madonna con gli angeli, che poi è stata riprodotta in questa statua che potete ammirare presso il palazzo. Come va la catechesi con i giovani? I giovani qui a Seclì abbiamo da poco iniziato con una commissione giovani, perché noi preti non riusciamo ad essere in ogni luogo. Allora insieme con loro stiamo cercando di progettare una pastorale che possa essere inclusiva anche delle loro esperienze di vita, della loro vita interiore, perché i ragazzi hanno un mondo dentro che attende semplicemente di essere scoperto. E proprio in questi giorni, durante l'assemblea parrocchiale, abbiamo prospettato loro un cammino di fede, ma anche di umanità, che possa renderli sempre più il futuro delle nostre comunità. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Credo che il messaggio più bello possiamo attingerlo dal Vangelo e dalla vita dei santi di cui questa comunità si fregia di onorare e venerare con affetto e devozione. È il messaggio che può raggiungere la preghiera che Gesù fa di essere una cosa sola in Cristo, no? Seclì, il giorno della festa di Sant'Antonio, è un comune che risplende per la bellezza, l'unità, l'amicizia, la fraternità, la condivisione, che altro non sono poi ciò che Gesù ci ha insegnato a vivere nella fraternità. E allora voglia essere il nostro augurio quello di essere una comunità che attinge dal Vangelo l'amicizia, la solidarietà e l'unità che è tipica dei cristiani. Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il Palazzo Ducale per scoprire alcune tipicità di Seclì. A Seclì anche l'itinerario del gusto merita interesse e andiamo a percorrerlo con Elena Stifani dell'associazione Prologo. Qui siamo all'interno del Palazzo Ducale e abbiamo tantissimi piatti, tutti piatti tipici. Vediamo un po', presentiamoli. Ok, abbiamo il panino dei nostri nonni con le verdure selvatiche, le cosiddette paparine. Questi nostri nonni se le portavano in campagna e facevano la loro merenda, poi a tarda sera quando tornavano a casa erano ormai ben pieni. Abbiamo i pezzetti di cavallo con i vari aromi fatti con una cottura molto lenta e poi serviti o nei panini oppure mangiati in questo modo. Tra l'altro riguardo il cavallo avete anche un'importante manifestazione. Sì, noi come Prologo sono già 25 anni che facciamo la Sagra della Carne de Cavaggiu, che si svolge il terzo weekend di agosto. E tanti di questi piatti li presentate lì nella... Abbiamo i pezzetti, le polpette e le braciole. Sono degli involtini di carne ripiena e vengono fatti anche quelli. Le polpette fritte e non al sugo, però pensiamo di mettere anche quelle. Vediamo un pochino quest'anno come ci possiamo adeguare. Ecco, qui le abbiamo in due versioni. In due versioni, sì. Poi abbiamo le sagne torte, la tipica pasta salentina o del paese, diciamo, che si fa
in questo periodo. Poi abbiamo un altro tipo di pasta. La tria con i ciceri, è sempre lo stesso impasto, solo che viene tagliata e cotta in un modo diverso. Poi abbiamo i cecamariti, che è un altro pasto dei nostri nonni, cosiddetto pasto afrodisiaco. Rape, fagioli e pane fritto e peperoncini. Qui abbiamo tantissima verdura anche nella campagna, anche no? nelle nostre campagne, sì, le nostre campagne sono piene di verdure, tra cui abbiamo anche i lampacioni, lì abbiamo i pomodori schiattericiati, che sono la vera zuppa invernale con i pomodori d'inverno, perché cambia, sono i pomodori pendolo che mettono a stare lì a sostare l'inverno e poi vengono fatti sta zuppa con gli spunzali e i pomodori secchi, le olive leccine che sono del luogo, i fichi secchi ripieni di mandorla e i pomodori secchi. E i lampacioni come li cucinate? I lampacioni vengono puliti, lessati, ci sono varie modalità, possono essere mangiati lessi con il pepe e l'olio, possono essere fatti a frittelle con le uova, possono essere fatte delle polpette nel coniglio, nell'agnello, come vuoi. E non poteva mancare la frisella. La frisella. Abbiamo il pane e le friselle che sono con il lievito madre. Abbiamo questa bella cosa, noi non può mancare perché è un pasto unico, può essere un antipasto, può essere un pasto unico, il pasto dell'estate. Ma la frisella va pure accompagnata con la paparina, che è un'altra verdura selvatica, la quale può essere usata sulla frisella, come la zuppa di pomodori, i pomodori schiattericiati, sempre sulla frisella. Sono delle versioni di friselle fatte in un modo più, diciamo, contadino, più nonno, più nostro, il calore di una volta. E poi vedo tanti tipi di pane. Tanti tipi di pane. Abbiamo il pane di semola, il pane di grano duro, abbiamo la palata, pane fatto con i panini messi uno a fianco all'altro. Mo' è ritornata di nuovo perché era da un po' che non si vedeva. Erano i panini dei bambini, toccavano sti panini, li riempivano e correvano a giocare. Poi abbiamo le empille e le puccette. L'olio qui lo abbiamo anche L'olio perché... è nostra produzione, in questo caso è proprio produzione bio. Come anche il vino, no? E il vino, e abbiamo le nostre cantine che sono Greco e San Trifone. Poi qui abbiamo anche altre due cose. Abbiamo le friselline alla pizzaiola, che sono uno snack, possono accompagnare anche altri piatti. Abbiamo i lupini, che è un altro snack. Sono essiccati questi? Questi sono essiccati, è uno snack, è un passatempo. Poi abbiamo anche il miele, vedo. Il miele, il nostro produttore è Musardo ed è un miele locale. Ci sono altre varianti con i vari gusti, questo è il classico miele, però abbiamo altri gusti anche di miele. E voi qui avete preparato da questa mattina insieme con un'altra signora, sì, no? La signora Mirella. Perché voi vi occupate anche durante le manifestazioni? Noi siamo le due, diciamo, coadiutrici della Sagra della Carne di Cavallo e poi ci impegniamo anche su un altro settore al di là della parrocchia, siamo sempre a disposizione di tutti. Proprio per l'amore verso Per l'amore di Seclì, sì. Ecco, una domanda che io faccio un po' a tutti quanti, ma che cos'è per lei Seclì? Seclì per me è tutto, è la mia casa, la mia famiglia, i miei amici, tutto. È vita, è piccolino, è profumato, è tutto. Vogliamo fare un invito allora ai nostri telespettatori e non solo a venire a visitare Seclì. Perché venire a Seclì? Venire a Seclì perché troveranno la tranquillità, troveranno tanto amore, troveranno tanto buon cibo e tanta accoglienza. Noi qui siamo con le braccia aperte e accogliamo tutti. Grazie alla signora Elena e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Seclì. E adesso incontriamo lo storico Antonio Epifani e molta della storia
di Seclì è racchiusa nella chiesa di Sant'Antonio. Sì, ci troviamo all'interno di quello che è l'edificio religioso più importante per noi di Seclì per via della devozione che abbiamo nei confronti di Sant'Antonio. Questa chiesa in realtà è la rettoria del convento attiguo ed è stata realizzata intorno al 1587 dai duchi Guido d'Amato e Giulia Spinelli. Infatti questa chiesa era il luogo di sepoltura della famiglia d'Amato, tant'è vero che nella zona presbiteriale si conserva ancora il cenotafio della famiglia d'Amato, una lastra commemorativa in cui si evince l'iscrizione di Achille Papaleo, che è stato uno degli ultimi baroni in realtà di Seclì, quando poi il feudo è stato venduto e quindi poi da Papaleo passa intorno agli anni 2000 al comune che lo compra e compra anche la residenza nobiliare della famiglia. In questa chiesa si conserva la statua di Santa Maria degli Angeli, che è tardo cinquecentesca con i due serafini, ma anche il simulacro di Sant'Antonio, che in realtà è un'opera in cartapesta del Settecento ed è dono del duca Antonio Maria Severino, perché la famiglia Severino subentra poi a quella dei D'Amato. Si conserva anche un reliquiario prezioso del 1700 con un frammento osseo del santo. Sia il reliquiario che la statua vengono portati in processione il 13 giugno e il 29 luglio. Poi abbiamo anche un altro altare, no? Sì, l'altare laterale è sempre dedicato a Sant'Antonio di Padova. In realtà la statua è un dono dei reduci della Prima Guerra Mondiale, perché i seglioti affezionati al santo vollero donare alla chiesa del convento una statua in pietra di Sant'Antonio, che in realtà sostituisce quella in legno, che era sempre del Settecento. In alto si evince un'iscrizione, un epitafio, in cui si ricorda appunto la devozione nei confronti del santo di Padova, ma anche il duca che ha commissionato l'altare. E qui nel chiostro abbiamo anche degli importanti affreschi. Sì, nel chiostro si conserva l'albero della Serafica Riforma. Noi di Seclì abbiamo uno dei pochi esempi in Salento di questa, una sorta di albero genealogico della famiglia francescana, in cui compare anche l'effigie di San Francesco e di Santa Chiara, che sono i patroni dell'ordine. Nel chiostro poi si susseguono i vari episodi della vita di Sant'Antonio di Padova e di San Francesco d'Assisi. L'importante è proprio l'affresco in cui si nota l'incontro tra San Francesco e Sant'Antonio, che sancisce proprio questo legame tra il Santo di Padova e l'ordine francescano. Nella storia è stato sempre un territorio importante questo. Sì, Seclì è uno dei feudi più importanti in questa zona appunto del Salento, anche perché siamo menzionati in una delle mappe delle stanze vaticane, nei musei appunto pontifici. E sì, l'importanza di Seclì è data anche dalla presenza del convento, perché nel nostro convento poi è vissuto anche il beato Francesco da Seclì, un uomo dotto che ha scritto il Viaggio a Gerusalemme, Paragone spirituale, e proprio lui è stato uno dei fautori del culto di Sant'Antonio a Seclì, tant'è vero che ha scritto l'opuscolo in lode di Sant'Antonio di Padova. Più volte oggi abbiamo parlato del Palazzo Ducale, anche con il sindaco. Qualche cenno storico, qualche data? Sì, in realtà il Palazzo Ducale è collegato al convento perché gli affreschi che si notano nel palazzo sono della stessa mano di quelli del convento di Sant'Antonio e quindi si datano intorno al 1650 sotto il ducato di Antonio, perché Antonio, oltre ad essere il primo duca di Seclì in quanto sposa Eleonora d'Odriscoll, era anche un uomo di grande cultura e quindi volle dotare sia il convento sia il palazzo di affreschi per esaltare anche la sua valenza culturale. Ma che cos'è Seclì per lei? Per me Seclì è tutto, sì. Ho sempre fatto il bene del mio paese perché ci tengo tantissimo. Seclì è casa, famiglia, un paese accogliente, è tutto. Grazie ad Antonio Epifani e quindi Seclì vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Seclì in provincia di Lecce. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Tikva, gli intrecci della speranza. In una Liguria profondamente scossa dal gravissimo fatto di cronaca che ha visto come protagonisti 2 studenti di un istituto professionale di La Spezia, è cresciuta l'attenzione della società civile nel proporre iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla non violenza. A Chiavari nei giorni scorsi circa 200 studenti delle superiori si sono ritrovati per un evento che ha avuto come testimonial un giovane rapper. Ranzi è partito dalla sua personale situazione di disagio vissuta nell'età adolescenziale per rivolgere ai ragazzi e alle ragazze un messaggio molto forte: andare oltre le proprie debolezze e accettare sempre l'altro. Andrea Randazzo, in arte Ranzi, è un giovane rapper e cantautore. Il suo stile è improntato alla gentilezza e propone messaggi rivolti principalmente ai giovani, infondendo loro coraggio nell'affronto delle vicissitudini della vita, con tutte le sorprese che essa ci riserva. Ranzi, nel suo cammino personale, ha trovato un valido alleato nella musica. Che per me la musica è come una mamma, ti ascolta e non ti giudica. Io, essendo che ero un ragazzo molto introverso, non come mi vedete oggi che parlo tranquillo in TV o davanti a più di 200 ragazzi, all'inizio ero molto timido e quindi mi ci rivedo in loro, perché molti di loro sono timidi, hanno vergogna a essere loro stessi, e io ho iniziato a fare musica per questo, perché la musica per me è stato un modo per scappare dalla depressione. L'evoluzione artistica del 34enne musicista lombardo nasce da un grande lutto. A 17 anni perde la mamma a causa di una grave malattia. Il rischio è quello di chiudersi in se stesso nel suo immenso dolore. E da lì però ho iniziato a scrivere canzoni, perché per me quando provi tanto dolore, scrivere, mettere il tuo dolore su carta ti aiuta in un certo senso a esorcizzarlo. E allora mi sono detto: perché non usare l'arte, il rap che io ho sempre amato? All'inizio ho iniziato con le battle di freestyle, divertimento, poi dopo un'esperienza dai 17 verso i 25, 26, 27 ho iniziato a dire: usiamo il rap per sensibilizzare. A Chiavari l'artista ha portato un messaggio di speranza a circa 200 giovani studenti incontrati nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione intitolata Rompiamo il silenzio. In materia di violenza di genere, di bullismo, è importante rompere il silenzio, è proprio importante parlarne, è importante sensibilizzare le persone e fare in modo che se ne parli sempre più spesso. All'attività concertistica Ranzi alterna progetti con le scuole, rivolgendosi ad una platea di adolescenti con parole di incoraggiamento e di autoaccettazione. Abbiate il coraggio di andare oltre. A me all'inizio mi criticavano: ma fai rap di sensibilizzazione. E perché, ragazzi, il rap che cos'è? È aiutare nella società, non è soldi, collane, far vedere che stiamo bene, perché nella società non mi sembra che stiano bene i nostri figli, c'è qualcosa che non va. Allora se noi in primis ce ne rendiamo conto, li aiutiamo a stare bene anche a loro. E quindi quello che io dico sempre è autoaccettazione: accettate di essere quello che siete, accettate anche quello che vi succede. Accettare se stessi è anche chi è autore di bullismo, spesso vittima a sua volta delle sue fragilità e della mancanza di un contesto che lo sostenga e lo diriga nel suo percorso di crescita. Però il bullismo come si combatte? Si combatte intanto capendo che il bullo spesso non è cattivo lui, ma magari chi l'ha cresciuto, le conseguenze della vita. Magari l'hanno portato a subire violenza in famiglia e lui di conseguenza la fa agli altri perché non ha imparato ad amare. Il bullismo si combatte con l'amore. Quindi non si combatte facendo altro dolore, è come andare a spegnere il fuoco col fuoco, non si spegne, spegnilo con l'acqua. Quindi fateli riflettere, che poi capiscono che quello che dico sempre, il bullismo qual è il senso? Non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te. Che ti ha ferito, si vergogna, resta zitto, ora che porti luce anche nel buio dell'abisso, e illumini di gioia anche il porto di uno sconfitto. E ora in Sicilia, Mistretta, in provincia di Messina, dove parte in questi giorni l'app Rimac, una piattaforma che permette in particolare agli anziani e ai malati di avere i farmaci direttamente a casa. Tutto questo grazie a 4 giovanissimi rider che attraverso l'applicazione si prenderanno carico della ricetta medica, si recheranno in farmacia e poi porteranno i medicinali direttamente a domicilio e magari con quelli anche un sorriso.
Dal 1 febbraio 2026 il Comune di Mistretta attiva ufficialmente RIMAC, Ricetta Medica a Casa, un'app pensata per consentire ai cittadini di ricevere i farmaci prescritti direttamente a domicilio, in modo semplice, sicuro e senza costi aggiuntivi. RIMAC è una piattaforma utilizzabile da smartphone, tablet e computer che permette ai cittadini di caricare la ricetta del proprio medico, inviarla alle farmacie aderenti del territorio e ricevere i medicinali comodamente a casa. Il servizio, presentato al Comune di Mistretta, nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze delle persone anziane, delle persone con disabilità e di tutti coloro che hanno difficoltà a spostarsi, ma rappresenta un vantaggio per l'intera comunità. Una grandissima occasione per la popolazione sia di sperimentare le nuove tecnologie e sia di poter veramente usufruire di un qualcosa che potrà migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. La consegna del farmaco a casa attraverso un ciclo completamente digitalizzato è veramente una grande novità. Pochissimi comuni attualmente dispongono di un servizio del genere, consentirà non solo ai soggetti deboli ma anche a quelle che sono le persone con grossi impegni lavorativi di poter usufruire di un qualcosa che migliorerà la qualità della vita e il tempo da poter utilizzare anche per tantissime altre cose. Grazie all'app RIMAC si riducono le code e l'affollamento nelle farmacie, si ottimizzano i tempi di attesa e si migliora l'accessibilità ai servizi sanitari, rendendo il sistema più moderno ed efficiente. È un'opportunità interessante soprattutto perché è poco autosufficiente, specie in questo paese l'età media è parecchio alta, e invitiamo, parlo anche per i miei colleghi, un po' tutta la comunità ad usufruire di questo servizio. Tra l'altro Federfarma spinge per la farmacia dei servizi, quindi è una buona opportunità. L'app è stata progettata per essere intuitiva e facile da usare, anche per chi ha poca dimestichezza con le tecnologie digitali. Un elemento centrale del progetto è il suo forte impatto sociale e occupazionale. Il servizio è possibile anche grazie alla presenza di 4 giovani rider, che si prenderanno carico della gestione delle prenotazioni e della consegna dei farmaci a domicilio. Un'iniziativa che non solo migliora i servizi per i cittadini, ma crea anche nuove opportunità di lavoro per i più giovani del territorio, rafforzando il legame tra innovazione e comunità locale. Con RIMAC Mistretta compie un passo importante verso una sanità più vicina alle persone, più accessibile e più attenta ai bisogni reali dei cittadini. Un progetto che unisce tecnologia, solidarietà e sviluppo locale, dimostrando come l'innovazione possa diventare uno strumento concreto di inclusione e di benessere. È un'app che viene data gratuitamente e offerta a tutti i cittadini. Andando all'interno di quelli che sono gli store è possibile nella ricerca immettere chiaramente RIMAC Mistretta e immediatamente si avrà accesso alla possibilità di poter scaricare l'app e quindi poter poi registrarsi per utilizzare il servizio. Tutto è partito a Napoli con il caffè sospeso, poi quest'idea solidale si è allargata in tutta Italia con proposte molto diverse. Il Museo della Scienza di Trento, si è inventato primo in Italia il biglietto sospeso, un'iniziativa volta ad offrire la possibilità di accedere ai luoghi della cultura anche a chi non se lo può permettere. Buongiorno. Salve, vorrei un biglietto per l'ingresso al museo. Ma vedo che bella opportunità. Come si fa questa cosa del biglietto sospeso? Allora, si possono acquistare i biglietti sospesi a tariffa agevolata sia online che in cassa e verranno poi destinati il ricavato a delle cooperative sociali. Con noi Alessandro Zen, l'ideatore, vorremmo dire, di questa proposta di un welfare della cultura. Sì, il biglietto sospeso nasce dalla nostra idea di intercettare tutte le fasce della popolazione del territorio un po' più svantaggiato, un po' più deboli, che hanno magari difficoltà ad accedere a un luogo culturale come il museo. Quindi il biglietto sospeso è per persone in difficoltà economica, ma è all'interno di un progetto più ampio che
il museo sta sviluppando in questi anni, lavorando anche con minori in povertà socioeducativa, detenuti, persone con dipendenza e poi progetti interculturali. Ma da che cosa vi è nata l'idea di voler proprio realizzare questo progetto al museo? Abbiamo capito che ci sono molte barriere che si frappongono tra alcune persone e un luogo culturale, come potrebbe essere il museo, quindi sta a noi cercare di individuarle e abbatterle. Una di queste potrebbe essere una barriera economica, quindi il biglietto sospeso va proprio a eliminare, o almeno questa è la nostra intenzione, a eliminare questo tipo di barriera. È bello pensare che un museo comunque che ha un sacco di visitatori abbia comunque pensato alle fasce più deboli. Com'è il riscontro che state avendo in questa proposta? Direi ottimo, il museo deve essere un servizio pubblico, quindi deve essere aperto e l'idea è proprio questa, cercare di coinvolgere chi anche non può essere coinvolto per vari motivi. Il riscontro è ottimo, siamo riusciti in un mese e mezzo durante la prima campagna a raggiungere i 2/3 delle richieste di biglietti sospesi che ci hanno fatto le associazioni che abbiamo individuato tramite un bando. Hanno potuto donare dipendenti del museo, i nostri sponsor e poi tutto il pubblico generico sia online che direttamente in biglietteria. Veniamo alle domande pratiche, Alessandro. Come si fa a ricevere il biglietto? Abbiamo fatto un bando aperto a tutte le associazioni e cooperative sociali del territorio, ma non solo, anche fuori dalla nostra regione. Hanno potuto aderire e hanno aderito una decina circa di realtà, facendoci una richiesta proprio numerica di biglietti a cui erano interessate. Intanto abbiamo donato questi biglietti, sono dei voucher che le associazioni si prendono cura di distribuire ai loro utenti, quindi non è il museo che direttamente si interfaccia con le persone in difficoltà economica, ma sono queste associazioni che conoscono la loro utenza. Dall'amore per la propria terra e dall'idea che insieme si possa cambiare il mondo nasce in Campania la cooperativa sociale Terra Felix, un vero e proprio acceleratore di attività e di progetti culturali e sociali in quei luoghi che sono diventati tristemente noti come Terra dei Fuochi. Tra le tante attività della cooperativa c'è a Sant'Arpino, nel Casertano, il progetto Fabula, un laboratorio di comunità che ha preso vita in un edificio storico che dopo 80 anni di abbandono è tornato a splendere. Qui si intrecciano storie, esperienze, speranze, come quelle dei ragazzi che grazie a Quid Eco Caffè Bistrò hanno trovato la forza di credere in se stessi e nel loro futuro. Con latte di soia, sì? E un ginseng lungo. È un ginseng lungo. Ti prepari il vassoio allora. Chi lo porta? Terra Felix è una cooperativa sociale che nasce nel 2012 da un gruppo di volontari del circolo di Legambiente Succivo, impegnati nella salvaguardia dell'ambiente in quel periodo brutto che ha vissuto il nostro territorio proprio nel pieno della crisi della Terra dei Fuochi. Ci siamo detti no, insomma la narrazione così negativa di un territorio non può continuare e così ci siamo messi insieme e abbiamo creato questa impresa sociale. Terra Felix si occupa soprattutto di rigenerazione di luoghi pubblici abbandonati, nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico del nostro territorio.
con un occhio particolare riservato alle fasce più deboli, quindi lavoriamo molto per l'inserimento lavorativo di soggetti fragili, di disabili e progetti di inserimento lavorativo di detenuti. E così nel 2017 insieme a diverse organizzazioni del territorio, Terra Felix propone il progetto Fabula, laboratorio di comunità, un progetto di riqualificazione di questo stabile per appunto realizzare un polo culturale, educativo, didattico, ma soprattutto un luogo per promuovere numerose iniziative culturali e anche di inserimento lavorativo, una delle quali è proprio il Quid, il bar bistrò che abbiamo alle mie spalle. Io conosco Fabula dal primo momento che è stato pensato, diciamo, perché io collaboravo con loro e quando loro mi hanno detto vogliamo creare qualcosa soprattutto per le persone con disabilità e io ho detto ok, il mio posto, diciamo, era proprio questo che io sognavo, cioè un posto dove le persone con disabilità, ma non solo, hanno un futuro, perché mi rendo conto che tra virgolette dopo i 18 anni non esiste un futuro. Inclusione per me è una parola molto importante che secondo me la generazione di oggi non riesce a percepire l'importanza di questa parola. Tu qui ti senti incluso? Sì, io qua mi sento incluso. Io sono felice perché ho trovato questa cosa di inserirmi qui dentro, in questo bar, e prima non mi dava, come se non mi dava niente questa cosa. Però man mano ho cominciato a dare forza a questa cosa di lavorare qui dentro. Dico no, voglio rimanere qui dentro. Lavorare qui mi fa sentire soddisfatta e piena. I miei ragazzi sono cresciuti tanto nell'arco di quest'anno e mezzo e hanno vinto le loro paure, la maggior parte delle loro paure, anche solo nel portare un semplice vassoio. Quindi sono nella maggior parte delle attività diventati autonomi. E quello che mi piace sempre dire è che ogni giorno vengo e sono loro ad insegnare me, nonostante io praticamente insegni loro delle cose lavorative, delle attività lavorative. Umanamente e a livello proprio di emozioni e personalmente sono loro che tutti i giorni mi insegnano qualcosa, mi insegnano a rallentare, mi insegnano a prendere tempo, mi insegnano a guardare negli occhi una purezza e una trasparenza che è difficile trovare in giro. Soprattutto come persone che mi trovo bene e Simona, che mi fa superare tantissime paure e grazie a lei che sto crescendo questo ambiente del bar. Perché mi ha fatto superare la paura. All'inizio tenevo paura, poi Simona dicendo che andrà bene, che non mi devo preoccupare, che andrò benissimo e non ho fatto cadere niente più alla fine, merito sua. Lavorare a Fabula mi dà un senso di appartenenza. Scegliere di restare, io sono stato un ragazzo che è partito, insomma ha avuto esperienze estere per poi rientrare a casa, lì dove ci sono le mie radici, la scelta di restare qui in questo territorio è quello di valorizzarlo. Coltiviamo storie di persone che si impegnano e scelgono talvolta di cambiare proprio la loro strada che magari andava in un'altra direzione. Quindi il nostro prodotto, oltre a essere biologico e sano, è etico e questa è la parte, diciamo, a cui noi teniamo di più.
E con la bella storia di Fabula va a concludersi questa puntata di Tikva. Altre storie di speranza vi aspettano tra 7 giorni. Chi di noi ha avuto modo di avere tra le mani quel libretto che si chiama Carisma, il carisma di Telepace, si sarà accorto come tra le 8 colonne che costituiscono quasi la base, il fondamento di Telepace, di questo edificio che si chiama Telepace, ce ne sia una e in ordine è la penultima. Telepace, canale di attenzione ai carcerati e ai condannati a morte. Bello, no? Meraviglioso. Ebbene, stava nascendo Telepace Lodi, ecco perché dico che a volte le cose si accavallano, ma è il Signore che viene a dirci: guarda che Telepace, mica sono quei ripetitori, neanche il satellite. Telepace è una famiglia, Telepace sono persone. Mi arriva da Atene una lettera di un detenuto che si chiama Rocco, è di Milano ed è stato condannato a 4 ergastoli. Per che cosa? È stato condannato a 4 ergastoli perché lavorando in Grecia è stato fermato dalle guardie e è stato accusato di trasportare della polvere che poi sarebbe stata droga. Ma lui piange, urla, grida, invoca, chiama e dice: io non ho fatto niente di tutto questo. Nella sua lettera mi invita ad andare al suo processo. Perché? Perché la voce di quello che era avvenuto per Francesca Roggero di Torino, che era stata liberata dal carcere e assolta per non aver commesso il fatto, grazie anche alla mia presenza, al mio intervento, era corsa tra i detenuti italiani che c'erano nelle varie carceri, quindi a Patrasso, ad Atene. E allora Rocco mi scrive e dice: io ho un bambino, venga a salvarmi. E mi chiede di interpellare il vescovo Monsignor Giancarlo Bregantini, vescovo di Locri. Perché lo conosceva? Perché la sua famiglia, molto religiosa, viveva a Locri e la sua famiglia conosceva bene il vescovo Bregantini, ma lo conosco anch'io. Lui è oriundo di Trento, faceva parte della congregazione dei Padri Stimatini, era un vescovo che era arrivato al sacerdozio dal lavoro. E allora ho preso il telefono, ho chiamato Monsignor Bregantini, ho detto: senta, lei conosce questa famiglia? Sì, dice, la conosco, perché ho ricevuto una lettera
ma una lettera molto forte da parte di Rocco. Si dice Rocco è detenuto in Grecia, è condannato, si parla di 4 ergastoli, anche lì c'è di mezzo, sembra la droga. Che cosa mi dice di fare? E allora Monsignor Brigantini, che ha un cuore grande come il mondo, ora non è più vescovo di Locri, è arcivescovo metropolita di Campobasso, mi dice: Don Guido, guarda, io conosco abbastanza il caso, vai. Se fosse stato possibile sarei venuto anch'io, ma il tempo non me lo concede, non me lo permette. Vai tu. Sì, dico, io vorrei andare. Certamente io posso dire soltanto quello che lui mi ha detto, però prima del processo io vorrei incontrarlo. Forse è meglio. Comunque portali i miei saluti e la mia benedizione. E allora aereo, Atene, vado in carcere e lì lo incontro. Il ragazzo naturalmente è disperato, si appella a me, dico: guarda che io sono un povero prete, io non combino niente, non faccio niente. Ma abbiamo avuto un colloquio molto lungo, dove lui mi ha descritto per filo e per segno come erano avvenuti i fatti. Poi sono andato una seconda volta, perché dico: se vengo al processo e il tuo vescovo mi ha dato la benedizione perché venga, se vengo al processo dico: devo al processo dire qualcosa, perché se mi fanno qualche domanda mica posso dire mi ha scritto una lettera e basta. Ho avuto modo allora di sentire anche la famiglia. Non solo, sono andato per una seconda volta, altro lungo colloquio. Finalmente, nella Pasqua del 1997, ottava di Pasqua, c'è il processo. Era appena nata Telepace di Lodi, c'era da fare di qua e da fare di là, ma ho detto: il Signore vuole che noi il carisma lo portiamo avanti nella sua completezza e nella sua totalità. È carisma di Telepace e quindi compito di Telepace, dovere di Telepace, anche dar voce a chi non ha voce. E questo povero figliolo, pensate, 4 ergastoli. E c'è una condanna, però c'era l'appello. Vado con la preghiera di tutta la famiglia di Telepace. Mi sento anche forte, perché questa volta c'è il vescovo di questo ragazzo che mi sostiene. Per Francesca c'era il vescovo di Roma, Giovanni Paolo II. Entro in tribunale, viene interrogato lui, vengo interrogato anch'io, le interrogazioni sono state molte, le domande molte, ho risposto. Conclusione: tolti tutti e 4 gli ergastoli, condannato a 4 anni per una cosetta che non aveva da che fare però con la condanna dei 4 ergastoli. Figuratevi la gioia, l'esultanza, l'alleluia. Mi ricordo che la Chiesa ortodossa di Atene era ancora in Quaresima, noi eravamo nell'ottava di Pasqua, ma l'alleluia l'abbiamo cantato ugualmente.
voce di chi non ha voce. In questo numero, seguendo il sentiero del Poverello di Assisi, l'anno giubilare francescano. Presentazione di Gesù al Tempio, luce per illuminare le nazioni. Gli arazzi e il jazz, le serate musicali al Museo Tridentino. E per finire, progetto articolo 27, la seconda possibilità. Siamo in collegamento online con Fra Pietro Maranesi, frate cappuccino e professore di storia e teologia francescana e medievale nell'Istituto Teologico di Assisi. Fra Pietro, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Ho detto correttamente, vero? Sì, tra gli altri titoli anche quello c'è, sì. Ecco, sì, infatti per dirli tutti servirebbe quasi la puntata e quindi ho, diciamo, estremamente sintetizzato. Io normalmente dico frate cappuccino, peccatore ma perdonato. Ecco. Questo è il titolo. Mi sembra la presentazione migliore. Allora, Fra Pietro, ti abbiamo chiesto di essere qui con noi perché Papa Leone, il nostro Papa Leone, ha promulgato un anno giubilare francescano che va dal 10 gennaio del 2026 di quest'anno al 10 gennaio del 2027. In occasione naturalmente dell'800° anniversario della partenza per il cielo di Francesco. E qui i nostri amici che ci seguono da casa si saranno chiesti che significato ha questo anno giubilare, che cosa comporta, cosa succede sostanzialmente? Ne abbiamo finito uno e ne iniziamo un altro. Esatto. C'è un'abbondanza di misericordia, un'abbondanza di perdono, un'abbondanza di speranza, un'abbondanza di futuro, perché questi anni giubilari in fondo ricordano qualcosa, si agganciano a qualcosa che è avvenuto, che diventa ed è capace ancora di creare futuro, cioè di dare speranza per un futuro migliore, perché l'oggi viene perdonato, cioè viene amato da Dio in nome di una storia. Questo un pochettino vorrei dire, no? Il nucleo degli anni giubilari. Si ricomincia forti di una storia. Ora, normalmente gli anni giubilari sono legati a Gesù, è la storia per eccellenza, quella che dà un futuro all'uomo o a chi si lega a lui, no? Un presente sempre che può ripartire. Ci sono degli anni in cui questa memoria di lui diventa importante, ma io vorrei dire ogni Eucaristia è un evento giubilare, certo. No? Perché ti ricolloca sulla pietra che è stabile e dunque ti dà la possibilità di amare il tuo presente e credere al tuo futuro. Ora, la storia normalmente i giubilei sono legati a Gesù. Questo è legato a un discepolo di Gesù, il quale ha vissuto con passione il Vangelo, facendone una possibilità di vita nuova, di vita buona. E allora ricordare Francesco significa ricordare del Vangelo, cioè ricordare quella notizia che quando la riascoltiamo ci fa bene al cuore e anche alla mente, e dunque ci dà il coraggio di credere a delle cose impossibili come il perdono. Certo, e le parole che ha usato Papa Leone sono parole grandi, cioè sono parole straordinarie, e forse qualcuno si potrebbe chiedere: ma come si fa? Te le leggo. Ogni fedele cristiano, sull'esempio del Santo di Assisi, si faccia egli stesso modello di santità di vita e testimone costante di pace. Fra Pietro, sembra un obiettivo quasi irraggiungibile, no? Per la consapevolezza che abbiamo dei nostri limiti. Sì, i nostri limiti nel tempo e nello spazio. Sorella Morte sarà l'ultima a dirci: tu sei nel limite, no? Però questo il limite non toglie
il desiderio di cose grandi. Cioè, io spesso dico che non c'è un male originario, ma c'è un bene originario che ci abita, che è molto più profondo dei nostri limiti, e che i nostri limiti li sentiamo tali e dunque a volte un pochettino angusti, perché abbiamo un bene originario che urge dentro e che quando sente parole buone le percepisce che sono parole preziose a cui non può rinunciare, perché se rinuncia a quelle rinuncia a questo bene a cui non sa dare un nome a volte, ma è quello che lo rende dignitoso, lo rende umano, lo rende degno di se stesso. Allora è possibile credere all'impossibile, perché l'impossibile dell'amore di Dio ci abita da sempre. Ripeto, il bene originario che abbiamo in noi. E allora la santità cos'è se non dare spazio a questo desiderio e dargli possibilità di esserci ancora? Poi il desiderio non diventa sempre concretezza, coerenza, lo so. Credo che la misura di una santità non è in rapporto a quante opere buone facciamo, ma in base a come il desiderio resta vero nonostante i nostri limiti. Certo, assolutamente. Fra Pietro, nel solitario eremo della Verna, Francesco ha ricevuto queste ferite, no? Le stimmate, che erano al culmine di un come feritoie invece attraverso cui far passare la grazia di Dio. È difficile la domanda, perché tutte le ferite sembrerebbero soltanto ferite, non hanno un senso, non le vorremmo avere o ce le procuriamo l'uno all'altro, segni di violenza. Le ferite sono segni di violenza, segni che in qualche modo fanno dubitare a quel bene originario di cui dicevo e che sembrerebbero invece mostrare un male originario, no? E quello è scoraggiante, ritorniamo a diventare animali, con tutto il rispetto degli animali, no? Perché non fanno quello che facciamo noi. Ora, le ferite. Quella storia di Francesco, mi fermo un attimo su di lui, quella vicenda della Verna, è comprensibile, o comunque si illumina in un modo definitivo, se partiamo dalla bellissima, drammaticissima, ma anche bellissima parabola della perfetta Letizia, che è un po' il presupposto per capire poi la Verna. Quell'uomo, Francesco, quella notte, quella porta chiusa fu come una ferita aperta da una porta chiusa, dal rifiuto. E il rifiuto si mostra in mille modi. Una bomba è il modo totale di rifiutare qualcuno nel desiderio di distruggerlo. Per cui il rifiuto, le porte chiuse, l'allontanamento, la conflittualità è il luogo del diaballo, della divisione, del diabolo, del diaballo. Ed è una ferita mortale questa, perché a questa ferita si risponde normalmente con un'altra ferita, con un altro diavolo, e non se ne viene più, e il diavolo regna sovrano. Ora, che le ferite possano diventare una crescita umana, un processo di crescita, non soltanto una guarigione, ma si diventa più adulti con le ferite, o si diventa cattivi. Allora, che possano diventare una crescita, questo è un mistero grande. E Francesco appunto ci ricorda che devi alzare gli occhi dalle tue ferite, ripartire da altro e da oltre per ridare un nome diverso a quelle ferite che altrimenti diventerebbero di vendetta, di rabbia, di rancore. E questo, io sto uscendo tra qualche mese un libro mio, no, scusate, è uscito qualche mese fa, perché ne sta uscendo un altro. Insomma, sei uno scrittore prolifico oltretutto. Sì, vabbè, poi perché me lo chiedono, allora non nascono da richieste, non da... Il libro che è uscito a settembre, il cui titolo era Perdono per lo tuo amore, e lo scrivo per-dono. Le ferite possono diventare altre ferite, luogo di morte, o le ferite umanizzano la vita se riescono a essere guarite o incontrate o vissute attraverso il per-dono.
per lo suo amore, perdono per lo tuo amore. Per cui il dono, la logica del dono è l'unico modo per interrompere la violenza e la rivalità, ma quella logica del dono che è la più difficile o la impossibile quando si è rivali, eppure è l'unica medicina, questo è il punto. Allora le ferite diventeranno luogo di perdono e dunque di un'umanità cresciuta, o sarà il luogo della morte. Io sono speranzoso perché l'uomo, perché il bene originario dopo le catastrofi è sempre cresciuto. Le catastrofi personali, ma anche quelle collettive, ci ha fatto fare sempre un passo in avanti. Purtroppo dentro il travaglio delle conflittualità, non so perché questo utero bisogna passarlo. Ed è una ferita aperta quell'utero, no? Alla fine. Che se poi nasce un uomo più adulto. Questo è un po' il mistero del dolore, no? Certo. E del male. Il mistero Ma pasquale. il bene originario, questo non si può rinunciare al bene originario, che è Dio in noi. Grazie Fra Pietro. Ti chiedo un ultimo brevissimo augurio per le persone che ci stanno seguendo da casa per questo anno giubilare. Difficile, questa è la domanda più difficile che mi hai fatto. Non lo so. Adesso mentre parlo con te, intanto alzo gli occhi perché sto guardando verso il santuario di Loreto, qui è a 2 passi di Loreto, e il santuario si vede anche se è un po' coperto dalla nebbia. Allora alzo gli occhi ogni tanto per vedere. Mi verrebbe da dire che Francesco, la sua storia evangelica, ci faccia alzare gli occhi ogni tanto, perché la vita è guardare in basso per dove cammini. Indubbiamente la vita è il qui e ora, che è urgente, che è serio, che è impegnativo, ma guai a non rialzare ogni tanto gli occhi per rivedere l'orizzonte, per rivedere la bellezza, quella che è davanti, e dunque ci fa ritrovare il perché del passo che sto facendo, del qui e ora banale, ripetitivo, un po' noioso, un po' deludente. Gli si ridà un valore definitivo quando si alza gli occhi, si smette di guardarlo, si guarda lontano, si rivede l'altro e si ritorna a questo nostro piccolino ma così prezioso, perché è il luogo della nostra santità, della nostra vita. Questo è l'augurio che faccio, di rialzare gli occhi, e Francesco ci aiuti a rialzarli da uomini e donne capaci di verità e dunque di libertà. Ogni anno il 2 febbraio viene celebrata la Candelora, una delle feste più ricche di simbolismo nel calendario liturgico. Viene anche ricordata come la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Don Giampaolo Tomasi, ti va di spiegarci qual è il significato dell'importanza di questa festa? Per introdurmi nel significato della festa vorrei fare una citazione tratta dal Nuovo Testamento. Mi permetti? Sì, certo. Allora, io leggo un passo della lettera ai Galati al capitolo 4, versetto 4. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Mi sembra che qua l'Apostolo Paolo fa una importante sottolineatura. Il figlio di Dio è stato mandato per riscattarci e per darci l'adozione a figli di Dio. Lui si è inserito perciò nella nostra storia come vero uomo, e questo è il dono che gli ha fatto la Vergine Maria, concependolo per opera di Spirito Santo. Quindi non solo è nato da Maria Vergine, ma Maria lo ha anche generato. Io intendo il verbo generare, cioè gli ha fatto da mamma e si è presa cura di lui e lo ha educato per tutto il tempo. Ma Gesù non è solo nato da donna, ecco il primo termine, ma è nato anche sotto la legge. Perciò
io potrei quasi dire che Gesù, nascendo da Maria Vergine, è diventato un uomo come noi tranne il peccato, ma è diventato anche, scusa il termine, cittadino del mondo. E diventando cittadino si accettano anche le regole della nazione di cui si entra a far parte con la nascita. Ora, diverse leggi dell'Antico Testamento, sia nel Levitico per la purificazione della donna che partorisce, sia nel libro dell'Esodo, ci sono dei riferimenti al primogenito che deve essere riscattato, che è consacrato a Dio. Perciò la presentazione di Gesù al Tempio ha un valore fortemente teologico che ci dice che Dio entra nel mondo attraverso il Figlio e questo Figlio si fa uomo e per compiere la volontà del Padre, ma nel fare questo, nell'accettare la missione del Padre, accetta anche di essere uomo dentro una società e quindi membro di una comunità, chiamiamola pure politica e religiosa, come era il popolo di Israele. E questo vale anche un po' per Maria. Ma lì la questione è un po' più delicata, perché nel libro del Levitico leggiamo che la donna, quando partoriva, per le perdite di sangue era considerata impura e quindi doveva compiere un periodo di purificazione al termine del quale lei si presentava al sacerdote e come il nato veniva riscattato con i famosi 5 sicli d'argento, come dice il libro del Levitico, che poi per i poveri si riduceva a 2 tortore o 2 colombi, il testo annota che uno degli animali era per l'olocausto di comunione con Dio per il nato, ma il secondo animale era per la purificazione della donna che aveva partorito. E la donna era impura per 40 giorni. Per cui se noi guardiamo alla data della festa della Candelora, sono passati proprio 40 giorni dalla nascita di Gesù. La festa della Candelora, diremo della presentazione di Gesù al Tempio, si carica anche di un valore fortemente simbolico anche in rapporto alla benedizione delle candele, in rapporto delle luci. Che cosa ci racconta? Beh, anche qui la nascita di Gesù, il mistero dell'incarnazione, è un mistero contrassegnato dalla luce. La nascita di Gesù è manifestata ai pastori dagli angeli in un fulgore che riempie di luce la notte stellata e in forza di questa luce che dà calore, che trasmette gioia, vi annuncio una grande gioia, dicono i pastori cercano il bambino, ma poi anche la luce dei magi. Potrei dire che la Candelora viene perché Gesù che è nato è anche per noi, non è solo per i pastori o per i magi una luce che attira e che si dona. E perciò in questa occasione già a Roma nel VII secolo c'era l'offerta delle candele al Papa, ecco, per tutte le celebrazioni dell'anno. Quindi teniamo ben presente, qui abbiamo per esempio alcuni testi dei padri della Chiesa che raccontano come veniva celebrata questa festa, che nasce prima in Oriente. Nel IV secolo c'era già presente in Oriente e solo nel VII secolo arriva a Roma. Si caratterizzava da questa luce che si spandeva in ogni dove e illuminava chi partecipava alla festa. Ma anche io penso, adesso bisognerebbe verificarlo storicamente, che chi partecipava alla Candelora, a questa festa della presentazione o anche festa delle luci,
poi portava da casa quelle candele che servivano, ecco, per illuminare la propria casa, quindi non solo una candela. Oggi nelle nostre chiese si dona una candela simbolica, però la mia io la tengo soprattutto per certe ricorrenze particolari, insomma, per cui mi piace accenderla. E come mai c'è il collegamento con la vita consacrata? Mi sembra che è stato recentemente, credo che sia Giovanni Paolo II nel 97 che ha collegato questo, proprio per via della consacrazione. E tengo a precisare poi che i consacrati erano uomini e donne, erano quelle persone che vivevano le beatitudini. Quindi in realtà tu... No. Fino a tempi moderni ai laici spetta l'osservanza dei comandamenti e ai consacrati le beatitudini. Non si incontrano solo l'arte e la storia al Museo Diocesano Tridentino, ma anche la musica suonata dal vivo. La proposta dal titolo Note al Museo, musica in Sala Arazzi è giunta alla 4ª edizione e offre la possibilità ai visitatori del museo di assistere ad uno spettacolo di musica jazz, blues e soul all'interno della suggestiva Sala degli Arazzi, che offre una splendida acustica. Il ciclo dei concerti, iniziato a novembre, proseguirà fino a fine marzo. Ce ne ha parlato il presidente del Museo Diocesano Tridentino, Michele Andreaus. Dottor Andreaus, Note al Museo è un modo per unire due arti così meravigliose come la musica e l'arte figurativa. Sì, diciamo è un'occasione da un lato di contaminazione tra diverse espressioni dell'arte e anche per aprire il museo a un pubblico che in passato forse aveva trascurato sbagliando questo museo che è un luogo bellissimo. Qual è il filo rosso dei concerti che vengono proposti e che tipo di musica si può venire ad ascoltare? Ma allora, questo ciclo di concerti Note al Museo è prevalentemente jazz con un po' di blues, che anche questa è una cosa che spiazza, perché in un museo, soprattutto in un museo diocesano, si aspetta la musica sacra, la musica classica, però proprio volutamente per spiazzare, per aprire il museo a un pubblico che prima lo trascurava, siamo andati in questa direzione. Il filo comune è fondamentalmente la sperimentazione, la novità, pur rimanendo nell'alveo del jazz e del blues, con qualche momento anche un po' così carino come i concerti natalizi, che sono canzoni di Natale jazzate, e da alcuni anni abbiamo anche un brindisi, un piccolo rinfresco offerto dagli sponsor, quindi al museo non costa nulla, che questo viene molto, molto gradito. Fra i vari artisti in programma abbiamo visto anche tanti artisti giovani. Sì, questa è una cosa che cerchiamo di valorizzare, proprio anche invitare artisti giovani. Alcuni hanno già una loro rinomanza, però è bello anche dare la possibilità a un pubblico giovane. L'altro aspetto interessante è che anche il concerto è nell'ambito dell'apertura serale del museo, perché a noi piace l'idea ogni tanto di aprire il museo la sera. Il biglietto d'ingresso al museo la sera è maggiorato, invece che 7 euro, 10 euro, con un po' più di costi, e con questa apertura c'è l'accesso anche al concerto. Per chi volesse prenotare, pochi posti disponibili, perché effettivamente molti concerti sono già sold out, vero? Ma allora, l'altro giorno c'erano ancora pochi biglietti disponibili nel penultimo concerto, quello di Sam Ghezzi,
Anche questo è interessante perché questo è il quarto ciclo che proponiamo, siamo partiti nel 2022 e non c'è mai stato un concerto che non fosse in sold out. È vero che i posti sono relativamente pochi perché vendiamo 55 biglietti, però il fatto che tutti i concerti abbiamo venduto 55 biglietti vuol dire che è una cosa che viene apprezzata e ci sono degli spettatori che quando esce la programmazione acquistano i biglietti di tutti i concerti. Ecco, in un tempo così difficile e anche così divisivo come quello che stiamo vivendo, forse l'arte davvero può regalarci momenti di serenità, di pace. Assolutamente sì, sono momenti dove io vedo lo sguardo del pubblico è rilassato, è felice e anche gli artisti sono da un lato gratificati di esibirsi in una sala così, dall'altro apprezzano molto il che non è usuale per chi esprime l'arte del jazz e del blues, esibirsi in una vera sala da concerto col pubblico che ascolta in silenzio, è vicino agli artisti e questo rende particolarmente gratificante anche per gli artisti. Noi settimanalmente riceviamo proposte da parte di artisti italiani e non solo italiani che chiedono di potersi esibire da noi. La possibilità di avere una nuova occasione dalla vita per chi esce dal carcere dopo aver scontato una pena risulta a volte un vero e proprio percorso ad ostacoli. Il Muse di Trento vuole essere un luogo dove questa nuova occasione può concretizzarsi grazie al progetto Articolo 27 che è stato presentato in conferenza stampa lo scorso giovedì 5 febbraio. Il progetto è rivolto alle detenute e ai detenuti del carcere di Trento, che avranno la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo su più ambiti per favorire il reinserimento nella società. Nasce semplicemente dall'idea fondamentale di museo come luogo pubblico di tutte e di tutti e dunque anche di chi è sottoposto a misure detentive come in questo caso. E il progetto semplicemente rende partecipi detenute e detenuti di attività che già si svolgono in museo, quindi non è un progetto costruito ad hoc per un target specifico, ma le persone che in questo momento parteciperanno, che sono 3 più 1, diciamo 4, e poi se ne aggiungeranno altre nel corso dell'anno, faranno parte delle attività delle squadre che si occupano del verde, quindi della parte di botanica del museo, ma anche delle attività che rendono disponibili ad esempio alle classi che poi vengono in visita al museo i reperti delle nostre collezioni, che ovviamente non possono essere nella maggior parte dei casi toccati e maneggiati di per sé, ma devono essere in qualche modo riprodotti. Questo quindi farà parte di un'attività di formazione prima alla riproduzione in digitale e poi la modellazione tridimensionale dei reperti, e quindi poi verranno effettivamente utilizzati dal museo nelle proprie attività. Quindi un coinvolgimento di detenute e detenuti nelle pratiche usuali quotidiane del museo. L'articolo 27 della Costituzione, al comma 3, stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo concetto è anche la mission del progetto, come si evince dal titolo stesso, che prevede 2 convenzioni complementari, la prima con la Casa Circondariale di Trento. Il progetto si ispira ai valori contenuti nell'articolo 27,3 della Costituzione ed ha una duplice finalità il progetto. Da un lato valorizzare quindi la persona detenuta offrendo un'opportunità, una possibilità verso una responsabilizzazione concreta verso la collettività, e dall'altra restituire quel valore sociale che attraverso il lavoro che nel progetto specifico vede coinvolto il Muse e riguarda gli aspetti botanici, quindi l'aspetto di piantumazione, semina, lavorazione del terreno, può offrire. Quindi
aiutare il detenuto a un'identità sociale, far acquisire, far comprendere l'importanza attraverso il lavoro e acquisire un'identità sociale. Il carcere Spini di Gardolo sta attivando anche un altro progetto di reinserimento di cui si è parlato in conferenza stampa, cioè la pizzeria. Sì, prossima all'apertura la pizzeria è un altro grosso progetto che abbiamo in collaborazione con le realtà locali, la provincia, e abbiamo avviato. Le tempistiche sono a stretto giro, dovrebbe essere successiva subito dopo Pasqua l'apertura, e vede coinvolto in questa progettualità dei detenuti reclusi presso la casa circondariale di Trento e impiegati nel lavoro di pizzeria e di sala. La seconda convenzione del progetto Articolo 27 si realizza grazie alla Conferenza regionale Volontariato Giustizia Trentino Alto Adige e APAS, Associazione Provinciale Aiuto Sociale, e coinvolge le persone detenute in un progetto al Muse Fab Lab, l'officina di fabbricazione digitale del museo. L'attività è rivolta a detenute e detenuti in regime di semilibertà o lavoro esterno. Presidente Fronza Crepaz, CRVG, di che cosa si occupa? È un'associazione di secondo livello che mette insieme 16 realtà diverse della regione, quindi è regionale, ed è una conferenza, cioè mettiamo insieme diversità in alleanze generative che danno, come dire, una sottolineatura alla particolarità di ciascuno, ma soprattutto potenziano la capacità di rispondere a tutte le aspettative che i volontari dentro il carcere, nelle misure alternative, trovano verso le persone che sono in difficoltà con la giustizia in questo momento. Come interviene all'interno del progetto 27? Noi siamo stati chiamati appunto in una alleanza generativa. Allora abbiamo chiamato il Muse era disposto e ha aperto una linea proprio di cultura inclusiva, cioè di vita nel territorio, arrivando alle persone in difficoltà. E hanno immaginato che il carcere è uno di questi. Ci hanno chiamato e noi abbiamo coinvolto anche la Banca per il Trentino Sud Tirol e APAS, che è un'associazione appunto specializzata che fa parte della conferenza regionale, e in questa alleanza generativa abbiamo immaginato questo progetto che si chiama Articolo 27. È l'articolo della Costituzione che parla certo della detenzione, ma dice il senso di umanità, la reintroduzione, la rieducazione della persona rea, e quindi l'abbiamo, come dire, issato a nostra bandiera. Questo è il senso di questo progetto. Questa scelta va nella direzione che da sempre percorre il Muse, cioè quella di essere un museo aperto. Prima di essere luogo di conservazione dei reperti, di valorizzazione del patrimonio, siamo un luogo di incontro e confronto, e dunque anche in questo caso semplicemente ci apriamo a una parte di cittadinanza che solo temporaneamente non può fruire del museo, viste le misure detentive, ma che sappiamo, proprio perché l'articolo 27 della Costituzione al quale si ispira questo progetto punta alla rieducazione, no? E a dare una seconda possibilità, come si usa dire, che ciò che si apprende durante il periodo detentivo poi potrà essere importantissimo per quando non si sarà più soggetti a queste misure restrittive. Quindi creare un futuro migliore vuol dire crearlo per la società, per il museo e anche per le detenute e i detenuti.
Gesù, uscito, se ne andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente. Li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Anche la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove e il nostro progresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può conoscere se stesso se non è tentato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere senza combattere. Ma il combattimento suppone un nemico, una prova. Poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo mistico, nelle vicende del suo corpo reale, fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. Perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, da te l'umiliazione, da sé la tua gloria. Dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria. Se siamo stati tentati in Lui, sarà proprio in Lui che vinceremo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato, perché non consideri che Egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in Lui, ma riconosci anche che in Lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo, ma se non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere quando sei tentato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi.
Allora tutti i discepoli, abbandonandolo, fuggirono. Il figlio dell'uomo se ne va, ma guai a quell'uomo dal quale viene tradito. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Tu sei il re dei Giudei? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fosse consegnato ai Giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: Che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo: Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Dove si annida l'inganno che ci ottenebra, là penetra la sofferenza accettata, dirada l'oscurità, s'affranca la mente dell'uomo. Chi segue i sensi è spesso ottuso nei confronti della verità. Di essi si serve il demonio, padre della menzogna, allettandoci con facili piaceri immediati per farci dimenticare quelli eterni. Vale la pena di sopportare rinunzie e ferite per liberarsi dalla schiavitù dei sensi e puntare verso gioie più degne e durature. Nella crudele flagellazione, tutto il corpo dell'abbondanza del sangue ci dice che esso è come un bagno salutare per sanare le ferite morali inferte a noi dal nostro più prossimo nemico, che è la nostra carne, con la sensualità. È un bagno che purifica e scalda l'anima nostra, togliendole ogni freddezza di peccato e spingendola a fare vendetta delle cadute sulla propria sensibilità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Pietro disse a Gesù: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Gesù disse a Pietro: Questa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte.
serva gli si avvicinò e gli disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Allora Pietro cominciò a giurare e imprecare: non conosco quell'uomo. E Pietro si ricordò delle parole di Gesù e, uscito all'aperto, pianse amaramente. Signore, tu sai tutto, sai che ti voglio bene. Cristo è colui che ci ama e ci lava dai nostri peccati con il suo sangue. Ha presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che gli strappavano la barba. Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire al Dio vivente. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano. «Salve, re dei Giudei!» e, sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Gesù sopportò schiaffi, derisioni e vituperi, la beffa di uno straccio di porpora e della corona di spine. Quelle acute spine imperlarono di nuovo sangue la faccia illividita del Signore, per espellere dalla nostra volontà le spine dell'orgoglio vanitoso e fermarne la corsa dietro alle vane apparenze del mondo e le fugaci illusioni di gloria che aprono la via ai rimorsi e alle ansie di perdizione col cuore senza pace. Dio santifica la sua Chiesa e ogni anima che è in essa con molte tribolazioni. Come un albero fruttifero viene potato perché porti più frutti, così il Signore pota la sua sposa con le spine delle persecuzioni e ingiurie e scherni perché dia maggiori frutti di santità. E i veri servi di Dio passano tra le spine senza che sia ferito il loro cuore, perché esso è unito a Dio nell'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Oltraggiato, non rispondeva, raggi.
e soffrendo non minacciava vendetta. Rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Non ha sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Gesù lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. È necessario attraversare molte sofferenze per entrare nel regno di Dio. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Venivano condotti insieme con lui anche 2 malfattori per essere giustiziati. Per molti è questa una parola dura. Rinnega te stesso, prendi la tua croce e segui Gesù. Nella croce è la salvezza.
Nella croce è la vita, nella croce è la difesa dal nemico, nella croce è il dono soprannaturale delle dolcezze del cielo. Prendi dunque la tua croce e segui Gesù, così entrerai nella vita eterna. Ti ha preceduto lui stesso portando la sua croce ed è morto in croce per te, affinché anche tu portassi la tua croce e desiderassi di essere anche tu crocifisso. Se gli sarai stato compagno nella sofferenza, gli sarai compagno anche nella gloria. La sola strada che porti alla vita e alla vera pace interiore è quella della Santa Croce e della mortificazione quotidiana. Se porti la croce di buon animo, sarà essa a portarti e a condurti alla meta desiderata, dove ogni patimento avrà quella fine che qua giù non può aversi in alcun modo. Padre nostro che sei nei cieli, sia salvato. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me. Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Portate i pesi gli uni degli altri. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Quando giunsero al luogo detto cranio, là crocifissero lui e i 2 malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ti rispose: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Il Figlio di Dio scese dai cieli sulla terra per l'umanità sofferente. Si rivestì della nostra umanità nel grembo della Vergine e nacque come uomo. Prese su di sé le sofferenze dell'uomo sofferente, attraverso il corpo soggetto alla sofferenza, e distrusse le passioni della carne. Con lo spirito immortale distrusse la morte omicida. Egli infatti fu condotto e ucciso dai suoi carnefici come un agnello, ci liberò dal modo di vivere del mondo, contrassegnò le nostre anime con il proprio spirito e le membra del nostro corpo con il suo sangue. Egli è colui che coprì di confusione la morte e gettò nel pianto il diavolo. Egli è colui che ci trasse dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla tirannia al regno eterno. Ha fatto di noi un sacerdozio nuovo e un popolo eletto per sempre. Egli è la Pasqua della nostra salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia salvato. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Oggi sarai con me in paradiso. Davvero costui era il Figlio di Dio. Stava presso la croce di Gesù, sua madre. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Egli
È stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. La Chiesa Cattolica continua a progredire nel processo di beatificazione della serva di Dio Maria della Trinità. Nei giorni scorsi Sua Eccellenza Monsignor Milton Jr., vescovo di Barretos in Brasile, si è recato a Gerusalemme per rendere testimonianza a favore della sua causa. Nel ricordo di San Giovanni Bosco, a Gerusalemme, è stata celebrata la Santa Messa presso il collegio di Ratisbon, presieduta dal vescovo di Cipro, Monsignor Bruno Varriano. Sul Monte delle Beatitudini, Sua Beatitudine Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha presieduto la celebrazione della Festa delle Beatitudini con una significativa partecipazione di fedeli e pellegrini. Il 2 febbraio al Patriarcato Latino di Gerusalemme si è svolta la celebrazione che ha riunito membri di diversi ordini religiosi per la loro festa e la loro scelta di vita. Il Patriarcato Greco-Ortodosso di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa hanno annunciato l'inizio dei lavori di restauro della grotta della Basilica della Natività a Betlemme in collaborazione con il Patriarcato Armeno Ortodosso e nel rispetto dello status quo dei luoghi santi. Maria della Trinità è nata e ha vissuto gran parte della sua vita nel calvinismo. Da adulta ha avuto un incontro decisivo con Gesù nell'Eucaristia.
è stata battezzata e ha iniziato il suo cammino nella fede cattolica. Fedele a questa esperienza, ha consacrato la sua vita a Dio tra le Clarisse a Gerusalemme, dove visse solo 4 anni, sufficienti però a far maturare la sua fede e a renderla un esempio da seguire. Molti di coloro che oggi tornano alla Chiesa cattolica dopo anni trascorsi in comunità evangeliche si rendono conto che è nella Chiesa che si custodiscono la tradizione e la fede trasmesse dagli apostoli. La spiritualità di Maria della Trinità era segnata da quelle che vengono definite locuzioni interiori, un ascolto intimo della voce di Dio nel cuore, sempre in profonda sintonia con il Vangelo. Non è qualcosa che una persona si fabbrica da sola, è un dono del Signore, vissuto nella fedeltà alla sua parola. I suoi scritti, raccolti nei colloqui, continuano a toccare molte persone e a risvegliare il desiderio di un incontro più profondo con Dio. Quando nós procuramos ler Maria da Trindade, a gente vai se dando conta di che il Signore sta prossimo di noi. Maria della Trinità ci ricorda che il Signore è vicino. Basta stare in silenzio qualche minuto al giorno per porci davanti a Lui e ascoltarlo. Diante dele in silenzio e nós podemos ouvi-lo. Monsignor Milton è stato a Gerusalemme per quasi una settimana, invitato dai frati francescani a testimoniare a favore della causa di beatificazione. Ha inoltre potuto celebrare nei luoghi santi e vivere l'esperienza del pellegrinaggio. Quero agradecer de coração aos padres, à comunidade. Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine ai frati e alla comunità che mi hanno accolto, in particolare a Padre Ulisse, vice postulatore della causa di beatificazione. Mi hanno accolto come un fratello, permettendomi di vivere con loro durante questi giorni. La Terra Santa è un'esperienza unica, qualcosa che non siamo in grado di descrivere. Il mio abbraccio a tutti voi, il mio ringraziamento per la vostra attenzione e saremo uniti nella preghiera. Obrigado pela atenção de vocês e estaremos unidos na oração. In occasione del centenario della conversione di Suor Maria della Trinità, sabato 14 febbraio si terrà presso il convento di San Salvatore una giornata di studio con conferenze e testimonianze intitolata Una luce nella notte, che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Christian Media Center. Il 31 gennaio, presso il monastero salesiano di Ratisbon, si è celebrata la festa di San Giovanni Bosco, nella chiesa recentemente rinnovata. Il messaggio di Don Bosco non è rivolto solo ai salesiani, ma alla chiesa intera. Trasmette parole di pace, educazione e condivisione. E la chiesa salesiana di Gerusalemme, in questa maniera, ha celebrato la sua festa. Se Don Bosco fosse vivo oggi, si rivolgerebbe semplicemente a noi e direbbe: andate alla ricerca delle pecore smarrite, entrate in mezzo a loro, state con loro, prendete l'iniziativa e dite loro che Dio le ama. Loro hanno bisogno di sentire che Dio le ama attraverso il vostro amore. Monsignor Bruno Varriano, vicario patriarcale a Cipro, ha benedetto la chiesa restaurata e presieduto la messa, accompagnata da canti di festa e preghiera. Nella sua omelia, Monsignor Bruno ha ricordato l'importanza dei giovani, perché loro non sono il futuro della Chiesa, bensì il presente di essa, e, come ogni giovane è nelle mani di Dio, così anche noi dobbiamo vivere tra loro. Don Bosco, guidato dal desiderio di aiutare ragazzi e ragazze più povere attraverso istruzione e lavoro, vive ancora, attraverso i suoi insegnamenti, nella scuola dei Salesiani di Gerusalemme, lo Studium Theologicum Salesianum. Essa offre un'eccellente formazione per salesiani, religiosi, seminaristi e laici che desiderano studiare teologia cattolica nella culla del cristianesimo. Studenti possano venire qua e studiare la teologia, ma anche la pastorale, non solo dai libri, ma anche da questa terra, dalla storia di questa terra, spesso dolorosa. Allora, dopo aver studiato 4 anni qui, loro ritornano nelle sue province, dove possono poi lavorare con i giovani e dare
il suo meglio che hanno imparato qui a Gerusalemme nelle sue varie province. Viva Don Bosco, viva! I salesiani hanno accolto per la celebrazione il pranzo cristiani locali ed internazionali, fratelli e sorelle e fedeli da tutto il mondo. We belong to the Filipino community in Jerusalem. Noi siamo della comunità filippina di Gerusalemme, una delle più grandi della città, conosciuta come Good Shepherd Filipino Community. Siamo sempre stati qui per supportare e festeggiare insieme ai salesiani. In support and to celebrate with the Salesian. L'augurio di questi giorni è che possa Don Bosco, attraverso il suo esempio, incoraggiare i giovani e coloro che li educano a promuovere la pace. Viva Don Bosco, viva! La celebrazione della festa delle Beatitudini ha rappresentato un momento di conforto e un invito ad affrontare il dolore, ricordando che la consolazione si trova nella presenza di Dio nei nostri cuori. Beati gli afflitti. La consolazione per chi soffre viene da coloro che ti amano. L'amore è consolazione, è l'unica risposta al dolore. È importante non abituarsi al dolore, perché ciò significherebbe rinunciare alla gioia. La celebrazione si è svolta il 1 febbraio nel piazzale antistante il santuario delle Beatitudini, a circa 150 metri sopra il lago di Tiberiade. Edificato nel 1938 dall'architetto italiano Antonio Barluzzi, l'edificio è sormontato da una cupola e presenta una struttura ottagonale, simbolo delle 8 proclamazioni evangeliche. La Santa Messa ha visto la partecipazione di numerosi vescovi e sacerdoti, alla presenza di membri del corpo diplomatico, oltre a pellegrini e fedeli provenienti da Nazareth e dai villaggi della Galilea, riuniti per rafforzare il loro impegno verso i valori spirituali e umani espressi nel discorso di Cristo sulla montagna. Le Beatitudini sono l'insegnamento più alto, più bello e più ricco per tutta l'umanità. Costituiscono una vera e propria costituzione morale per la vita nel mondo e un cammino di vita per ogni persona. Se tutti seguissero questo cammino, vivremmo nel bene e nella grazia e la nostra terra diventerebbe un paradiso tra le genti. Le beatitudini sono per noi una forma di ispirazione su come rapportarci con le persone, soprattutto di fronte alla disgregazione familiare, ai problemi, alle guerre e alle ingiustizie. Nella sua omelia, il patriarca ha ricordato che Cristo parlò della felicità in una terra allora segnata da fatica, povertà, tensione, paura, ingiustizia e difficoltà di convivenza. Ha aggiunto che costruire la pace spesso significa procedere con piccoli passi, costruire relazioni, proteggere la dignità e mantenere aperti i canali del dialogo anche quando tutto sembra spingerci a chiuderli. Gesù afferma che costoro sono chiamati figli di Dio perché assomigliano al Padre, che continua a credere nell'uomo anche quando l'uomo lo delude e lo tradisce. Ha inoltre sottolineato che la mitezza consiste nel rimanere umani quando tutto ci spinge a disumanizzare gli altri e nel vedere la persona anche laddove è facile vedere soltanto un nemico. Con il ritorno dei pellegrini in Terra Santa, dopo la fine della guerra, la diversità culturale e linguistica dei partecipanti alla celebrazione ha riflesso la dimensione universale del messaggio del discorso della montagna, che trascende tempo e luogo e parla alla coscienza dell'intera umanità. Per me le beatitudini sono come un programma quotidiano di vita, sono una legge e delle regole che guidano ogni mio giorno. La celebrazione è stata un'occasione spirituale per richiamare il mondo alle proprie priorità, attraverso il messaggio di Cristo, che invita alla pace interiore ed esteriore e alla costruzione di un mondo più giusto e misericordioso. Le beatitudini, infatti, sono una testimonianza concreta del regno di Dio.
Il 2 febbraio, come ogni anno, si è celebrata la festa della presentazione del Signore. I consacrati e le consacrate della Terra Santa sono venute a Gerusalemme per ricordare e pregare insieme, per chi ha scelto la vita religiosa nella Chiesa. La loro presenza è parte viva della società, inserita nel tessuto locale e strettamente connessa con famiglie, fedeli e pellegrini. Nella Chiesa di Terra Santa i religiosi hanno una presenza anche numerica molto importante, molto superiore rispetto al numero reale dei cristiani che sono qui. Gran parte delle attività della Chiesa nell'ambito sia educativo che sanitario che formativo, ma anche di attenzione alla cura della disabilità è portato avanti dalle suore e dai frati che sono presenti qui, per non parlare poi della presenza e dell'accoglienza dei pellegrini nei santuari. Sua Beatitudine il Cardinal Pierbattista Pizzaballa ha presieduto la messa nella cattedrale del Patriarcato Latino di Gerusalemme, a cui hanno partecipato uomini e donne consacrate provenienti da vari ordini religiosi a servizio della Chiesa. Condivisione, fede, incontro e dialogo. Sono queste le parole che riecheggiano nelle parrocchie e nelle città in cui frati e suore prestano il loro servizio. Mi chiamo Scolastica. Vengo da un piccolo villaggio di Einarik, dove siamo presenti da più di 30 anni e siamo molto contenti di essere qui in Terra Santa come segno di solidarietà verso questi popoli che attraversano un momento di grande sofferenza e tribolazione. Ecco, quindi è una presenza molto umile, insomma, senza niente di particolare, nessuna opera. Però è una presenza comunque sulla quale loro sanno di poter contare, ecco, soprattutto sul piano spirituale, ma anche insomma qualche piccolo aiuto così materiale. I am Sister Mary. Sono Sister Mary della comunità Sister of Charity, anche chiamate sorelle di Maria Bambina in Italia. Lavoro qui alla flagellazione coi padri francescani. Ci prendiamo cura della loro cucina, della loro cappella e dei pellegrini che vengono a farci visita. Chapel for the pilgrims. Mi chiamo Maria, sono spagnola, in Gerusalemme da 7 anni, sono consacrata dell'Ordo Virginum. Noi siamo consacrate che ci consacriamo nella chiesa locale, quindi nella diocesi, il nostro superiore è il vescovo. Non abbiamo comunità, ognuna viviamo da parte nostra, vivendo come sale, luce e fermento in mezzo alla gente. Il cardinale ha ringraziato i presenti, ricordando quanto ogni gesto semplice e fedele sia strumento vivo di Cristo e quanto prezioso continui ad essere, giorno dopo giorno, il servizio di ogni singola comunità sul territorio. Il Patriarcato Greco-Ortodosso di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa hanno annunciato l'avvio dei lavori di restauro della Grotta della Natività nella Basilica della Natività a Betlemme, in collaborazione fraterna con il Patriarcato Armeno Ortodosso e sotto il patrocinio della Presidenza dello Stato di Palestina, in conformità a un decreto presidenziale emanato dal presidente Mahmoud Abbas per il restauro della Grotta della Basilica della Natività per l'anno 2024 e nel rispetto dello status quo storico vigente nei luoghi santi. Questo intervento si inserisce nel completamento del più ampio programma di restauri che la Basilica della Natività ha conosciuto a partire dal 2013, interventi che non possono considerarsi conclusi senza il restauro della grotta stessa, cuore spirituale e storico dell'intera Chiesa. La Grotta della Natività versa infatti in una condizione strutturale e artistica critica, dovuta al trascorrere del tempo, all'umidità e al costante afflusso di pellegrini e fedeli, rendendo il restauro una necessità urgente per garantire la sicurezza del luogo e preservarne la sacralità e la continuità. La commissione per il restauro della Grotta della Natività è presieduta dalla dottoressa Kholoud Daibes, membro del Comitato Presidenziale Palestinese per gli Affari delle Chiese, la quale ha confermato il proprio pieno impegno nella tutela della sacralità della grotta e del suo valore spirituale, umano e culturale,
nonché nel garantire che i lavori di restauro siano realizzati anche a beneficio di pellegrini e visitatori. I lavori di restauro sono previsti in conclusione nel mese di agosto dell'anno in corso. E sostiene la missione della custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
Buongiorno a tutti amici di Telepace, ben trovati al nostro spazio informativo Focus Presenti, tanti gli argomenti anche per quest'oggi. In apertura l'attività del Papa, proprio questa mattina il messaggio all'Arcidiocesi di Madrid, ai presbiteri, ai sacerdoti, poi l'Angelus di ieri, poi la celebrazione del Cardinale Parolin a Monteberico per l'apertura del Giubileo, poi ricorderemo Monsignor Gianpietro Fasani. L'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona propone un incontro oggi pomeriggio. Ricorderemo anche Don Gianni Sgreva in questo giorno, padre Gianni Sgreva in questo giorno in cui trasmetteremo in diretta i funerali, e poi tantissime altre notizie all'interno del nostro notiziario. E come dicevo, apriamo con il messaggio che ha inviato questa mattina, la lettera in spagnolo inviata al presbiterio dell'Arcidiocesi di Madrid da parte del Papa in occasione della plenaria Convivium in corso sia oggi che domani. E nell'apertura della lettera si legge: in molti ambienti constatiamo processi avanzati di secolarizzazione, una crescente polarizzazione nel discorso pubblico e la tendenza a ridurre la complessità della persona umana interpretandola attraverso ideologie o categorie parziali e insufficienti. In questo contesto la fede, scrive il Papa, corre il rischio di essere strumentalizzata, banalizzata o relegata all'ambito dell'irrilevante, ma invece sostiene Papa Leone, nel cuore di non poche persone, specialmente dei giovani, oggi si apre un nuovo turbamento e noi dobbiamo combattere, dice, questo turbamento. Ed ora proseguiamo con le parole del Papa. Ieri ennesimo appello alla pace lanciato al termine della preghiera mariana dell'Angelus. Il pontefice indica ancora una volta la preghiera come antidoto alla guerra. Sentiamo. Esprimo la mia vicinanza orante a tutte le vittime della violenza e del terrorismo. Auspico che le autorità competenti continuino ad adoperarsi con determinazione per garantire la sicurezza e la tutela della vita di ogni cittadino. Nei pensieri del Papa tante situazioni, da quella in cui versa la Nigeria, dove in pochi giorni 2 attacchi nello stato di Benue hanno provocato la morte di 30 persone, oltre alle 50 rapite nel raid contro 4 differenti villaggi nello stato di Kaduna. E poi Papa Leone ha ribadito, ha ricordato il pensiero a quanti stanno vivendo situazioni catastrofiche a livello naturale come il Portogallo, il Marocco, la Spagna, l'Andalusia in particolare, e poi l'Italia meridionale. In apertura di Angelus, come di consueto, la riflessione del Santo Padre si è soffermata sul Vangelo della domenica. Ieri era la quinta domenica del tempo ordinario, dove si legge l'invito del Figlio di Dio ad essere sale della terra e luce del mondo. E infatti la gioia vera a dare un sapore alla vita e a far venire alla luce ciò che prima non era. Questa gioia sprigiona da uno stile di vita, da un modo di abitare la terra e di vivere insieme che va desiderato e scelto. È la vita che risplende in Gesù, il sapore nuovo dei suoi gesti e delle sue parole. Dopo che lo si è incontrato, sembra insipido e opaco ciò che si allontana dalla sua povertà di spirito, dalla sua mitezza e semplicità di cuore, dalla sua fame e sete di giustizia, che attivano misericordia e pace come dinamiche di trasformazione e di riconciliazione. Lasciamoci alimentare e lasciamoci illuminare dalla comunione con Gesù. Senza alcuna esibizione saremo allora come una città sul monte, non solo visibile, ma anche invitante e accogliente.
Al termine il Papa ha ricordato poi la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. Il tema dell'edizione di quest'anno, la pace comincia con la dignità, un appello per porre fine alla tratta. Giornata che tra l'altro cade nella festa di Santa Giuseppina Bakhita, la giovane sudanese simbolo del riscatto dalla schiavitù. Il fenomeno, stando ai dati delle Nazioni Unite, interessa, pensate, circa 27 milioni di persone, in prevalenza donne, minori, migranti e persone costrette alla fuga per via dei conflitti e dei cambiamenti climatici. Da Roma spostiamoci a Vicenza, al santuario di Monte Berico, perché ieri pomeriggio il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, ha presieduto la messa solenne nel santuario mariano per l'avvio dell'anno giubilare mariano e della rinascita in occasione dei 600 anni dalla prima apparizione della Madonna. Centinaia i fedeli presenti in chiesa e anche fuori davanti al maxi schermo allestito sul piazzale. 4 i vescovi a fianco del cardinale sull'altare. Monsignor Giuliano Brugnotto, pastore di Vicenza, l'emerito di Vicenza Beniamino Pizziole, poi il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo ed il vescovo Claudio Dalla Zuanna della diocesi di Beira in Mozambico. Decine di sacerdoti, un centinaio di autorità e soprattutto tanta gente comune. Il cardinale, parlando proprio di Maria, la patrona del santuario, ha detto che ci invita a lasciare parlare Dio in Cristo, ci invita a un atteggiamento di silenzio interiore che si traduce in capacità di ascolto della voce del Signore. Solo così Vicenza, il Veneto e tutti coloro che qui verranno pellegrini, ha detto, in quest'anno giubilare potranno aprire molte porte chiuse e tante storie spezzate e incompiute potranno ricominciare, facendo poi spazio a quell'uguaglianza radicale che guarisce il senso di superiorità che separa gli uni dagli altri. In mattinata al santuario del Monte Berico si è tenuto il congresso mariologico mariano internazionale straordinario dal titolo Maria, Madre di Misericordia tra pietà popolare e rinascita delle comunità. Ed ora proseguiamo, veniamo a Verona dove oggi pomeriggio si ricorderà Don Gianpietro Fasani. L'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona, la DOA, propone infatti l'incontro Generiamo a DOA da 25 anni, dalle radici ai frutti, per celebrare sicuramente questo traguardo ma anche per partire nuovamente. Al nostro telefono dovrebbe esserci il presidente di ADOA, Monsignor Roberto Campostrini. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno, grazie Monsignor Campostrini per essere collegato con noi. Cosa vuol dire oggi celebrare, ricordare il lavoro di Monsignor Fasani? Allora, certamente Don Gianpietro ha dedicato la sua passione, la sua competenza e anche, credo, uno sguardo profetico legato a questa capacità di saper mettere in rete le diverse realtà che servono la carità alle persone più fragili, più deboli, che sono gli anziani, ma anche i diversamente abili, i poveri che incontriamo sulle strade. Ecco, in questo modo lui ha, pensato proprio che fare le cose insieme dà non solo una maggiore qualità a quello che si vive, a quello che si propone, ma diventa davvero un motivo di crescita proprio per la Chiesa, per la comunità diocesana e anche per tutti gli enti che poi lentamente hanno iniziato a far parte e costituiscono adesso l'associazione ADOA. Che cosa succede oggi pomeriggio a Villafranca, nel Duomo di Villafranca? Allora, prima del Duomo andremo nell'auditorium comunale per fare la memoria di questi 25 anni dell'associazione, nella quale appunto Don Gianpietro si è fortemente dedicato dopo il suo rientro da Roma, dove era stato economo generale nella Conferenza Episcopale Italiana, e faremo una carrellata per ricordare questi 25 anni dell'associazione, come è nata e come lentamente si è sviluppata e quali sono i progetti che ancora cerca di tenere vivo e di
e di iniziare proprio per dare maggiore consistenza a questo servizio di carità. E poi nel Duomo di Villafranca ci saranno alcune voci che ricorderanno lo stile, il lavoro, la passione di Don Giampietro, prima di tutto nella chiesa diocesana, e poi anche Monsignor Rivella ricorderà il nostro Don Giampietro nel suo servizio appunto alla Chiesa italiana nei 10 anni in cui ha svolto il delicato compito di economo generale della Conferenza Episcopale Italiana. E poi un familiare aiuterà a ricordare alcuni passaggi, soprattutto omiletici, di Don Giampietro. Questo per quanto riguarda quest'oggi, ma Adoa è una forza che è all'interno, è nata all'interno della nostra diocesi, ma che poi ha portato frutti anche fuori dalla nostra diocesi. Quali sono le novità nel vostro cammino, nel cammino di Adoa? Allora, a fronte innanzitutto della crescita degli enti che hanno progressivamente aderito all'associazione nel corso del tempo, perché ricordiamo che la fondazione 25 anni fa è partita con sole 5 figure, diciamo 5 enti che hanno dato vita a questa associazione, e adesso sono più di 50 nella nostra diocesi. E poi lentamente questo stile o questo modello, chiamiamolo così, Adoa, ha cominciato a fare notizia, tra virgolette, anche in altre diocesi. Sono già 2 diocesi, Parma e Bologna, che hanno costituito la propria Adoa diocesana, e ci sono altre diocesi che sono in questo cammino di progettazione, programmazione, di costituzione dell'associazione. Questo evidentemente ha aperto una rete molto più ampia da un punto di vista della collaborazione, del confronto, del dialogo, perché mette in rete non soltanto gli enti di un territorio diocesano come sono i nostri nella nostra chiesa di Verona, ma anche con altre diocesi, quindi anche con altre caratteristiche, altre possibilità, e come si sa, quando ci si mette in rete con realtà diverse, che possono essere più piccole o più grandi, comunque c'è una ricchezza, perché c'è il bene che viene donato che diventa una ricchezza per tutti, perché la condivisione rende tutti partecipi di questo bene donato gli uni agli altri. Grazie mille Don Campostrini, grazie, buona giornata e buon proseguimento di lavoro. Grazie mille a voi, buona giornata. Arrivederci. Passiamo ad un altro argomento. Sarà celebrato sempre oggi pomeriggio alle 15 e Telepace lo trasmetterà in diretta il funerale di padre Gianni Sgreva, passionista, fondatore dell'Oasi, della comunità Oasi della Pace in molte parti, tra cui Meggiugorie e in altre parti d'Italia e non solo. Originario di Caldiero, in provincia di Verona, padre Gianni a 16 anni entrò nella casa di noviziato di San Zenone degli Ezzellini a Treviso. Poi indossò l'abito dei passionisti, lo vediamo anche in questa foto, il 21 agosto del 65. Teologo, uomo di cultura, ebbe particolare conoscenza e devozione alla Madonna e alla memoria della passione di Gesù Cristo. La sua vita sacerdotale come passionista fu segnata e caratterizzata dall'accostamento al mondo delle apparizioni di Meggiugorie. Ebbe l'intuizione quindi di creare queste oasi, spazi di preghiera che lui chiamava cliniche specializzate per malati di cuore. Fondò la prima oasi il 18 maggio del 1987 a Priabona in provincia di Vicenza e poi molte altre. Marina Zerman ha intervistato proprio questa mattina alcuni membri della comunità mariana Oasi della Pace che sono giunti qui a Verona per il funerale di padre Gianni, e allora andiamo ad ascoltare la testimonianza di padre Martino dell'Immacolata, il superiore generale. E sicuramente il padre era una persona energica, una persona veramente carismatica, piena di Dio, per cui anche dalle sue parole, dalle sue predicazioni, dal suo modo di essere attirava fortemente. Ma dopo questo primo incontro così forte lui comunicava tanto, un amore per la Chiesa, un amore per l'Eucaristia, un amore per la Madonna, veramente in tutto il suo linguaggio aveva sempre questo al centro: Maria,
l'Eucaristia. E poi la realtà che si è creata un po' nell'Oasi della Pace ha una bellezza del tutto particolare. Siamo una comunità di queste nuove forme di vita consacrata in cui abitano insieme consacrati e consacrate, per cui c'è una comunione fraterna molto forte dove al centro c'è Dio. In tutte le nostre case abbiamo l'adorazione eucaristica e in tutte le nostre case cerchiamo di vivere la spiritualità mariana, e questo non solo crea una bella famiglia tra di noi, ma anche è un faro di luce per quello che possiamo dire nei confronti degli altri. Come Padre Sgreva ha pensato a una comunità proprio così definita, Oasi della Pace? Beh, in realtà il padre non aveva nella sua intenzione quella di fondare una comunità. Felicemente passionista, si è messo in ascolto di quello che la provvidenza ha voluto chiedergli, nel senso che si è trovato come condotto per mano a fondare questa nuova realtà. Per cui dopo un incontro suo personale con l'evento Medjugorje, dove in un momento di preghiera è come se si fosse sentito chiamato a donarsi totalmente a Maria, avendo detto totus tuus, è come se si fosse aperto il suo cuore alla grazia di Dio, per cui si è trovato ad accompagnare ragazzi e ragazze che in realtà volevano vivere quello che la Madonna stava chiedendo a Medjugorje, una vita semplice di consacrazione, ma dove al centro ci fosse Dio. Per cui il messaggio di Medjugorje, la pace come riconciliazione con Dio, con se stesse e con gli altri, ha trovato un po' nel cuore di questi ragazzi il focus. E ricordo che il funerale di Padre Sgreva sarà trasmesso in diretto oggi pomeriggio alle 15. Ricordo inoltre che l'intervista completa a questo padre che abbiamo ascoltato insieme con altre testimonianze andranno in onda nei prossimi giorni. Proseguiamo con un altro argomento, un altro appuntamento. Sabato scorso la comunità di Sant'Egidio ha festeggiato 58 anni di fondazione e mercoledì 11 febbraio alle 18:30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura tanti amici e le delegazioni di diverse comunità europee celebreranno questa liturgia di ringraziamento che sarà presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Vincenzo Paglia. E ricordo che questa Santa Messa sarà trasmessa in diretta ancora una volta mercoledì 11 febbraio alle 18:30, sarà trasmessa in diretta da Telepace. Ed ora veniamo a noi, perché sabato pomeriggio si è svolto qui nella nostra sede, come ogni primo sabato del mese, l'incontro con le promotrici che si è aperto, lo vediamo nelle immagini, con la Santa Messa che ha presieduto il nostro direttore Monsignor Bruno Fasani, a cui poi è seguito un momento di condivisione e di incontro. Sono sempre momenti particolari quelli che si vivono in questo incontro con le promotrici, perché è l'occasione per raccontare come sta andando avanti il cammino di Telepace, per stare insieme e per confrontarsi. Ed ora spostiamoci a Padova, per la città della Fondazione Città della Speranza. Sabato all'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, ecco l'immagine con i volontari davanti alla torre, si sono ritrovati per un momento di saluto e di ringraziamento, tra loro 30 volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Maserà, e che poi nelle scorse festività si sono resi disponibili per la distribuzione dei prodotti natalizi. Anche questa è stata un'occasione da parte del Presidente di dire grazie a tutti coloro che si stanno impegnando e anche per spiegare le novità nell'attività di ricerca e per accompagnare i presenti a visitare alcuni laboratori di oncoematologia pediatrica della Torre e spiegandone poi il funzionamento. I volontari assieme ai ricercatori rappresentano davvero il punto nodale della Fondazione Città della Speranza, permettendo la diffusione capillare sul nostro territorio del messaggio di solidarietà, aiuto e vicinanza a tutti quei bambini, a tutte quelle famiglie che vivono situazioni difficili per malattie davvero difficili da sopportare.
Ed ora proseguiamo parlando della Fondazione Arena in vista della 103esima Opera Festival che inaugurerà il prossimo 12 giugno. Fondazione Arena di Verona è alla ricerca di diverse figure professionali per rendere possibile il più grande festival lirico d'opera al mondo. 3 mesi di spettacolo dal vivo, 1200 persone impegnate in scena e dietro le quinte. È già aperta la raccolta di candidatura per le comparse che daranno vita alla nuova produzione della Traviata, la Bohème e 2 diverse produzioni di Aida oltre a Turandot. Ci cercano persone residenti e domiciliate nel veronese, nate tra il 68 e il 78 oppure tra l'86 e il 2008. Per scoprire tutti i termini e i requisiti è possibile scaricare il bando completo e candidarsi sul sito al link www.arena.it/lavora con noi ricerca personale. Le domande debbono essere inviate prestissimo, entro e non oltre il 12 febbraio, però fino al 25 marzo è possibile candidarsi anche per il personale di biglietteria, sala, sorveglianza e annunciatori. Ed ora lo spettacolo, perché a partire da domani al Teatro Nuovo arriva uno spettacolo davvero particolare e unico con Simone Cristicchi, Franciscus il folle che parlava agli uccelli, in programma sino al 15 febbraio nell'ambito della rassegna Grande Teatro realizzata dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona in collaborazione con il Comune. Da domani e sino al 14 lo spettacolo è la sera alle 20:45, mentre domenica il pomeriggio alle 16. Al centro dello spettacolo, così come dice il titolo Franciscus, c'è appunto la follia ma anche la grandezza di San Francesco d'Assisi, la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l'utopia necessaria per una nuova umanità, insomma tanti argomenti per uno spettacolo unico. Andiamo insieme a vedere questa anteprima, questo trailer. Ci sono uomini anonimi e altri eccezionali, uomini semplici eppure rivoluzionari, uomini liberi, bruciati vivi sul rogo come eretici, cancellati dal fuoco, uomini svegli ed altri addormentati, uomini spenti o troppo illuminati, uomini che non lasciano indifferenti, uomini avanti anni luce per i loro tempi. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Ci sono uomini anomali oppure straordinari, uomini fulmini abbaglianti come fari, leggeri come il vento, ardenti come fuoco, sognatori intermediari con l'ignoto. Uomini, profeti, scienziati, sciamani, uomini sarti che cuciono i lembi più lontani, uomini lucidi, capaci di sfidare il tempo, uomini così pazzi da cambiare il mondo. Franciscus, 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 Franciscus. Uno spettacolo unico al Nuovo a partire da domani sera alle 20:45 sino a domenica 15.
Quasi in chiusura un'altra notizia, proprio oggi è morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle, a cui ha dato preziosi contributi. Lo si è appresa questa notizia proprio questa mattina dalla comunità scientifica. Zichichi ha lavorato davvero presso grandi enti, tra cui il Fermilab di Chicago, laboratorio americano di fisica che deve il nome tra l'altro a Enrico Fermi. Poi presso il CERN di Ginevra ha guidato il gruppo dell'Università di Bologna, dal 77 all'82 è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel 78 è stato eletto presidente della Società Europea di Fisica. Zichichi era amante di Archimede, di Galileo Galilei, fu sempre sostenitore della tesi che scienza e religione possono convivere, e a questo tema ha dedicato davvero tanti scritti. Con la sua scomparsa l'Italia perde uno dei suoi più noti scienziati, una figura centrale nella storia della fisica italiana del Novecento. Siamo in chiusura, ma mi preme ricordare due appuntamenti, sicuramente in diretta ai funerali di padre Gianni Sgreva oggi pomeriggio alle 15 in diretta dalla cattedrale, presieduti dal vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, e poi vi ricordo alle 16:30 l'appuntamento con Fatti e Prospettive condotto oggi da Lucio Fasoli. Gli argomenti sono molti, dalle iscrizioni alla scuola, si chiuderanno il prossimo, alla scuola superiore chiuderanno il prossimo 14 febbraio e parleremo in modo particolare dell'istituzione del 4+2 per le scuole professionali. Poi parleremo della giornata del malato imminente il prossimo 11 febbraio e di Lourdes, al quale Telepace è molto legata con l'Unitalsi, e quindi l'appuntamento è alla diretta di oggi pomeriggio alle 16:30, replicata poi alle 21:30. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Focus Presente torna anche domani puntuale alle 13:30. Buon proseguimento e arrivederci.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, contempliamo con Maria il volto di Cristo recitando i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù, ponendoci sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice. Primo mistero. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani. Cadde faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita, abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Secondo mistero, Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: Io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo: Non costui, ma Barabba. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria,
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Quinto mistero.
Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando la morte di Gesù, sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. A te clamamus, resurrex Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, vina lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, Deus tuos misericordies oculos ad nos converte. Et Iesus benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio noster. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Prega per noi. Madre Castissima, Prega per noi. Madre Sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudente, Prega per noi. Vergine degna di onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, Prega per noi.
tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. dimora consacrata di Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace. Per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Andavo in cerca di risposte al mio tormento, nel cuore una celeste voce mi rispose: sei lui esser salvo, annunzia il mio rosario. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo,
affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Da lunedì al venerdì, dalla cappellina di San Giovanni Paolo II in Roma, la Santa Messa in diretta su Telepace.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli carissimi, iniziamo la nostra giornata da questo luogo santo affidando a Dio la nostra vita, il nostro cuore e tutto quello che portiamo con noi. Il Signore ci aiuti a vivere questa messa come incontro con l'amore di Dio e per accostarci degnamente all'altare con umiltà ma con verità riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Nella memoria della Santa Vergine Scolastica ti preghiamo, Padre, dona anche a noi, sul suo esempio, di amarti e servirti con cuore puro e di gustare la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo